Buongiorno. Momento, bella Depo. Bellatos. Però cosa mi tocca giocare Kashtira per il DL 16 Plus? Io ancora devo giocare sul 14. Come scorsa duelli, scatto 30 anni per farla. Bella Depo. Depo, se vuoi venire su Discord a farmi compagnia ci stai, se vuoi. Giusto per... Oh cazzo, è pennone ancora. Pennone, dovresti pararti in un occhio. Entra sul chill e ti sposto. Mi raccomando, non fare il clown tipo Setti o tipo Rezzoni. Tutte e due Atos, c'ho la chat a c'ho tutte e due le chat a fianco. Le leggo tutte e due. No, it's one of my favorite ones. Oh, dude, I think most people love that one. I love it. And I'll draw a card. Depo? Mamma mia. I was playing a sealed format with the old packs back then. And I pulled off I set it and then protected it with Prezzi armor. Then someone put Se mi condividi lo schermo così non c'ho il delay. Yeah. I was popping off. Da sentirsi, vabbè, ti si dovrebbe sentire bene, aspetta, alzo un po'. Dove sta laggando il PC? Parla? Oh, mi senti? Sì, ok. Chat, se per caso non sentite Depo, ditemelo, no? Buongiorno a tutti. Visto che fino ha fatto il Donazione G0 con mica top, o ha perso? Era da pranzo, non ho finito a vedere. No, in teoria. Dopo questo Depo vince la top? Sì, teoricamente sì. Vedete un attimo se YouTube funziona. Vede Marcello e Jesse che Evento Tiara Oros e Rosy. Insomma. Blaghi. Atos, puoi dirmi se lagga YouTube? Dai, Mon, 2 giorni e ti arriva il processore. In realtà no. Dove? Come in realtà no? No, perché sta scritto che spediscono entro mercoledì. Vabbè, magari spediscono domani che è lunedì. Ma perché io l'ho preso e il giorno dopo era l'Immacolata. Ok, allora domani spediranno. Quindi non spedivano. Si sa che c'è in top, Mussolini è fuori, Joshua dovrebbe essere in top. In teoria dopo sto game dovrebbero far vedere il breakdown dei deck, queste cose qua, credo, prima della top, di solito è così. Comunque ho visto deck giocati di più, c'erano Unchained e Rescue Ace. Ma sei sicuro che io sono bassissimo? Sì, vabbè, ho mutato la live cortese. Bassino, non bassissimo. Ok, forse perché comunque sto parlando un pelo più a bassa voce, credo. No, aspetta. Ok, più di quello non posso alzare il microfono, non esplode. Ah no, c'è proprio lag ragazzi, in generale il processore non fa YCS, mi si abbassano i frame. Gesù. Pedula non lo so, Pedula hai sentito Pedula? No, Tore ha appena scritto 912, ha finito. Non ho capito. Tore ha appena scritto sul gruppo WhatsApp 912, ha finito. Ah, quindi Tore non ha fatto il clown? No, ha giocato tutto.
No, provo a vedere sull'Instagram di Storm se ha... No, Storm, vabbè, Storm non ha gioco, cioè, non pensa già adesso, va 4-3 ieri. Infatti non ha aggiornato niente, ha dormito oggi. Se non farete tornare i microfoni che costano denari. Ah, tosto, spero di no. No, ma io in realtà di Storm vorrei capire una cosa, che cosa è successo, che cosa è successo. Perché ho letto sul gruppo che dopo l'ultima si è salato, poi racconta a quelli che seguono lui, ho subito la cosa più senza senso del mondo e non capisco che cosa. E poi continuo a dire continuo a dire sta cosa, ma non ho perso per quello, ho perso perché non potevo giocare. Non capisco che gli è successo. Se è stato trassato, il karma torna indietro, come sempre, se no non so se cosa gli è successo, poi quando sarà. Stanotte ho giocato a COD. Non c'entra niente, però. Tempo, puoi dire quello che vuoi, siamo in Cile, letteralmente. Te lo volevo dire. Ho fatto qualche partita con un mio collega di lavoro e altri due suoi amici. Non abbiamo vinto, siamo arrivati tipo 3 volte terzi, però belle partite, un sacco di kill. Io non posso giocare, cioè posso giocare, ma cioè, dovrei giocare con il coso, con il coso dell'intelligenza artificiale. Io ho giocato con la prima mitraglietta, quella che ti dà il gioco sbloccato, e l'M4 di MV2. Infatti tipo, qualche partita, uno che appunto stava in party con noi mi ha lasciato il loadout suo, quello col cecchino e la mitraglietta, la seconda. Minchia, la mitraglietta scioglieva, col cecchino ho tirato certe fragate. Madonna, ieri sera quel cecchino mi ha terrorizzato. Ma io dovrei sbloccare quella nuova. Il problema è che praticamente posso giocare solo su zombie. Perché gioco con il coso, non il ray tracing, con il DLSS, con quello là frame generation, quello nuovo che l'intelligenza artificiale ti dà più frame praticamente. Ok. Soltanto metti un delay immenso. Cioè se io sparo i fight li perdo. No, io devo andare pure a lavorare dopo. Non c'è andare. No, ma ti paga pennone tanto. Già gli ho detto che facevo un'ora di ritardo. Ganzerli sta 10-1-1. Vabbè, top. Vabbè. Ci fa Sangan a Cimi. Buongiorno Inox. Stanno giocando God Format, Jesse e Marcello. Quando Yugi era un gioco normale. Io stanotte giocavo a Battlebit. Che cazzo è Battlebit? Ma ragazzi, ma avete visto la roba di The Day Before? Tu l'hai visto? No. Non Ragazzi, ho visto... c'è truffa completa. Sì, ho visto qualche buggato un botto come gioco. No, ma ha tolto buggato un botto. E ha tolto che è tutto buggato, che è tutto fatto male. Gli zombie, ci sono tipo 2 zombie in tutta la mappa. Ma il gioco è stato pubblicizzato prima che uscisse come un MMO open world. Alla fine è uscito ed è un extraction shooter e hanno eliminato pure i trailer che avevano fatto, dove tipo guidavano le macchine eccetera. Ma era gratuito? Ma che gratuito, costa 40 euro. Madonna. Sì, ho visto ieri qualche storia indecente. E ho visto, ho detto extraction shooter mi piace, no? BMZ mi piace, Tarkov è troppo pesante. Non a livello di PC, è troppo pesante a giocarci. Quindi extraction shooter mi piacerebbe giocarlo, questo DMZ COD l'ha ucciso. Ma Cristo, ho visto so The Before, mamma mia, cioè, la gente ha dato conto su Steam, c'ha tipo una stella di recensione. Vabbè, COD questo è bello, cioè questo Warzone mi piace no, tantissimo. ma volevo DMZ io, il continuo di DMZ. Ma hanno troppato. Ieri sera veramente per belle partite. Poi quel cecchino che mi ha lasciato mi sono scordato a dire qual era, ma era veramente, cioè, sì, ti one-shottava. Madonna, ma poi certe cecchinate ho tirato veramente c'era il caricatore di lato, sul lato sinistro. Non c'aveva il caricatore di lato, no, non era quello lì forte. Che si vuole one shot.
Cioè, ma one-shottano tutti, cioè quello che mi ha lasciato il tipo potenziato, sì. Madonna, una certa c'è stava un team tipo al loadout, atterrano uno dei nostri, ma faccio col cecchino, ne sdraio due. Poi c'è stava un altro dentro una casa che era al compagno, col cecchino che mi mirava. Vedo il flash, porco due, mi abbasso, mi rialzo e gli do una breccola in mezzo all'occhio. Torres ha fatto 9-1-2. Gioca a Lego Fortnite. Non penso di giocare a Fortnite. Mamma mia, Sinister Serpent. Pre-rata ovviamente Metamorfosi. Ragazzi, quello che state vedendo è Good Format. E l'extra deck non si chiama extra deck, ma si chiama Fusion deck. Sì, Fusion. Vabbè, perché ci stanno solo fusioni, poi. Sì, stanno solo le fusioni. Non puoi usare nient'altro. Un botto di carte vedete sono pre-rata ovviamente, tipo se serpente Già sinistro. in Edison mi sa che puoi usare fusioni e sincro. Sì. Ho appena comprato un hard disk da 8 tera e c'ho il cuoricino sull'8 che non vedo. Sì, 8. E ci si fa di 8 tera Atos, porco di. Sono sicuro di avere spazio. Io come una real processore devo montarlo. Oddio, spero che non faccio un macello. Oddio, io implodo, impazzisco. Ma qualche amico tuo che è buono a montarlo e te lo fa No, gratis. ma so montarlo. Quello che è successo, il processore è stato un incidente. È caduto. Cioè, ci posso fare un cazzo. Questo ha attivato la giara trappola per pescare uno. Quella che ti usa il bot su Omega. Sì, quello su Omega lo usa sempre quello. Il God Format è una trolla. Sì. God Format, ragazzi, è vecchio, cioè 2005. Format 2005. È stato dopo la prima banlist, se non ricordo male, è stata la prima banlist in cui hanno bannato carte, perché prima la banlist non si chiamava banlist, ma si chiamava limited list, tipo, una roba del genere. Non bannavano niente, limitavano soltanto carte. Non bannavano nulla. Erano soltanto carte limitate 1, 2, basta. Nel ban non c'era niente. Poi ovviamente hanno bannato. Prima ban è stata con Yatagarasu, Custom Dragon, Sangan. No, Sangan. Witch of the Black Forest, mi sa. Tornado di polvere. Sul giudizio solenne. Non mi ricordo se no, Sangan è stato bannato. Sangan c'era, era rimasto. Mi sembra, non mi ricordo. Fotogrid da 1 erano le power spell, l'equivalente delle power 9 di Magic, cioè stavano anche in Yu-Gi-Oh! Sostanzialmente, ed erano tutte a 1. Black Soldier and Void the Beginning. No, giudizio solenne. Fotogrid era stata bannata insieme a Yatagarasu e Chaos. Mi ricordo, no. Praticamente qua è tutto a tifoni, tornado, giudizio solenne, tipo mostri strani che da scoperti fanno robe particolari. A volte era legale, poi devi stare attento. La gente fa ridere che molte persone dicono vabbè, senti, God Format un po' mi dà fastidio perché comunque un format bello secondo me. Ma molte persone dicono vabbè, dai una stronzata, basta che setti 5 poi sì, cioè hai visto dormire nel format. No, Yata è bannata. In GOT, Yata, Karasu, Chaos sempre un Dragon sono bannati. C'è format, un format, due format dopo, se non ricordo male. Cioè vedi pure a livello di God Format le carte che adesso sono bannate per ovvie ragioni pure all'epoca erano rotte a spacche. Però poi con il gioco si è evoluto, quelle carte sono diventate ancora più rotte di come dovevano essere e hanno bannato tutto. Ovviamente la Photogrid, Metamorfosi, Carità Graziosa, Fortune quella che manda al cimitero, Confiscation, Liquid 2, eccetera. Tutta roba che non doveva esistere. Sono sempre senza spazio, non so. Non cazzo può essere sempre senza spazio? Posso capire io che sto senza spazio, però io ho 500 giga di spazio, porco zio. Infatti mi servirebbe. No, la disk non voglio metterlo perché porco 2 fa pure rumore. Ed è lento. Metamorfosi che bella carta, mamma mia.
Manco once per turno. Ci ti mostri fusion dall'ex perché a caso. Ma la Storm è una di quelle carte che rompe soltanto i cosiddetti quando la riesci a risolvere, perché tu porti sostanzialmente la roba di la Storm che portavi, come cazzo si chiama quella carta? Oh, si usava in spellbook. Cazzo si chiamava? Spiritualista qualcosa, e sostanzialmente il tuo avversario non poteva evocare specialmente. Quindi a fine battle tu rimanevi con latte con il mostro e vincevi. Era quella la Storm, sì. Io mi sto confondendo con un'altra carta. Non si può fare body shaming su Twitch. No. Qui non puoi fare niente, letteralmente. Tipo sotto dittatura inversa. Poi ragazzi, domani non ci sarà stream, ovviamente. Perché il vostro streamer preferito giocherà a COD con me. No, il vostro streamer preferito si riposerà domani. Ma martedì andremo a fare la Dual Escape perché devo finirla. Quindi martedì grindiamo 4-5 ore probabilmente. Ah sì, Neopalbomen e Rip. Neopalbomen è una delle carte. Mi sa che è la sola o ce ne sta un'altra che non può essere evocata al giorno d'oggi. Perché per farlo ti serve Metamorfosi. Metamorfosi è bannata. Quindi Neopalbomen non puoi evocarlo. Letteralmente una carta è inutile perché non puoi sammare. In nessun modo ti serve Metamorfosi, una Metamorfosi è bannata. Tieni una domanda, falla. La domanda è che ho sonno. Perché ho sonno. Perché se sono al limited è più possibile di pescarli. In OCG all'inizio del... fun fact, all'inizio del gioco, non mi ricordo se era ancora con Bandai o c'era già Konami, Exodia era il mazzo, la win condition che giocavi sostanzialmente, e non erano a 1. E si giocavano più pezzi. Bella Nova, abbiamo appena attaccato, dobbiamo aspettare top 64 Nova, questo è semplicemente per una pre-registrazione di Jesse contro Marcello in God Format. No, non li vai a giocare in più copie. All'epoca funzionava, specialmente con tutta la roba per pescare che c'era. Fate se la ritrovo. Exodia. Si ci deve down. Non sto capendo nulla di questa partita, posso dirlo? Non c'è molto da capire. Non mi fa vedere le liste, mannaggia. Che cose preregistrate, erano 3:17 minuti, porco, giuro, porco. Non scherziamo. Niente, non lo trovo. Ci sta... Breakdown del mazzo era nel 99. Che successe l'incidente quello al Tokyo Dome del 99. Che 2 persone sono finite all'ospedale e altre sono rimaste ferite. Non trovo una lista, non trovo una lista. Sto Marcello giocava tipo solo GOT e Edison. No, Marcello ha detto che aveva cominciato a giocare dopo God Format. Allora, quando Marcello comunque è un giocatore bravo e famoso, ha vinto roba. Sì. Vabbè, se no non commentava tutti gli eventi, un po' tipo Farlo.
Ormai I giocatori che si sono spostati ormai a fare commentari. sono tipo Lelea Dani e Cassano dei Yu-Gi-Oh! Oh, i pezzi exotici sono dei brick in mano senza giocarne più di uno ciascuno, perché più possibilità di assemblare tutti e 5. Ma non veniamo giocati in 3-3-3-3-3. Non ricordo precisamente come veniva giocato. Mi sa che erano tipo una testa e 2-2-2-2. Due braccia sinistre, due braccia destre, due gambe e due gambe. Non mi ricordo. Difficile a trovarla la lista del 99, così. Un po' troppo difficile. It was great match, but finally I think after 6 or 7 matches, I don't know, for one time Bello che i pezzi di Exodia all'inizio sono stati rilasciati uno per volta. Comunque se venissero limitati non sarebbe un problema. Sarebbe un po' di dibattito da fare, dipende da come sono le consistenze dei mazzi per pescare. Ma onestamente è meglio lasciarli a uno e passa la paura. Potrebbe essermi venuta l'idea del secolo, ma te la dirò privatamente. Oh, che cosa? L'idea del secolo? Potrebbe essermi venuta l'idea del secolo, però te la dirò privatamente. Vorrei sapere che cos'è questa idea del secolo. Poi te lo dico. Ma scusa, Tore c'ha la possibilità di fare top teoricamente. No. A 9-1-2? Ma non devi farle due Lu, specialmente all'inizio. Ora Joshua mi sa sta tipo stesso result. Allora non sta in top manco lui. Oppure le Luso le ha fatte dopo. Ok, sono uscite le top. È uscita la top. No, io non la vedo. È un attimo. Even for an event like YCS Bologna, you get to compete Top at the main event 64. thousands of people, but you have huge tournaments sì, such as beh, the parola Ultimate questa. Time Wizard, which will be Allora, played this primo weekend here, this è tournament. Simon, Simon. era inglese. Poi secondo Pilotti, l'italiano. Mattia. Poi in ucraino, russo che è. Absolutely. So thank you again for being with us. Hopefully we'll see you in action in another format, which is the main event down Riccardo, the line. sto a But vedere we se wish you trovo good qualche luck nome for the event. conosciuto. Thank you guys for being with us and keep watching because we will be back soon with more Antonio Di action Bari, YCS mamma mia. Bologna. Rimondini Matteo. No, ci sta Matteo, dove sta? Sì, qua Rimondini Matteo, 24esimo. C'è Jessica, 39esimo. Joshua Smith entrato, 49esimo. Mo leggi. Salvatore dell'immagine. Padovini Davide. Non c'è manco Jesse. No, Jesse è droppato. Francesco, Wulin, chi è di Incabui? No, mi sa di Incabui si scrive. Mi sa potrebbe essere il primo di Incabui, lo sai? Ma c'era lui? Non so se ci sta di Incabui, se ci sta. 49, 64esimo, Wulin, non è di Incabui. Non lo so perché di solito lui si scrive di Incabui quando si registra. Boh, non lo so. Francesco, non ci stanno italiani in top. Sì. Vabbè, oh, ci stavano un sacco di italiani. Vabbè, sì, siamo in Italia, per così. Vabbè, Torre non ha toppato. Pedola neanche, cioè non neanche. Non vedo il nome di Pedola. Ok. Se Joshua con BCL Runic. Meno male che ieri alla fin fine avevo staccato prima di vedermi ricca sul Navan, un po' così. Se Joshua 49esimo. Vabbè, Torre non... No, Torre non ha toppato, si dice. Ma cosa stai leggendo su YouTube? Cosa?
La chat. Ah no, su tutte e due, sia su YouTube che su Twitch, cioè tutte e due le chat aperte. Ve lo leggo tutti quanti. Dai, me lo farete vedere un match prima che vado a lavorare, porco Giuda? Non penso, devo. Aspetta pure Seth, che Seth sta lavorando e oggi tornava più tardi. C'era un Salvatore. Come c'era un Salvatore? Come faceva di cognome Tore? Come fa de cognome sto Salvatore? Vergarini? Vergari, è lui. No, perché cercavamo no. Vabbè. Vergari Salvatore. Vergari, È Tore. è lui. No. È Tore. È Tore. È toppato Tore. Ma che cazzo dici? È Tore. Non ci credo. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Non ci credo. Nigiri? No. Kinga. Non ci credo. Non ci voglio credere veramente. Stanno festeggiando il maledetto. Vabbè, mio padre Tore non lo insulterò mai più a Tore. Letteralmente. Chi è che si è registrato tutto maiuscolo? Ma è che non lo sa quel clown. Quindi potremmo vedere Fiction Match Tore. Depo, ma se ci sta Fiction Match Tore non vai al lavoro. Cioè ti devi guardare Tore per forza. Match di secca la prima, però intanto ho fatto top. Fanculo a tutti gli altri sostanzialmente. Lo sto videochiamando. No, Diego ha perso e c'è stato un po' di dramma che ha volto Diego, ragazzi. Però non ne volevo parlare. Era un po' di dramma nel senso non di suo, di dramma nel senso di persone idiote. Oh! Okay, right, let's go to the next question. Okay, what card is listed in the card text of Harpy's Feather Storm? No, però basta vedere le storie di Diego, semplicemente la gente che insulta, Okay, next question. What type of spell is Ancient City Rainbow Ruins? Buzz. Field spell. Correct. Okay, 3-1. Next question. Oh! Which core booster set featured armed dragon Fare level viva, 10 as its cover È al monster? tavolo, sta giocando. Please. sta già giocando la top. Sì, stava cominciando il game fra poco. Yes, which set had it as the Mamma mia, Tore, top 64. Posso uscire, signore? Possiamo smettere di giocare. No, non è per quello, semplicemente che ha misplayato, ha fatto il coso del token pure, cioè non capisco perché gli hanno la gente addosso, gli ha dato addosso, veramente non capisco. You almost got it. You almost got it. L'hanno insultato pesantemente. Non capisco per tutta sta tossicità. Quando c'è altra gente che ha fatto di peggio ed è stata salvata sostanzialmente, la gente già si è dimenticata di quello che ha fatto e non l'hanno insultato, non hanno detto un cazzo e l'hanno difeso. A Diego invece l'hanno insultato a morte. Very good. Okay, 3-2. La tossicità che ci sta in giro è qualcosa di osceno. See what happens. Alberto, this is the best you've ever performed in one of these. Niente, l'hanno insultato a morte sostanzialmente. Ma mo al YCS. It's true. No, per la roba che ha fatto al YCS è tipo misplayato e ha fatto tipo il cosiddetto che non sapeva dell'attacco, che prendesse l'attacco meno. E la gente in chat nel YCS italiani ovviamente l'hanno insultato pesantemente pure. Is the Kaiser Colosseum. Buzz. That was equal, so I'm going to let you rock, paper, scissors. Okay.
E non serve di giù andare addosso alle persone così, cioè veramente non serve. Cioè veramente clown. Okay, go. Skip spell. Huh? Cioè gente del genere veramente dei pagliacci, porca zia. Continuous. I'm so sorry, Alberto. I have to give that to Marcello. Oh, you're so confident as well. No, ma Inox, quello è il problema. La cosa bella è che ovviamente non stanno. Cioè, tu puoi parlare, puoi dire ok, va bene, quello ha misplayato. Come cazzo hai fatto a misplayare? Sì, ma non stai tu seduto là. Cioè, bello insultare dietro lo schermo del monitor mentre giochi a duelli in bocca su Master Duel. Cioè, vai a sederti al tavolo, fish match con 5.000 persone che ti guardano e vedi che ti succede. Vedi se ce la fai a tenerti la pressione che non sbagli niente. 1000. I think that was ever so slightly you. But let's rock, paper, scissors it. Yeah? Okay, go on. 1,000. It is 1,000. Okay. Sorry. Right. So I'm being told 1003 e va a 2005. at this point. Okay. Well, that's good. Anche per quello non insultano, non dovrebbe giocare, ma sono incapaci loro. Worth 2 points. Ok. Ragazzi, non si insulta la gente a caso. Ma perché non sento la condivisione? That's how everything works, I suppose. Right, the last question that we're going to do. What E tipo con l'hub hai giocato una macchina dopo. Esattamente, ma poi c'è Big Welcome 2 volte. No, ma dico, quelli italiani hanno insultato Diego, non le persone straniere. Ok, non le persone straniere, gli italiani hanno insultato Diego. one chance here? Non gli stranieri. Gli stranieri ne è fregato un cazzo, ovviamente. Sono degli italiani che l'hanno insultato. Alberto wins for the first time ever in a quiz. Wow, congratulations, Monty? Albert. How does it feel to finally have that win? Ma non sento la condivisione. No, aspetta. But you've seen it here. Cioè, mi sembrano tipo tre coglioni che muovono le mani a caso. That's exactly what you want to see. I'm sorry, Marcello, but hey, at least you got the Master versus Caster, so Alzate un po' l'audio. guys, don't go anywhere because our top 64 feature match is coming up soon. Ho dovuto andare oltre nel fatto che avevi fatto 0-2, ma sì, difficile come giocare in uno studio di Champions rapportato. Capite, è difficile, cioè non puoi stare a ignorare tutto quello che ti circonda. Sei in feature match, la gente ti guarda. Non sento niente. Guest mamma mia, oh, Sì, mamma mia. Che cos'è? Mamma mia. Ecco, bravo, no? Sprite Ovviamente non tutti. No, questa è la trappola del... Ah, no, è Magician Soul. Pride, mi sa di... No, è Magician Soul. Ah, ok, sì. Perché sembrava la trappola di Gold Pride. Come cazzo ci sei sbattuta la trappola di quel Pride? Perché c'ha la stessa, tipo c'ha un anello sempre intorno. Ma c'ha 3 gambe. No, che sono sono due. 2. Io penso che era uno. Magician Souls, anime dei maghi, vuol dire che sono 2, no? Ma che cazzo ne sapevo? No. Raga, penso che c'era 3 gambe. Sì, tipo tuo nonno che se c'aveva 4 palle era un flipper. No, da me si dice se mio nonno teneva 3 cossere, magari io... No, ma non... Vabbè, trovate il doppio senso su tutto voi, porco zio. Non su quel senso del mezzo alle gambe. Vabbè. Ma che è sta roba? Un culo? Cos'è? Ah, il Blackwing. Quello che si tappa la spella da mazzo. Il nome non lo so. Shamal. Si chiama Shamal. Poi si tappa l'altra, quella continua, quella nuova di Blackwing, quella nuova. Cioè quella più recente. Si chiama The Sandstorm. Storm, sì, Storm, Tore. Adesso se Tore va in, ma t'ha scritto che va in feature match, no? No, non è che l'ho videochiamato e mi ha detto solo sto al tavolo, non posso parlare. Io facevo sì, dai. Ma non credo abbia capito. Però stavo giocando. Che culo, è in top, guarda. C'è di tutta la gente va tipo Storm, Diego, Fedula, gli altri Tore in top 64. Mamma d'ora. Mago giocattolo si chiama sta cosa. Che cazzo è? Qualcosa di roba tuner tipo? Una
Ma sembra un Digimon. Un Digimon. Sì. Hai mai visto i Digimon, Monty? Sì. Praticamente quando i due Digimon principali devono fare tipo la mega evoluzione, devono sconfiggere tipo 4 imperatori, una cosa del genere, e il primo è tipo una mezza specie di roba del genere. Non è che io abbia mai visto molto Digimon comunque. Io a memoria lo so. I soldi. 100% i soldi. Vabbè, Pennone continua a pingare e mettere molto a caso. Pennone, magari esplodi. Domanda, su Master 2 in cash cosa posso cattare per uno che tributa, visto che trovo soltanto 100 stun? Per uno che tributa, in che senso per uno che tributa per tributato? Non ho capito. Non fa un culo Golez. Con quei soldi ci sta, ci può stare. Praticamente non si giocano, perché se giochi lava golem ti toglie la normal, e se non ti toglie la normal ti toglie la normal di Birth. Che Birth non è normal aggiuntiva. Normal summon normale. Quindi se usi lava golem non puoi fare la normal summon utilizzando l'effetto di Birth. Se vuole ci può mettere i kaiju. Sì, al massimo i kaiju. Che lava golem è... ti toglie la normal di Birth. Ma la vera domanda è perché tu stia giocando con quel Neo Salius, il Gemini. Perché stai giocando Kashtira. Sì, questo so a memoria, l'ho giocato il format, all'epoca giocavo sto mazzo. Ok, nuovo Neos. No, il Gemini, il Neos è quello Gemini. Lo giocavo sto mazzo, giocavo tipo dei mostri giocati. Era Bubble Beat, mi sembra. Neos Alius, ma che cazzo? È il nuovo Neos, che cazzo? Quello che è uscito da poco, mi sa. No, puoi ricaricare Kaiju. È lui che ti sta girando. Io sto girando Mannaium nella duelist. E tolto Maxi perché il mazzo muore letteralmente la Maxi. Cioè sotto Max per fare un upboard decente devi dare tipo 20 pescate al tuo avversario. Tolto Maxi il mazzo mi sta girando bene bene, onestamente. Veramente bene bene. Certo, mi ha dato un po' il culo che non puoi farle come normale. Arriva la counter sempre. Infatti la counter la toglierò. La piverna bianca. Di norma per Nib, mentre con scombo mi tengo Access Synchrony in campo con palline, in modo tale che se mi tirano Nib posso andare in tu barone e almeno tenermi barone. Cioè di norma quando sento delay, perché tipo ieri stavo giocando, sentivo delay, che era dopo la quinta summon, e mi sono detto vabbè se questo è Nib mi tengo Axel in campo, a meno che al massimo così finiscono il barone. Poi alla fine non era Nibiru, non mi ricordo nemmeno che cazzo è. Cosa dire? Dovrebbe cominciare tra poco, top 64, vediamo il pelato di Tore in feature match, io giuro, oddio. No. Non fare body shaming, Monty. Che sto facendo? Tore sta giocando Labyrinth. YCS Bologna. So you're now through to the top 64, but to know that you are the champion there of the Swiss. Oh sì, cioè oddio, Droll non l'ho beccato in realtà. Droll non l'ho beccato e molte volte mi quittano quando faccio tutta la board. No, cazzo. Quanto era arrivato ora? 54esimo, 59esimo. Sì, la sì. Voglio una carta gigante, porco zio. Vabbè, non ce n'è, no, senza non ce n'è. Il body shaming, i pelati vanno rispettati, ma ragazzi.
Thank you, Capelli io che welcome Tore, to the porco top zio. 64 for YCS Bologna 2023. We have been waiting for this moment, but finally we have those Ragazzi, questo è YCS di Tore, questo ha vinto già Tore YCS, letteralmente. Comunque io non sento. Che cazzo fai a non sentire? Six more matches Che ne so. remaining. I'm excited. Alza l'audio, invece l'audio mutato. Yeah, no, this is the No, ce beginning of l'ho the a end for metà. some of our players here. They've managed to get it into the top cut, so what an incredible achievement just in and of itself. But Ora as Simon sento put it, this is pianissimo. just the beginning. Vedi, è Ora basso, devi è basso stare l'audio, tu. perché io c'ho l'audio basso qua. Tu mi senti? Io ti sento. YCS Bologna and I saw that Bene. in the final standings there's the Mi last senti bene? Italian YCS Io ti sento bene, Devo. champion, basically Bravo, Rimini allora years vattene a ago, fa'. Andreas Vrellos. Vabbè, Devo, ti ricordi siamo in live, giusto per dire, non siamo da soli su Discord. Lo so. Chiama 7, 7 sta al lavoro. Lavorando. Che 7 è un uomo che lavora. Ha la tua disponibilità del lavoro 7 giorni su 7. Dal breakdown ci sto adesso. Ma anch'io me ne devo andare fra un po'. Spero di potermi guardare un game. Vabbè, almeno guardare il breakdown, se lo fanno vedere adesso. Yeah, no, he qualified to the World Championship this past couple months in Japan with using the Labyrinth strategy. He's been playing it non-stop, even accruing another top, Basta, per noi giunti sopporto più questi pin. So here he is again. Sperando che Tore non esca al primo turno. Cioè al primo in top 64, però è già una grande cosa che ha fatto top 64. Pick, and I do know for sure that it is the second most represented deck in the top cut. I was telling you. So it's yeah. No, Tore ormai vince, me lo sento. Fra se vince YCS, io mi butto fuori dal balcone. Yeah, this is a matchup to really test itself against, you know. Come This is basta a bit of an chiacchiere, odd porco deck, I zio. Sì, suppose. basta chiacchiere. Emilio has got the home turf advantage, but he's also playing a deck we have not seen much of this weekend, and that is Vanquished Soul. Oh Cristo. Well, I didn't expect Che that to schifo. be performing that good this weekend, but Specifically with the Vabbè, Tore in finale non esagera, he perché is non in fact esageriamo? running Vanquished Soul using Horus. No, non fanno. Mo il feature match sarà il primo classificato contro qualcun altro. Tore sta ultimo. let's start things off in top 64 with game 1. Mo il pelato impazzisco. Non facciamo l'intervista. No, ma questo è il primo. It's funny to note that as well that Joho is in fact the Joe e for this Emilio. event here. For those of you who Lab contro Horus Vanquish Soul, Devo. if you manage to take them down, you can win 2 packs. Vorrei capire. Take on top of your bonus for entry, and Juho has not been handing Special it Fenrir. at all. He is Interessante. I think, yeah. Vanquish è uno di quei mazzi che mi danno fastidio. So as the bounty duelist, there is a extra layer of pressure for Emilio here. Labyrinth potranno mettere Tore. Beh, effettivamente. This top 64 game. Effettivamente. He's beginning with a Fenrir, searching a Fenrir. Kashtira offers so much value in Vanquish, so not only is Fenrir just a good monster, Ancora non ci credo che ha fatto top 64. that it's Earth, it gets another copy of itself, which gives you the Non ci credo, ci riesco a credere. for the Vanquish Soul monsters to get their extra bonus. Sto contento, non è che se dico fanculo, nel senso non da toppare, sono contentissimo. Could we be in the end phase? Yeah, that's a good question. Capito, un po' sasse come cosa. For no reason, right? So it must be the end of the turn. But that's kind of concerning if you're Emilio. Credo che non sono così picchiato, vabbè, così non andavo in top però. Yeah, he plays He a does, lot. yeah, a Yeah. lot of hand Non c'era un traps. po' So sta maniche the così. most important one is going to be Ash Blossom. That's the Yeah. most important one against Wow, that's Labyrinth. it. Yeah, Emilio just Fenrir passed. And this is a great Fenrir passo. Mmm. Yeah, no, Stovey Torby discarding, I think that was the big welcome, setting a regular welcome from the deck here. And activating the effect of the big welcome immediately to return the Fenrir to the hand, which means that he can unimpededly activate his... that's the Ash Blossom we were worried about. Yep, he does indeed have it. Ash Blossom, very staple card for a lot of players, but also specifically in Vanquish Soul because it is a fire monster. And it's quite difficult to get relevant and good fire monsters in Vanquish Soul. Mo rifà special di Fenrir diretto. All of your Poi ha passato con Fenrir e basta, tipo. the destruction with Valius. Ro.
Bello sto Vanquisto. Il Broski che ha fatto il tizio di Lab che ha fatto la mano. Ha picchiato Tore. C'ha tutta la mano spaccato. Fra pensa c'era Tore, fra. È quello di Lab. Non pensavo che Vanquistol. Vabbè sì che Vanquistol giustamente può fare la fare il passo. Solo su Master 2 stranamente parte sempre. Ash Common. Fra. Fenomeno. Tipo Pemiglio soltanto per l'Ash Common. Letteralmente. La Maxima si immagina. Tu vedi il tizio Joe sa tutto Max Rarity Lab. Guarda Big Welcome Multi, Collector Arianna, Starlight Lady, Starlight la tizia blu che mi ricordo il nome. E vedi Emilio che ti tira Ash Blossom Common. 10 centesimi di carta. Che ci sta, meglio giocare anche solo con Horus. Mamma mia. Ash Common è brutta, Poi immagino che tu perdi l'Ash Common. Perché poteva sboostare benissimo 2,25esimo, almeno super le trovava. Vabbè, c'è la Common, usa Common. Ma costa 9,45 in italiano, veramente. Ash Blossom. Ma ci sono 40 rarità diverse di Ash adesso. Ma la più bella rimane sempre la piedina. 1,20 € costa. Vabbè, quella piedina è bella. Perché a me piacciono di Line Trap, mi piacciono tutte quelle degli artwork alternativi, tutte quante rispetto agli artwork principali. Letteralmente. Tranne la Moonlight mi piace più l'artwork normale che l'artwork alternativo. No, Sky Striker Max Rarity, ragazzi, costa 6,5 €, letteralmente. Perché le Max Rarity sono vecchie, certe Max Rarity sono vecchie e costano l'ira di Dio. Shizuku ti costano tipo 400-500 €. Solo 3 Shizuku. Solo 3 Shizuku. Per me. Solo 3 Shizuku. Le 2 Engage Starlight Water Sanctuary Secret Rare ti costano 100-200 € sostanzialmente. Sono tipo 600 €. La Monocaina Ulti ti costa 80, credo. Tra 50 e 80. Se non sbaglio più o meno Max Rarity Sky ti costa sui 1000-1200 €, una roba del genere. Lo scriverà, ce lo scriverà se passa o meno, ragazzi. Se il Tore perde lo scrive. Cioè perlomeno li scriviamo quando finirà il round. Oh, la sorella, quella grandissima. No. Ho visto pure la puntata del C'ha 3 troll in mano il tizio che gioca Vanquish. Però mi sa che non ha mischiato bene il mazzo. Forse ha mischiato troppo bene il mazzo. Ma ha perso, non so perché continua a giocare, cioè letteralmente che cosa vuole fare. Con Ferri. Beh, se butti il mio fatturato annuo puoi fare Sky Striker Max Rarity. Beh, potresti prestarmelo. Poi te lo ridò fra 5-6 anni. Con i ricavi di Twitch e YouTube fra 5-6 anni. Pure 7. Se c'è 3 droll che letteralmente controllabili non fanno letteralmente niente. Che fai? Normal Arianna, Addo di Arianna, ti faccio troll, ok sti cazzi. Sei tipo contro Mandarium era pesante. Sì, noi martedì faremo un Master Race di duelli Cup dal D14, porco zio. Oddio, non stavo al 15, non mi ricordo. Ma faccio pure che se gioco stasera, faccio di Max stasera, ci penso. Giocato troll è meglio di stesso format, non addirittura di main. Ci sono state molte scelte strane su YCS. C'è stato anche il ragazzo che giocava le 3 coricare di main.
definitely not good against Labyrinth, and if you draw 3 copies, probably not good against anything right now. So. Yeah, that's one of the great Tore gioca virus di main. it doesn't really lose to any particular hand trap except specifically Ash Blossom. Alla fine ti è andato bene il virus di main. Potentially some people not even maining it. It's you have the protection of the lady against targeting effects, so Imperm, Veiler, they don't really help too much, and that's just going to be pushing for game, and Juho takes down Supportare. Ha perso tempo praticamente. Emilio just not drawing any Però giochi Vanquish, porco zio. No, indeed, Un po' di mazzi. especially because like I'm kind of Ora, worried because usually bricca al I mean, Fiodor you're è well brutto. prepared to play against Lab. Vabbè, succede. Cards such as, you know, Lightning Storm, Sì, sì, Feather certo, Duster, sì. but Carlo abbastanza underrated, ma ci sta. Perlomeno perché ci conquista Tiara. real traps. Sta Ma che ti Tiro, fa sta pure lì. a commentare come I mean, giusti looking at lì? Emilio's side deck for sure, the Gospels will go in. Ha perso al volo e l'hanno promosso a judge. Honestly, don't really hurt much at all. Forzatore sono qui solo per lui, Traffo. Se qui solo per Tore, allora ti posso bannare, no? Mi pare. A significant percentage of decks this weekend, so that's I mean the only thing that you know Emilio can attach to, but at least when it comes to him, he can approach his side decks knowing pretty well what to put in. And what do you guys think Emilio is going to do? Guarda al centro. I think definitely those lightning storms and dusters. A me questi eventi non fanno per me, raga. Io seduto, non ci riesco a stare seduto per troppo tempo. Sì, lo so. Controsenso visto che streamo, però. Some hand traps just feel kind of bad, like the effect Veiler. You Mi alzo probably get spesso. those out of your main deck. They're not super great against. Yeah, Gospels up with Feather Duster. Yeah, Ghost Bells. Ci sta a giocare Vanquish, mezzo appena con gli Horus. Non capisco il motivo. No, non ci sta a giocare Vanquish solo. Minchia, Diego ha lasciato un super commentone, però non lo fa leggere. Il fatto quello degli insulti che ha ricevuto. Sì. A me mi dispiace per quello che hanno detto, perché per me non si meritava niente di quello che hanno detto, letteralmente. A prescindere da rapporti che ho con Diego, che non lo conosco, non me lo cago. Guarda l'altro tizio come mischia le carte, sembra Udini, porca miseria. Che già ha fatto, porca miseria, sembrava A me Udini. sai, mi piace come mischia le carte. Un tizio coreano tipo che gioca a Magic. E c'ha il video su YouTube. Sciaffa le carte e stanno tipo in piedi. Sciaffa in piedi. La tiro qui. Sciaffa tipo in piedi. Ti faccio vedere qualche video di magia, cioè con le carte fai uguale. Sì, lascia stava. Se Non che applichi la fai magia trick di Yu-Gi-Oh, magia, vedi nel senso lì mi mescolo e mazzi così. lo so, però dico se applichi la magia Yu-Gi-Oh, porco due c'hai tutte le mani che vuoi. Tra poco vedremo di Bella stare in Flandrese. Insomma. Male ogni volta che muovo la mano, mannaggia quel porco di zio. Game number 2, Juho has taken a swift victory from game 1. Emilio opening quite a poor hand, I suppose. A little bit unfortunate. So many droll and lockbirds would have been fine against something like Sempre special Ferro. Secondo che ci sono un sacco di bambini in questa community quando legge gli insulti gratuiti a Diego. Stiamo vaccinando. Ash Blossom su Ryzen, niente addon. Si gode. Vabbè, comunque vinci con Roccia. Va bene. Però non capisco letteralmente Horus. Cioè, perché giocare a Horus in Vanquish? Oh, infatti brick. Cioè, quello non sto capendo. Secondo me solo per avere più risorse. Però secondo me è solo un brick. Horus, vediamo che ci sono le carte Horus adesso. Cazzo la continuo. Ma gioca a 60 bro. Quante carte c'ha? Ma perché? Cioè, il Vanquish comunque alla fine è stabile, normale a 40. Non capisco, voglio vedere che cazzo deve fare con gli Horus adesso. È un tizio con Kashtira. Proprio faccio Shangri-La Fenrir Pass, così. Interesting rank 8s at all in the list here. I'm seeing a Dingirsu, Hope Harbinger. Ok, gioca Dingirsu e Hope. Nothing particularly crazy against Labyrinth. Dingirsu ci fai cazzo, torno 1. Hope, l'unica cosa che puoi se tappare ma ne caspella.
very possible to prepare for everything right now in the main and side potentially. So Beh, feroce. if the Horus engine can do much here. Here's that Rock of the Vanquisher. C'è me drop in mano che c'è. Yeah, this Effetto card's really rosso. good, just be able to generate so much advantage, keep you in the game, get your resources going. And yeah, we're adding back the Si prende Rock Ryzen, no? or Grave to our hand. Vanquish Soul C'è un cazzo in mano. print cards, it just has so much advantage. You're always adding and drawing with the Borgor. There's a good way to grind, especially against Labyrinth, which you're gonna need. Sì, anche si deve come Colin, che cioè alla fine fai roccia, pasta a posto. E poi fai plus dopo. With the recycling, Con Razen, Burger, la tizia, quella fuoco di livello 5. with the lady. Mi ricordo se era di livello 5. Comunque, avrai capito I quale. think Vanquish Soul is also not an easy deck to play against in game 1, unfortunately. I mean, it was what it was, no? Oh, Yes, but plays back to Joe actually, so still kind of an underwhelming opening. I would Dice, say, in this ti ci matchup. butto fuori da finestra. And not so much from Joe, who Però started things off comunque with non ha una carta extravagance. porco che non sia Yeah, a lot of extravagances 25esimo comunque. Fra, i soldi. If we could take a look at the deck list here, so you do have the No, option vabbè, to play costano 3 poco Pot of queste Extravagance or derrate 3 di box, Prosperity, and it looks like Sì, vabbè, non so completely come sa latte not normali, actually che building a costerebbero tipo Prosperity. 100, Yeah, 200 euro. because we saw a previous Labyrinth player earlier Però. in the day yesterday, and they were actually opting to run Prosperity over Extravagance. So the sort of benefit is that Prosperity is one less card, but it's like a very specific card. Normal alien. You might need. But Juho goes for Crice, Extravagance because invece di dire le stronzate, sappi che Tore è in top Yeah, I 64. think it makes sense. We talked about this yesterday in another matchup. And, I think Fa strano having però a extravagance dirlo. in the Labyrinth deck and giving you know, the extra card you may need in that moment. Fa strano però a is dirlo. impactful. Yeah, the discard as well of all of the furniture is relevant too, so having a raw card advantage is particularly important in that circumstance. Alright, here is the rock. Vabbè, leggi Petunz. Un'altra Ash, porco due. From Vabbè, il here. bro. Emilio is Il kind bro of sto struggling gli si è to incimato le asce. get some engine going. What did we pick up with the Mi Ariana? spiace. Vabbè, che dice? Allora esplodi e ciao. Choosing not to use the Easy. Fenrir. It's interesting. Exactly. Okay, now he does on the Ash Blossom though. So. Si sa se c'è qualche player che ha portato Macron. Sicuramente qualcuno l'avrà portato, ma non è in top. Oh, Emilio Ovviamente. sta con lo stesso risultato dei Tore, cazzo. Potevano mettere Yeah, I like Tore. that he plays the field Me lo spell. sarei spizzato con Mirror the Labyrinth. Yeah, he kind of telegraphed it. Tore contro Exactly sto tizio, dai. in that zone Easy. earlier on, and now we see. Okay. Lo sapete che Tore ha perso 2 game all'inizio? Yeah, Butler being activated. Non ti svelo al tuo amico un Vabbè, segreto, le magari carte common non hanno le lo stesso effetto delle carte ultra rare, vabbè, quello è ovvio. Però molte persone preferiscono giocare le carte rarizzate o comunque rarità più alte rispetto alla common. From Emilio, although he's playing both Ash and Bell, yeah. Depo, perché preferisci le rarità più alte alle common? Here, but has not drawn any of Non ho them, capito. unfortunately. Perché preferisci le rarità più alte alle common? Exactly. Perché brillano, sono più fighe da Really vedere. good Cioè, grind. le You're getting a common. card popped every single turn. Perché Le common brillano. le rivendi al chilo. We're gonna go for the Chandelier from the deck here. This is going to bounce Perché the field. brillano. The Che field spell bella pop, risposta. and then we can go for the Chandelier, discard, and potentially Perché hai No, speso no, 100 euro rispetto a spendere 5 euro? Perché brilla. He's thinking about which one to get rid of. Dai, poi tu lo sai, insomma, le mie carte, quindi ci sta. Okay, the Rock. Rock of the Vanquisher acting Devo prendere as a l'ultima great impermanence resource for the, ultimate. Vanquish Soul deck. Quindi So ho 3. dealing with that immediately. Non è che alla pure il perma ultimo. Looks like we hard drew Le the due lovely lo there. That's smustate. unfortunate, not really the one you wanna be seeing. Se non brilla manco la carta del mindset. Quindi se il mazzo esce common non lo gioco perché è common, fanculo. Guarda Penna che c'ha tutto Starlight, ma Vabbè, ma Penna è ricco. Be just fine for Juho lo here. Starlight e Ultimate, c'ha Cioè. il PRL non costa 6.000 euro. So I think we've got a welcome Marco back 2 costa più il mazzo di Penna che casa mia. Decent spot by Juho. That's the thing with Labyrinth. Sometimes it doesn't look like you have a lot. You know, you might have like 1 or 2 set cards, but just that by E itself. non dire di no can really, Penna perché abbiamo sort of snowball into delle like a multiple registrazioni triggers. 2 You al get multiple nazionale card, you che get compravi solo recursion from the Chandelier or Starlight. another furniture from the graveyard. And then a plus on the Mariana Penna or messa something. all'angolo. Suddenly 2 cards becomes 4. Non c'è scritto minimo 5. 80 alla fine della GP, manco la carta, vabbè, capisci. Disparity is widening. Ma le ulti non brillano, le ulti no. Here, though, as we pick up another card. Let's see. Meglio la Lamborghini. With, Sì, meglio il mazzo Lamborghini, ragazzi, che metà delle carte sono pure distrutte. Rasen, Really almost need on something. E le pagate tipo 300 euro in più, ma sono dettagli. For one
once again for the Rock of the Vanquisher. Si è comprato Rukalos Starlight. Uses effect, but okay, gonna get met by an impermanence. So yeah, infinite impermanence is the one of the Comunque il Broski Vanquish non può giocare, si è beccato 2 Ash su Razen, important enough that impermanent su Roccia. you need some Non kind può of fare access letteralmente to un play against cazzo. a particularly powerful combo deck. A clutch imperm could probably potentially save you. And also on top of that, it's very important because it does not trigger the effects of things like talents and thrusts. So one of the better hands. Sì, sì, sì. Immaginate se succedeva veramente una roba del genere, che ti danno tipo le ulti, le rarità più alte, c'hanno tipo gli effetti extra. But to be fair, we don't really need Porco the zio. effect of the King Guarda Sarcophagus. secco, It si just secca needs si the secca in rest top, to bring Forest è in top. back. But we'll see if that actually comes up here. Ready to win. Pro. Ragazzi, ancora il mazzo di Joe, il Labyrinth Player, le rarità del suo mazzo è full See rarity. if we go Ariana into Di tutto. a Kuklok or something. Yeah, all right. We're gonna destroy with the field spell. Welcome does trigger. Or rather the, Ha messo la spalla degli Horus nella colonna d'inferno. Yeah, and this is a great interaction. As you can see here, we get so much stuff back, as Nadir was saying. Two face down cards might not look that threatening, but in this deck they can generate a lot of advantage. Però This is what we are witnessing here. 8 gradi ghost, invece di pescare 2 carte peschi 4. Beh, ci può stare, qualcuno si è comprato la pot collection, ragazzi. That, just turns into a lot just by yeah, itself. because he also has the big welcoming grave, which acts kind of like a. Però è carino, costa troppo, però è carino. And then, yeah, this is a lot. Segrete ultimate, peschi 3 carte, per la ulti rolli un dado, dispari 3, pari 4, sì, insomma. King Sarcophagus. I'm gonna keep calling it Gold Sarcophagus. Sì, Petu lo sappiamo, Petu lo sappiamo, Petu lo sappiamo. Big welcome is also another reason. Raga, possibile mi sentite male? Che cazzo? Really strong commanding position by Juho. Masterfully played to perfection and is holding down the field really well. Just not letting Emilio stick anything. Can't really hold down any sort of normal summon. The Rock of the Vanquisher is healed, but that's been impermed. All this card advantage. What is he summoning? Boh, mi sarà esploso il PC. Looks like a Di Pantera. nuovo. Yep, it is Pantera. Vabbè, GG Emilio con Ex, no? Oh, and another reason, okay. Terza Ash. The entire game trying to stop Emilio from resolving a Raisin, but finally for Niente. the third time in like 4 attempts, that will be Riesce a successful. risolvere Razen. Yeah, Razen, chiamatelo come vi pare. be a little bit rough here because Juho does not have any more disruptions, which means that Emilio can actually Esattamente, devi vincere con le carte common. Immagina se vinci contro un tizio che c'ha full rarity, il mazzo full rarity con le carte common. Again, but yeah, Dici, that's a i soldi non ti bastano, clown. effects. and finally we may Used, have Ryzen non penso che si sarà giocare a Pokémon dentro qualche grotta, probabilmente con la z- definitely used Labyrinth, Labyrinth. yeah, on the sarcophagus, right? Che poi veramente si dovrebbe abitare vicino a me, inizialmente. Labyrinth, he Ma non l'ho mai visto. so the Fenrir and then the sarcophagus. Okay, yeah, so no other cards. Vabbè, con l'Ensi c'è molta gente, non si fa più vivo. Juho other than a bounce. Acico, Sister e Maxine nella stessa mano, nella stessa cena. Returning a card Però. isn't really that incredible. Sì, credo che c'è le carte common sei scarso. Trading without Easy. really gaining much from it. Proprio easy peasy. We're getting the heavy Borgor out of the deck, it looks like. No ragazzi, il settore perde in top 64 veramente non gli si può di niente. Fa top 64 partendo da 0-2 sostanzialmente. And here is again the Letteralmente non gli si può di niente Ettore adesso. Ha perso i primi 2 round, ha perso. Yeah, revealing two from E ha fatto top bottom, 64. the same Non gli si può ball. di niente. We're gonna chain here to special summon Non gli si può di veramente Dei niente. gesti Cotton, del Storm Danno, dei Pedula, dei Juho was Diego. debating whether or not he wanted to bounce Ha fatto meglio di un botto di gente che parla. resolve. Quindi grande Tore. yeah, and at this point he just does this so that he's guaranteed. Ma vabbè, guarda che spawna. Ma segnalatelo, c'è 400 Starlight. Sì, Pennone c'ha tutto Starlight, qualsiasi cosa. Also Emilio knows that he really needs to push through here. He Sì, ma cannot sto match sta a allow durare to veramente troppo, dai, il bro con Bankish che cosa pensa di fare ancora? Yeah, Juho Ryzen è andato a segno. in here with the advantage. Ah, ok, I think. allora mi sa che...
do have follow-up if necessary, so we Bagusco fa Zeus. all of this with potential Zeus play. Yeah, I think he's going for the Zeus play. Yeah, I mean maybe just swings over the lady, and then Memphis Drew overlays for the Zeus. It's particularly important here because the Zeus cannot be targeted, and I believe the big welcome grave effect does target. Yeah, the Baguska cannot be. Yeah. So if we just simply attack into the defense position, Ariana, fulfilling the activation request, or rather the summoning condition Spostami. of Zeus. Da dove? You can go into Zeus, immediately rip apart the field here. You probably get bounced away from the big Vabbè. welcome, but you've get Cosa debba dire? You can also chain it on your own card potentially, right? Yeah. You could do it on the Ariana. Because you're not example. really ma too c'è worried tutto, about beh. sitting on the field, right? It is just a body. It's only Che got con la one mia material. tipa. Sei in prigione. Did he, Ma va, che in prigione, mi sono dimenticato di prescrivere. I like it. I like it. Cosa ne pensi di Tore che ha sotto ogni punto di vista ha fottuto tutti e ha fatto top? C'è da dire solo una cosa, qua Pedora para dal Tore, fatti fare un bel coaching su Labyrinth. È muto. Devi fare un montatore. Sì. Vabbè, basta una testa Tore è pelata. top, ha il big event per eccellenza, incredibile. No, veramente, ragazzi, cioè Tore è veramente, cioè, Incredibile. da tutti quelli che la gente pensavano che volessero toppare, tra Pedula, Storm e gli altri, Tore, boom. Non ha giocato, mi sa. Ah, non è andato alla fine? È andato ma non ha giocato, mi sa. Chi è che è andato e non ha giocato? Pedula si sa. Pedula stava ieri, quanto stava? 6-2. Ma penso che lui abbia chiuso 9-3, Pedula. Probabile. Ma ha provato anche lui Labyrinth. No, Pedula mi sa è andato con Centurion, non è andato. Ah, con Centurion. Guardo il doppio. Mentre Storm è andato con Tier Elements. Che cazzo me frega di Storm, io voglio vedere Tore. Diego è andato con Fire King. Ma io voglio Tore che viene fatta l'intervista che Tore non sa l'inglese. No, lo sa l'inglese, Tore, lo sa. L'inglese. Il Ma maledetto in realtà io voglio rivedere Joshua perché sta con Bestial Synchron. Con Bestial Synchron Runic. Minchia, se Tore non fa neanche un future match, madonna. No, Tore deve vincere questo match. Sta top 64 e deve fare il feature match. Minchia, devi Dai, vincere il CS. se passa è già top 32, ragazzi, Porca zio. Cazzo. Dai, Tore, che ci becchiamo all'europeo. Vado sicuro io. Sì, poi si scorda di iscriversi. No, non c'è bisogno di iscriverti all'europeo. Poi si scorda di andare. No, all'europeo sei Sarebbe iscritto, proprio tutte un'altra quelle storia. sei già iscritto. Si sveglia la mattina e dice: ma cazzo, ma oggi devo andare all'europeo. Merda. Tanto Ma io l'europeo dico, giocherò sempre sicuro o in Despia. Germania o in Sono l'unico Olanda, pazzo che diciamo. gioca Despia anche dopo. Vabbè, adesso prende Despia Player. Incredibile. Intanto ho toppato a UTS con Despia. Magari ti bannano Branded Fusion, porco zio. Quella lista fatta la settimana prima perché non c'avevo voglia di comprarmi le carte. Anche se prende Despia, un secondo prende Chimera. No, Despia. Mi piaceva di più. Mamma mia. E chi me la prendi Ash sul Cavaliere perso? Vabbè, se prende Despia ovviamente non perdi solo da prendere, non perdi da prendere da Moash su Branded La Fusion. lista anche con i Synchro, non è che c'ho la lista solo con Branded Fusion. Su Master 2 sono usciti gli altri supporti di Branded. Ma che cazzo me frega di Master 2 il Mounty? Vabbè, fra, tu non puoi giocare, porco due, sei in galera. Non è che posso non giocare, io non voglio giocare a Master 2. Cioè, mi stai staccando la live su YouTube, porco zio. Vai, Gennaro, fatemi... Vabbè, pari, devo pure lavorare, non posso neanche vedermi Tore. Ma ragazzi, non lavorate, mandate a fanculo il lavoro. Ma magari, sapevo di mettere malattia, sapevo prima. Fate, facciamo i barboni. Devo mettere malattia per ti fare Tore in mutande sul divano. Sai che voleva fare la mia mossa, voleva fare Tore.
Vero? L'abbiamo stati non svegliarsi per il day 2. Meno male che non l'ha fatto. Sì, che vabbè. Meno male che non interessa Master 2 la PlayStation 1. No, ma non è per quello. Minchiatore che toppa con Joshua Smith. Tavolo di fianco. È bello che Torres ha tipo il tavolo bassissimo. Dopo perché ha perso subito le prime due. Lo so, ma io che non c'entra un cazzo per le prime due. Ha perso le prime due e poi le ha vinte tutte. Sì, basta che ti prendi quei due che cioè se prendi quei due che fanno il risultato perfetto. Se sbatti il cazzo. Perché magari ha fatto top, era 64esimo, era tipo 59esimo, 56esimo, una roba del genere. Magari se quei due che hanno perso hanno fatto 9-3, 9-2, comunque lui ha fatto 9-1-2, quindi comunque era molto più avvantaggiato rispetto ai 9-3. Io mi aspettavo. 9-3 non passava. Ora veramente non mi aspettavo. Te vedo io. No, perché avevo il mindset, ho detto sì, vado là, faccio 0-3 drop, e poi faccio 6 event. Ma che sei Devent, ci fa il big event. Invece i 6 event si stanno a fare gli altri. Ah sì, perdi la top e poi fai pure 6 event, che se ne frega. Mentre ora si sta a fare la top. Ma tanto questo mo finale, Tore contro qualcuno. Tore contro Joshua Smith. Porco, e vince. Poi Tore gli stringe la mano, non gioca neanche. Praticamente il tuo giocatore vince, non posso dire più niente a Tore. Non posso dire più niente, che dico? Vabbè, listing la mano pure io. E poi fanno l'intervista e Tore che tipo si mangia le parole in inglese e parla barese. Parla la lingua degli dei. In live davanti a 5.000 persone. Vabbè ragazzi, vado a lavorare. Buon lavoro per A tifare per lui. continuiamo a tifare per Tore in segreto. Ciao ragazzi. Che cazzo è stato? Sto andando e Damo che è uscito, no? Storm ha chiuso 4-3 ieri. Senza che andava a giocare il D2. Che è andato un top. Cazzo giocava a fare. Vabbè, Lab se la porta a casa, sto match è stato relativamente schifoso. Veramente schifoso. Betunz è andato al lavoro e si è dimenticato di uscire al Discord per caso. Non lo so che i premi quali sono. I primi premi si sa, li so, me li ricordo, sempre gli stessi. Adesso non lo so che cazzo vince in top. Tappetini sicuro, tappetino. Gli altri non lo so. And if you win by impermanence, your own impermanence, I think that's a big flex to how good the deck is. He's gonna say that it was on purpose for sure. Of course, just extended BM on his side. Ragazzi, adesso che cosa gli diciamo a Torre? Si resta pure questo, non lo so. Che cazzo diciamo a Torre adesso? Io non gli posso dire più niente. Mi rinfaccerà vita, perché mi rinfaccerà vita la top del YCS. Incredibile, veramente incredibile. Metore intoccabile. Faccio una sta, faccio un emote personalizzata solo per Tore. Sono un boss che liscio, non sono un bot, non gioco. Sai com'è? Dai, un'ora e mezza di cast card. Let's go. Esattamente. Non puoi perdere se non partecipi.
So these are the top 64 duelists. Here we've got the standings. Obviously we got Simon E on the top, as mentioned, and his opponent from the previous round who beat him, and then I can see Christian Ureno from. Quindi sì, non perdo. Sono undefeated. A lot of good famous names. We've got Zeki Shah in 13th, a really good player from the UK. Bryce is in there. Third place that says Victor. For those of you who are not familiar with Cyrillic, but yeah, Victor was on. Secondo italiano. Earlier today. Il settimo italiano, il nono italiano, l'11° italiano, 12° italiano, 14° italiano. Di Bari italiano, Massimo italiano, e Giovanni 21° italiano, Alberto italiano, Danilo italiano, Matterimo italiano, Matteo italiano, Diego italiano, hanno un botto italiano. In Italia proprio così. Henry Bancroft in 27th from the UK. Also on stream. Maybe the stream is bringing good luck to Torrezzi, esitore. Non si è capito il cazzo. Featured duelist, but yeah, going to the other side of the bracket again, other familiars. Tra un po' vedremo il cognome editore. After being on the bubble for quite a significant amount of rounds, but also so many big names. Esattamente. I giocatori di Yu-Gi-Oh! Non leggono niente. Is in here in 47th. Shoutouts to Pac coming all the way over from the USA, making his appearance at Pac pure in top. YCS in 47th with the Infernoble deck. Very cool. Absolutely. And then the last remaining part. Dov'è Tore? Salvatore, 56esimo. Made it 49 place, and again other more Italians duelists, and one of them Privato. Emilio, but shoutouts to Konstantinos before we move on. 50th place, we've got a Greek player in top cut. That's really cool to see. But also shout out to 56esimo meglio che 65esimo. Esattamente. Qualify with an X3 record. So we had X3 stopping? Okay. Yeah, there were two players who made it. Maybe they are the lucky ones. We'll find out whether Simon was cursed with the one. Adesso andiamo a vedere se Tore ha vinto. But regardless, we have our winner, Joel, ready with Ed. Let's hear it from them. Ma Tore ci deve aggiornare. Ma dopo quando viene al lavoro? Ho capito solo le scarpe, quindi penso ti stia mettendo le scarpe. Bravo. Vabbè, ne potrei avere la top solo italiani. Ci stanno un botto di gente straniera però che abbiamo da YCS di Bologna. Basta intervistare gente con i capelli, vabbè, le discriminazioni di pena. Io mi dissocio da tutto. Non mi chiamo Penna. Intervistate le You impermed your own imperm. Do you want to talk about this? I just kind of stopped paying attention to info columns. Like I forgot that so many times now, but I recall understand anyway because like they were all search and like the reveal. E sta cosa di impermanence, se lo fai su Master Duel sei un idiota. So I just kind of stopped paying attention there. In real succede. Master Duel se succede sei un idiota. Ergo sono un idiota perché mi è successo. We're so used to seeing you in these. I hope it goes well for you. Best of luck and congratulations. Guys, don't go anywhere because we've un bel po' di italiani ci stanno, ragazzi, non è che pretendevate che ci sono 64 player solo italiani. Lo so, Inus. Però per sbaglio ci ho schiaffato Beast tramite Lubellion sulla colonna d'impero. Comunque a me è piaciuto vedere quel Tiara nel 12° round, ma Tiara è sempre bello da vedere. Best mazzo ever. Mostrateci un pelato. Hanno tutti i capelli incredibili, esattamente. Non
capito. Mi sono pelato per metà adesso. Vabbè, ci può stare. Io pure sono un pelato, non si vede, ma lo sono, sfortunatamente. Non vedo pelati. Vabbè. Master contro Caster. Un altro retro format. Hello and welcome back to the coverage of YCS Bologna 2023. We have another Master versus Caster game here. I'm joined by world competitor Ju Ho-yan and myself, Nadir. We're going to be playing. Il Farfa non sbaglia una pronuncia di nessun nome, di qualsiasi nazionalità sia. Incredibile. I really like the fun because like È incredibile. like at least back when it was played, it's mostly like Sbaglio per finire le pronunce dei nomi italiani, per così. So, and the deck's like really fun and it's a lot of back and forth between. Farfa è un professionista, sì. Effettivamente sì. No, basta gli scherzi, sì. Che format vediamo adesso? Ti prego, non altro Addison format o GOT, ti prego. So we have shuffled up, and if you would like to begin with a dice roll. Rolled a 10. That's not bad. That's not bad. All right. And 9. Okay. Very close. Not bad. And All right. Would you like to go for a second? I'll go first. Right. Okay. Good luck. Good luck. Ah, mi dimentico sempre che sa che Farfa è mancino, porco zio. Turn player gets to go first and draw 6 for turn. All right. I'll go into my main phase. Yes. I will start by Edison. That's a good play. See, there's always options here because I have Maxi, a card that some of you will be very familiar with, Master Duel, but drawing 1 for every special summon. Do you think it's good to use Maxi here, or do you kind of wait for like a turn where they really pop off? it's fine because like usually Maxi back when it was new, it was usually gonna be like a 1-for-1. You just draw 1. But in some situations you can punish them when they go like 1-for-1. Anche io gioco come Farfa, sono uno di quei mali. To special summon monsters like Dandelion, where it's mandatory, so you get to punish them. Caster contro Master. Nova. And why it's called Tengu Plant. Dandy getting the 2 tokens to be able to go into synchro plays. There's a whole lot of range of combos that you can go for. All right, so you are just going to be sitting and passing. Yes. All right. And I will. I didn't actually draw my card. Monti? Non ha pescato di Max. Mi senti? So draw for Sì. turn now. Ok. Okay. Pescato Tengu. The most important card in the deck. I will begin with Heavy Cosa Storm. stanno Would you like facendo taking qua? the 1-for-1 Caster contro for Master. Right, there it is. That's what I was worried about. Because now, why it's called Tengu Plant, Normal Tengu. Yep. So, for those of you who don't know how this works, it leaves the field in any way, which I think even when it's Ma managed cos'è by Edison? Bias, No. it's an important part of the deck. Edison, dovrebbe essere Value of itself, Oh, it has to be which is- Ma face c'è up Max when it was Cine, Edison. yeah, face up. Non mi ricordo. So what we're gonna do Edison, no, il Tengu format. Non era Edison, era out dopo. of that here. Mm. All right. Format dopo. And I think I'll just set 1 card and È una partita di Tengu, qualsiasi, appena lascio il terreno in qualsiasi modo, devo rispeciare un altro. deal with the Tengu because it's very annoying to remove. You said Solemn Warning, which E dovrebbe essere uscito pure Sixam. Vado un attimo in bagno, ragazzi, arrivo subito. Dopo mi intrattieni la shot. stealing E poi. Non vedo fatto, ma cercherò di intrattenerlo. It's annoying to deal with. Yeah, it's very sticky monster back then. Which why it was Bisogna that vedere un good. po' la chat. But one of the like I guess funnier ways to Allora. add Tengu is summoning your own Tengu. Not bad, not bad. Okay. Is that fine? Summon is good. I'll put the Sangan also in attack. Sure. Where are you going with this? I will proceed to the battle phase. Battle phase is fine. Attack with my Tengu into you, Tengu. Ditemi un po', secondo voi chi lo vince questo YCS? A parte Tore che lo vogliamo in finale. Okay, sure. And both Tengus get destroyed. Yep. And both Tengus trigger. Yep. Summon another Tengu from deck. So we're just gonna clear them out. Yes. I'm going Alright. to attack again to your Attacking Tengu. again, sure. Dici che dice lo vince Tore 100%. And that's all 3 of ours. No, non lo so, Golans, comunque ci stanno pure Rimondini, Canzervi, in top. Cioè è difficile. Okay then.
Penna. È già stato bannato, vero? Oh. Ce n'è di gente forte in top. Ora vediamo, porco giù, da solo ci fanno vedere ste stronzate, a me non interessano. Vabbè, però devi capire che ancora non finiscono i game, dopo. No, sei ok, meno male. Finale Thor contro Joshua Smith, vincitore. Dovremmo vedere se Thor se è passato, ragazzi. Il round dovrebbe essere quasi finito. Chi l'avrebbe mai detto, Zork? Non vedi, chi l'avrebbe mai detto? Thor top 1, Pedula 0. Insomma. Ma anche gli altri, Triggering Dandelion, using different tuners, typically the plants, especially because Spore can bring itself back to go for even more plays. Ah, un attimo, dammi un attimo se il tizio su Vinted non ha risposto. Sai che è successo, Devo? Che è successo? Praticamente mi scrive un francese su Vinted per le sleeve. No? Gli rispondo il giorno dopo e non mi risponde più. Sette mi contatta il giorno prima, dice che ha venduto le sleeve a un francese. E quello che mi ha scritto a me. Mi ha fregato il cliente, Sette. Che bastardo. Raga, devo dare ancora via sti cazzo di sleeve. Oh, bella, sei. So this is a setup of main phase only. You can see your opponent's turn. Reggio, poi te lo spieghiamo. Veramente ha fatto tipo una giocata di merda. Guardate, ancora via 3. E tutti mo che lo stanno a fermare. Arrivi qua. Tappetino pure. Ma ci diventa la stream acquisto. How many do you have in hand? I have 3 cards. 3 cards in hand, ok. Ah, tipo ieri sera alle 8 di sera sopra. sul canale di Luigi Amato c'era tipo la partita di calcetto YCS con i Proteus. Madonna, che cazzo interessa? Esatto. Letteralmente. Bella Red. Ma che bella Rezzo, non dire bella Rezzo, ti prego. Fate caso al casino, devo mettere a posto settimana che arriva. Ma Rezzo, dopo io e 7 stiamo, cioè io sto dicendo a 7, ma a Rezzonico di timeout quanto devo dargli? Una settimana? Un mese? Un anno? Un anno ci sta, Rezzo mi spiega, un anno. Un anno. Ah no, il massimo sono 14 giorni se no ban completo. Di frasi fatte, allora aspetta che mettiamo in atto le cose. Easy. A riposo. Sto aspettando che delle persone mi paghino l'acquisto sul car market. Io rimetto qualche carta sul car market. A qui ci dovrei farlo la stessa cosa anche per te, così. Il Padova si è rotto il processore, mannaggia quel porco. Maledetto. Magari quando ti compri la scheda video ti esplode. Come la metti, letteralmente. Quando ti compri la scheda video che dice come la vai a insaccare nel PCI. Nel PCI Express si deve spaccare. Sia la scheda che la scheda madre. Se senti casino è perché sono nel tram. Spero di no. Vabbè, i tram si possono mutare. Devi andare lento. Sì, ma quando finisce sta cosa? Però. Ma come non vedi rating? Cioè io mi si è rotto a me perché è caduto. Cioè.
Quanta cattiveria beato, si vuole che dice sfortunatamente. Io non c'entro nulla, Zork, che hai fatto, clown? Che cosa hai combinato? Che cosa hai combinato? Ah? Suo fratello... Ha combinato. Oddio, razzo prima pettiamo. Non può essere una piattaforma tipo, non so, senza regole. Ha sostituito la CPU a mia insaputa. Ok. Lì, fine. Non penso sia un problema. Senza ammettere la pasta termica. Quello è un problema. Un enorme problema. Dovrei cominciare a testare, porco Dio. Anno nuovo. 5800X senza pasta termica con il dissipatore stock. Nice. Ma c'è Sick in chat. Sì, che sta sotto qualche ponte ad Amsterdam. Tornato in vita per mezzo secondo. A casa mia, no? Domani sei libero. No? Sì, però domani mattina devo andare al comune a fare una cosa e poi devo andare a prendere mio figlio a scuola. E dico dopo, il pomeriggio. E poi devo andare a comprargli il regalo di compleanno, una torta, qualcosa così. Ah, ok. Vabbè, al massimo domani sera. Però domani sera, se vuoi, cioè pomeriggio in teoria pure ci potrei. Perché tanto domani non stream perché questo fatto sabato e domenica per YCS. Domani faccio giorno di pausa e poi streamo martedì per la Duelist Cup. Che poi raga, martedì facciamo Duelist Cup, facciamo di Max e poi giochiamo venerdì e sabato Duelist Cup secondo stage. Domenica se la gioco da solo off stream e siamo a posto. Keep doing it, right? Discard and then bounce, discard then bounce. Correct. Sure. All right. Yeah, that's fine. Then I'll activate again, discarding another rail. Sto giocando altrimenti gli volevano 32 denti, vabbè non è male, però se avrebbe provato il processore a te effettivamente sarebbe anche Zork senza PC. Ma non è successo, fortunatamente. Abbiamo venuto a partire un minuto di ad. Senza mani. Senza mani. Interessante. Il motore in top 32. Ma Torre dobbiamo scrivere a Torre, raga. Dovrebbe essere finito il round, no? Adesso va a rispondere a Traffo che c'ha mano tipo God e non sa che fare. Cioè letteralmente. No, niente, si lamenta le pubblicità a caso. Non ci posso fare un cazzo. Fai su YouTube che almeno le skippi. Ti devo dire. Oh, è finito sto supplizio. Sì, ma Torre dobbiamo sapere se è passato meno. No, ma sono skippabili. In 5 secondi skippi. Qua no invece. Qua non puoi skippare. Ah, poi non avete visto la cosa che Twitch ha chiuso in Corea del Sud? Ovviamente non in Corea del Nord. Corea del Sud. Per i costi troppo alti, troppo elevati. Cioè tutti i coreani che vivono in Corea del Sud hanno perso il lavoro praticamente. Ma a parte scusa, Tore, Zork, non ti devi prendere il
Cazzo si chiama? L'altro processore l'ho preso io pure. Ma io l'ho portato la difesa aerea il 9. Giochi a Clash of Clans. Credo sia Clash of Clans. And then obviously like strong these monsters like Utopia's a 25 buddy for Modifica, dimmi, spiega. which is really good. Like Leviathan Dragon is the most iconic rank 3 Sì, tra poco tra poco vanno guest the card e poi comincia andiamo top 32. Levy is such a good monster. Yeah, especially bringing back spore targets. It's It was good. especially good in Tangle Planet. Like back then, Levy didn't do that much, but the synergy it has. C'è un passo termine arriva a 80 gradi, il 5 minuti 100x dipende dal dissipatore che utilizzi lo stock ovvio. Again, it was an incredible display there, so I hope you learned a little bit about 2011 format there. Thanks for tuning in, actually. We've got more coverage coming your way. Don't go anywhere. This has been Juho and myself from YCS Bologna 2023. Ok, adesso dobbiamo sapere se Tori è passato. Welcome back to your coverage here at YCS Bologna 2023. So, we're still waiting for our top 32 to be confirmed so we can Adesso ma che cazzo siete? A Twitch non interessa l'etica, in com.com, perfetto, si chiude. Easy. Di da poco che sto cercando di comprare i pezzi per upgradare il computer. Chiedo sempre a mio fratello e mi caga il cazzo dicendo che va tutto bene e che non dovrei comprare nulla. 2 giorni fa arriva la CPU e lui il primo a metterla nel computer senza dirmi nulla. Spesso 200 euro mentre lui rideva. Raga, mi sentite? Sì, sì. Mi sentite? Sì. Tore ha perso il round. No. Well, Basti asked me this Già. so I'm gonna stick with my answer, which is like Dragon Link, Dragon Synchro. Okay. Okay. What about Good yourself? luck with that. There's one remaining, I think. No. No, could be the only need one. The only one, yeah. Tiarament strong. Contro chi ha perso? We're gonna go with Tier. Okay, well, we'll see what happens with that. We've seen some pretty interesting tier matches so Non lo far. so, dovrei Go aprire il strong deck. vocale. I Non wonder how lo many so. dovrei Unchained aprire. and Rescue Ace we'll see in the Comunque tournament as well. We're yet to see the deck breakdown. Comunque ha preso But soon il you guys will have that on your tappetino. screens as well. Solo il tappetino. Share that off. But in the Bello. meantime, gentlemen, Mazza che figo. it's time to have this third of our category Sì, quiz. solo il Both the German tappetino. duo and the Italian duo. Vabbè, dai. Ah, have contro done this, Rescue and I Ace. can confirm Adesso contro Rescue Ace, vabbè, ci può stare. Sì, Tori ha perso, ragazzi, sfortunatamente. Avevo capito, ha preso il canale. Vabbè. Immagina comprarti un processore decente e una scheda video decente per giocare a Osu. Quando letteralmente puoi comprarti un PC da 50 euro e fare la stessa cosa. Letteralmente. Question 1. What card do you need to be able to summon Hungry Burger? Buzz, hamburger recipe. Correct. Okay, 1 point for you. Keep a memory of your scores because I'm really bad. Adesso 1 contro 9 a casa mia, insomma, molto grossa come cosa. What is the name of the only Madolce Link monster? Buzz. Madolce Sistart. Correct. Well, fresh. Ma la start, sapevo. I'll give it to you. That's 1 apiece. Question 3. What is the one Gunkan Suship normal monster? Buzz. Gunkan Suship Shari. Correct. Okay, 2-1. Cazzo di così dei sushi. Il sogno è finito. Ma ragazzi, Tori ha perso. Ci possiamo fare niente. Assolutamente nulla. Is Chocolate Magician Girl? Buzz, Earth. No. Dark. No one's got this right so far. It's water. Oh. I know, interesting, right? Because chocolate is... Basta, troppo Yu-Gi-Oh! Niente ha senso. Sì, buttiamo via 2 milioni di euro di carte che ti sei comprato. Le sghere. Ma contro chi ha perso? Contro Rescue Ace? Buzz. Fish. Sì, si può concordare, Zork. Ormai Tori non diciamo più niente, letteralmente. Faccio la statua di Tori e mi metto qua Tori pelato. Ogni tanto do un bacino sulla testa. 2 points for you, 5 points for you. Okay, we get into our second category. This category is called Cloudy with a Chance of Dueling. So this is all weather-based kind of things. So, question 1. What attribute... This has tripped everyone up, this question, by the way, so let's see what happens. What attribute is the Weather Painter Moonbow? Ah, ma Zork, ma perché non ti compri The Day Before? Buzz. Go. Wind. Incorrect. Buzz, light. It's dark, I'm afraid. Get it? Moonbow, because the moon comes out in the dark. Doesn't it all make sense when you think about it? What card Scambi is for the la card text of Harpy's Featherstorm? Oh mio Dio. Il bello è che doveva essere un MMO comunque, giusto per dire.
Ma giusto per dire, doveva essere un MMO. È un extraction shooter. Già quello ti fa capire lo scam. Allora ci facciamo una partita a caso. Io vorrei comprarmi Tarkov, ma non c'ho il coraggio. Non penso che poi riesca a giocarci. O va a finire non ci gioco, o va a finire mi ci perdo, o va a finire giocherò solo a quello per tutto il resto della mia vita. Mezzo busto di Tora, considerando che pelato potrebbe somigliare a un personaggio storico, forse è meglio di no. Effettivamente hai ragione, evitiamo. Se riesce esco... No, non grazie, Grice, no, grazie, non ci tengo. Non ci tengo ad averlo. 1, 2, 3, go! Someone! Okay, right, there we go. Right, Tom, what is it? What was the question? I can't tell you that. You've got to come with the answer. Psychic. Very good. Okay, so that's 4 points. 3, 2. E Grice non voglio niente da te, letteralmente. Maybe 4. I don't know. Fanculo. We'll say 4-2. Okay, the next one, which I've butchered a couple of times, the Italian said it was all right, but this category is a tempo di due... Faccio, me lo devo mettere a editare TikTok. Vabbè, Zork non è diventato di roba personaggio influencer di TikTok. Incredibile. Mo gli spoiler un segreto. Zork, lo sai il segreto qual è? Non ti seguo su TikTok. Correct. Okay, it's now 4 apiece. We're back into it being tense and even. Next question. What is featured on the artwork of the Twin Kings? No, ragazzi, sto ora per contro Rescue Ace. Non so contro chi è, non lo sappia. Ma io TikTok ci ho caricato tipo 3 video e non lo apro mai, letteralmente. Non apro mai. Vedetelo sul telefono. Sì, ce l'ho sul telefono. Come ti chiami su TikTok? Aggiornamento informazioni sulla privacy. Vogliamo tutte le tue informazioni, sì, prendite. Concedere a TikTok l'accesso a tutto, praticamente, non consentire, ragazzi. Sempre Zork, no? Sì, ho scritto Znava. Of Gladiator Beast Octavius. Buzz. 8. Incorrect. Octavius? Well, you think 8 is Oct, yes, right? you would. 10, ecco. C'è 20 follow. 7. Okay, so that's 5-4 as it stands, and we have 2 more categories remaining. The first one of which is... No, non ricevere notifiche, ragazzi. So this is going to be... Ok, adesso ne hai 21. Things have happened in YCS in the past, as you could probably guess from the title of the category. First question. Which monster was featured on the 100th YCS participation? No, penso che avessi più... Che cazzo c'entrano gli spettatori? Penso che avessi più follow su TikTok. Incorrect. Non c'era un cazzo su TikTok, ne ho tipo 2, credo. It's Torbus from the underworld. Torbus. I'm afraid. Ah, con penna, ok. And in which year Stai a me. last Italian YCS held? Buzz. 2019 Milan. Very good. Okay, so that is now 5 apiece. Still tense. Anyone could take this at this point. Who will join Alberto in the winner's circle? Next question. Where did the first ever European YCS take place? Buzz. It was in the Netherlands. Utrecht? Incorrect. No, not even Netherlands. Amsterdam. It was Bochum. Bochum. You tricked me, Nadir. Yeah. Che bene che t'ha scritto. Oggi abbiamo visto il in top invece di Pedro e le altre. Non penso sia così surreale. Buzz. Which Bochum? That one that we're talking about, the first ever one. Plant synchro. Beh, comunque molti diciamo che per l'anno prossimo vorrei sbattere la partner in faccia a un paio di persone. Zorkna, per quanto sia bella come cosa che vorrei fare la stessa cosa io, c'è un piccolo problemino. Se ti riferisci alla partner su Twitch è un po' improbabile, molto improbabile. Do you mean YCS wins or like just game wins? Ovviamente puntare c'è sempre, cioè ovviamente non ti devi abbattere per niente. Però io non manco ci penso perché per me è tipo impossibile. I'll go with Necros? Incorrect.
E comunque, allora, comunque la partner ti rifiutano sempre il primo mese, cioè la prima domanda, la prima richiesta. E ti devi stare comunque con i 75 fissi per tipo 2-3 mesi. Pesante. Cioè, non è semplice. Specialmente su giochi random, non so se devi portare così specifico, per amor di Dio. Ti devi uscire qualche gioco, ti visti su quello e ti porta gente, ok. No, ti rifiutano le prime volte, Crice. Che è stato moderato dal tizio, quello di Due Links, quello là americano. L'hanno rifiutato 2 volte, l'hanno rifiutato. E poi l'hanno accettato. O una era, mi ricordo. E poi t'accettano, ma non t'accettano subito. No, non so mod da Nico, stavo mod da Sean. Non so se sto ancora mod in realtà, me l'ha messo a caso. Talmente a caso. Ma non è quello il fattore è Zort, io dobbiamo parlare 400 volte di queste robe. Ti serve un gioco che esce, un gioco nuovo, no? Tu ti metti su quel gioco nuovo e fai spec, no? Tipo... Non me ne invento un cazzo perché non sto uscendo niente di nuovo decente. Qual è il problema? Che non siano single player, ovviamente. Tutta la community di Yu-Gi-Oh! Sostanzialmente che streama, quelli di Due Links che streamano sostanzialmente. E alcuni normali. Letteralmente pure a me mi ha messo a caso, quando avevo fatto il raid una volta, mi ha detto aspetta ti metto un mod, così a caso. Gioca a LOL. LOL non penso ti porta la partner. LOL ti porta probabilmente alla depressione. Penso che sia una cosa da evitare. Letteralmente. Perlomeno se lo vuoi giocare lo giochi ma lo porti in live. Tipo io gioco a COD ma il COD non lo porto in live. Che sarebbe una stronzata colossale tanto. Ma il guest the card. Depo, questo sei tu. Non so cosa sia, ma non lo so, è la tua carta. Non ne ho idea. Ah, ma è Clifford. È uno dei Clifford, se non sbaglio. Maybe? No. No. Ah, la fusione di Invoked. Quella che non gioca nessuno. Quella stupida di livello alto. Elysium. Vabbè, la tua carta, sei un pesce, Devo. Confermo. Che cazzo è? Sembra che c'è un... Vabbè, non posso dire determinate cose, quindi magari mi sto zitto. Questa la so, ma non mi ricordo il nome. Che cazzo è? È facile questa, ma cioè, non mi viene il nome, ce l'ho sulla punta della lingua. C'hai altro sulla punta della lingua. Che cazzo è? Depo, secondo me non la conosci, ti sei confuso con qualche altra carta. Che cos'è? Bovis, ok, quello l'abbiamo capito. Numero 103, Ragna 0, ma che cazzo? Fast Pest, grazie mille del follow. FR 103. Sto cazzo.
Grazie per il follow, grazie. Quello sul tram, e ringrazio i follow. Che cazzo è questo settore? Questo settore adesso dopo che è uscito da YCS è tutto pompato. Ho fatto top 64. Dovremmo fare un fotomontaggio di Tore con la faccia di Tore sul corpo di The Mi Rock. mandate quella cazzo di foto del biscotto? Che guardi anche me. Mi mandate quella cazzo di foto di Tore col Ringo, col biscotto? La devi cercare sul gruppo WhatsApp, Monti. Se cerchi c'è tutto. Mi serve il coso, il... ci devo fare mod. Quella foto come mod e dovrò il modo però che posso utilizzarlo solo esclusivamente d'ora. Come si fa? Qual è il problema? Oddio. Vabbè, ce la fa Crice, no? Sì, cresce. E il Sidra, la Fusion di Sidra. Quella che non fa Fusion, no la Chimera, quell'altra, quella che vola. Quella che prende il mostro all'extra monster zone. No? Sì. Non quella che richiede... quella che richiede all'extra monster zone. Ma me ci devo scommettere i soldi su queste card. Per renderlo più... non lo so, un po' più di intrattenimento. Vabbè, vorresti fare le scommesse con i punti canali, Monti. Sì, ora che scrivo qualcosa del punto canale già è finito il guest card. Quello è il problema. Questa non è un'idea. Non ho idea. Questa sarà la mia GPU invece, sì, sicuro. Aspetta, magari il Turbo... no, Turbo Warrior c'ha... non ce la suona così. Che cazzo è? Sarà qualche Time Lord probabilmente. Maybe. Sì, qualche Time Lord. Time Lord cringe sì, vabbè, i Time Lord sono tutti cringe, porca zia. Stronzata colossale real type proprio. Oh, questo è un Light Swarm. La vera domanda è quale? Non è l'Aila. Non è quello che tiene il libro. Ah, è cosa? Quella che scarta mostro, scarta carta, la rievoca Light Swarm da cimitero, come si chiama? Cazzo si chiama, mannaggia la... Lumina. Bravo, no? E non penso che puoi scrivere a robe sui cosi. Sul costo di Konami. Ti bannano facile, hanno il ban facile da solo. Che questa mi sembra una carta che hanno mostrato ieri. Ah, è cosa? È... porco purgatrio. Sì, è rezzonico in forma di purgatrio. Ma che moglie porco? Come fa a essere moglie porco, zio? È purgatrio. Che cazzo fa a essere moglie? Dimmi che è il purgatrio. Non sono così, cercatemi su Instagram. Sei peggio. Qual è il problema? Oh, quando comincia Top 32? L'anno prossimo.
Io cane. Vabbè, forza Napoli penso che ti banno pure io se lo scrivi probabilmente. Sì, tu l'hai perso in top 64, fine del sogno. Cazzo è sta cosa? Ah, di Force, potete finire. Di Force. Sì, ma la vera domanda, quando comincia il top da top 32, zio maledetto? Pubblicità. Ma pedula, sì, pedula. Depo, ma quando cazzo arriva il lavoro? Sai che è imploso Depo. Oh no, ci sono, dimmi. Ma quando ci metti arriva il lavoro? Dimmi, mi senti, Monti? Sì, ti senti. Un po'. Devo prendere la metro, un quarto d'ora e sto arrivato. 20 minuti. Che cos'è sta roba? Aspetta, secondo me è qualcosa di Hero. No. Ritiro quello che ho detto. È un Mermaid. No. Un Atlantid. Dovrebbe essere Atlantid, non Mermaid. Non è Mermaid, la XYZ. Perché hanno un XYZ, non minchia, non lo sapevo. Ash Blossom, minchia, cosa è così Ash Blossom, manco lo usato. Bestial, minchia. Ci sono 4 Bestial al momento. Come cazzo fai a sbagliare poi i Bestial? Bro. Vabbè, Monti, io credo che vi saluto. Buon lavoro, Depo. Ci becchiamo domani, probabilmente. Ci vediamo domani. Adios, Depo. Scrivi chi vince dopo, chi sta in finale, la top, scrivi qualcosa, capito? Dai, Depo. buona giornata, buona visione, mi raccomando. Buon lavoro, Depo. Forzatore, anche se ha perso. Ora perso, mannaggia quel tore maledetto. Bello a tutti in chat, mi raccomando. Bella Depo. Poi vedo se arriva 7, mi butto 7. Però non so quando finisce a lavorare 7. Prezzo ti vuole traffa. Cosmo della Shuttle, il grande irreprensibile Shuttle, che schifo. Cos'è sta roba? Goro, oddio mio, bruciate sta carta. Bruciate sta carta. Bruciate sta carta di... Oddio, bruciate sta carta. Far vedere Goro. Oh mio Dio. Oddio. Che schifo. Il bello che ci ho perso quando è l'altro giorno su Master Tour contro Guru Control. Zio bastardo. Tra Drago e Guru, non lo so. Mi fa più schifo, probabilmente entrambi. Basicamente pane per Rezzonico. Era tipo qualche Goti a caso. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Non so quale Goti sia e non mi interessa, ma è Goti. Che schifo.
Che schifezza. Non so quale godi sia, non fa usare Z. Schifo. Pesce. Type di merda. Ui, top 32. Niente, non hanno acceso i microfoni. Non hanno acceso i microfoni. Ok, hanno acceso i microfoni. Insomma. Oh, il Rescue Ace, Tiara, Labyrinth, Unchained, Centurion, Fire King, Purely e 21% alto. Mi Rescue Ace 22% di conversion rate. Unchained conversion rate è un po' niche. Lab è salito. Tier pure. Fire King 6%. C'è Fire King. Quanti sono? Due player o un player o Fire King? No, due player. Elements decks that are using the Horus engine than the ones that have not used it, and therefore that's a big surprise because in the last couple of months the Horus engine wasn't even that popular in the deck. How do you feel about it? I mean, Chissà gli outer cosa sono. Vedremo. Their complaint with it was that it, you know, you had to already be able to play, and then, you know, it didn't do a lot by itself, and it's kind of supplementary. So maybe just having that extra push is worth it. I think another important thing for the Horus engine in this metagame is that there are a lot of hand traps. Your first turn is very likely to get stopped, and this is great. Ah, Greci, mi manda una foto, ma faccio vedere una cosa. Aspetta un attimo. Resource to have in the graveyard to just every turn special summon out some level 8 monsters that you really have a lot of pressure, even if your first turn isn't the game-winning field that you wanted to end on. By the way, talking about the Rescue Ace again, we have done the breakdown ourselves, and in the beginning there were mostly Rescue Aces from top 64 to top 32. Later on, for the extremely high spots in Swiss, there weren't as many Rescue Aces anymore. Yeah, that's true. But overall, still the most represented deck. And I mean, from top 64 on, of course, everyone is the same, right? You have to win or lose, you're in or out, so it doesn't really matter whether you came first place or last place, in that case, 64th place. And therefore, yeah, even playing field from there on. And then also, we have been kind of anticipating it. Labyrinth really crawling up now 14%. Come cazzo l'hanno aggiornato Discord da telefono? Using that strategy, and I can tell you, a lot of them already won in top 64 too. So Labyrinth really on a good way, with a lot of big names playing the deck to maybe another success here this weekend. And then we see on the right even more surprises because the brand new Centurion and Fire King decks have actually made 4 people each into top 64, meaning 6% in total, and that's a big number to me personally. Yeah, I mean, what a performance from brand new decks. This format is very wide already, and a lot of players were kind of not sure if it could have any more surprises, but here we go. Absolutely. These numbers, of course, they are lower than Labyrinth, Telement, Unchained, but you have to compare how many players. Ci mancano 2 scatole, ci mancano le 2 scatole delle schede madri. Conversion rate, which is a word that Sebastian and I love ever since we got into casting. The conversion Se non ce l'avete, pure io me l'aspettavo più alto, invece. Insanely high. Those decks are real. Yeah, and actually, let's compare it to Unchained for manca l'altra scatola della scheda madre, però. C'è la scheda madre nuova dentro. Con le paranoie che sia rotta. Si vedrà quando arriverà il processore, si prega. The Italian players have surprised us, and now, of course, there is a big amount of other decks. Ovvio che gli Italian player ti sorprendono, però. Siamo i più forti del mondo. Abbiamo Tore, abbiamo fatto Tore e l'ha toppato, cioè. Via. Il resto via. Get out pen and paper because we are going to give you the interesting strategies that also made it into top 64. First of all, not that interesting because it has been around for a while. The branded strategies. Ma le scatole le tengo sempre, fra. 3 decks in top 64. 2 of them were using. Tora ha toppato, Tora ha perso in top 64. One of them just went pure branded. I don't know. I think we saw him on feature no, match. pure branded. Still going no, strong, Petunzo. And definitely having the time of his life here in Bologna. And I've heard he also won top 64. So definitely still left in the competition. Maybe our next champion. Maybe perso in top 64 contro il Rescue. Quickly going from decks to players. How crazy would it be if Julius Schwarzkopf at his age would just go back-to-back YCS wins? Because I can
already spoiler you, he's also Le scatole servono sempre. so how on earth is he doing it? So young, just back-to-back YCS tops, maybe another win. La cosa che non ritrovo, sai qual è? La tubetti pasta termica. Everyone knows you Dove can do cazzo very sta? well with this Rika deck, and now you say, okay, I'm actually going to win with something else. It was too easy with Rika. Speaking of Rika champions, Jessica Robinson is also still in the, or was in the top 64, but she was not playing Rika. She was actually playing Rescue Ace. Yeah, indeed, she Mamma mia, was. il And, speaking about Rika, though, there still was one Rika deck in top 64, and yeah, as we said, it is not. No, era mezzo piena la cosa. But maybe still, this European YCS is going to be end up being won by a Rika deck once more. But there's a lot of other decks, so let's quickly browse through it a little more. Mikanko Non li trovo, non so dove cazzo l'ho messo. twice in top 64. I saw one of them losing while I was at the top cut area, but of course it also was first. Vedete, sono l'unique branded, mannaggia. Una è sicuramente Joshua con Bissial, con Bissial. Then one deck, which we also featured on day one, that made top 64 is Kashtira. Se vince Rick implodo, Open. Player there in top 64. Then of course, the smiling face we all love that is also still left in competition. Pakawat from Monsuit made top 64, is the only Infernoble player in the field. And he also moved on to top 32, still left in the competition. And he beat a Fire King. True, knocked out a Fire King. And then another deck we saw being knocked out in top 64 was Vanquish Soul, right? But there were two Vanquish Soul in top 64, and one of them survived. So one of them still left in the tournament for top 32. So maybe another final appearance of the top of the Vanquish No, niente, fanculo, Rick non deve vincere, raga. No. Let's see. There's Marinsis. Where's Marinsis coming from all of a sudden? There's one Marinsis. Ma come Marinsis in top 32? Vabbè, ragazzi. I don't think that there are a lot of cyber stacks right now. I think this is the Marinsis. cyber stack we're seeing in top 64. For a few events. Ragazzi, se vince Marinsis me ne vado. Basta. We had Salamangreat, Quito. we had Mathmex, letteralmente. but now, no, just one Marinsis. Yeah, interestingly enough. And then to round it up, we have two strategies heavily relying on the Dragon archetype. It is, for once, the Bestial Runic deck, but of course, the one and only Joshua Schmidt is bringing to the tournament, and then Joshua sta ancora dentro. one Dragon Link has made it to top 64. So this is what it's looking like. This is all the decks in the tournament. So now you have a big overview of what's still left in competition, of what we still have, and it looks like we are going to be ready for the next feature match very soon. So let's talk a little more about that. But in the meantime, on the side, already on the stage, I see some players coming to the table, and I think we got the feature match. Dice, se vuoi ti apro l'indirizzo di casa. Ancora per noi pistacchi, sì, pistacchi, gli arachidi di ieri. Non chiedermi perché. To talk about the decks just yet because players are just sitting down, and that would be not the greatest idea to do that. But yeah, at this point, now that we know all the decks in top 64, Leo, I think you have to move away from your initial tip of what to win the tournament, right? Because how is that even possible? But it did happen that an Italian Non ho altra roba a mangiare in questo momento. to end up with 0 Fluander restacks in top 64. I was going to say, I mean, poor showing. Zero Flanderese, si goda. And the crowd is applauding, actually. The crowd likes it. I mean, Fluwanderies is a very polarizing deck for many people. Some people La gente applaude. adore it because of the simplicity and the room that you have for as a player who can make it work and who could just focus on the opposing deck as well, while maybe ignoring a little bit what you Adesso le faccio il burro di arachidi, non penso. Totally. But some people also say, hey, this is maybe a little bit annoying to play against because I have to summon all of my monsters in defense position. And if you are an Unchained player, that is not always that easy because Link monsters do not have a defense position. Indeed, Which would be really cool because of the link markers, and sometimes you could summon monsters in different zones. Yeah, and I mean, you have a clear favorite now left in the field because there's one Dragon Link player, and you have been preaching Dragon Link. Hanno dato Palazzo. And I already saw him playing the deck. I can tell you, in the last round of Swiss, he played versus Dinkabui. Both of them made their way into top 64, so
I'm hoping for you that he's still going strong here. I'm also saying I was including that Bestial Runic deck. Okay, of course. I'm gonna keep it. I'm gonna keep my options open. Still got two whole decks left. Yeah, if you're not cheering for the Dragon Link, then I am going to, because this guy looked really cool while playing. True. And yeah, that was just fascinating. Ragazzi, c'è poco da dire. Dragon Link già ha vinto il YCS di Bologna, ve lo dico. Tempo che preparano il future match. The players are ready. So we're going to give it over to Ed for an introduction. Thank you very much, Leo. Yes, I am here with our top 32 feature match. Very much appreciate all of your patience. Ma quello c'avrà 60 anni. But we're here and we're going to start ramping towards that final here at YCS Bologna. In front of me I have Kevin Neftis Semlali and Giuseppe Mincione. And we're ready to kick into this. Gentlemen, while you're shuffling, could we do a high roll with two dice? La Torre si è portato il padre appresso e il padre a toppare. That is an 8. And for Kevin, that is a 7. Are you going to go first? Or you're going to go first? Okay, so that means Giuseppe is going to be going first here in our top 32 feature. Giuro, non si vede ormai da un pezzo un player che vince il dado e dice vado secondo. Gentlemen, take it away. Thank you, Ed. Always gotta love these intros from Ed. He's so good with words. Yeah. Proper wordsmith. Although he keeps saying like we're going to speed towards. I'm really enjoying all of the feature matches on the way. You know, let's take our time. Let's really enjoy it. Ti diceva un po' di solitario, poi passiamo alla top. Non ti preoccupare. Ho una partita a scacchi in mente. Guardiamo. I mean, the deeper the tournament goes, more and more players just in the venue, even sitting down in front of the TVs, willing to watch the players that are still remaining. Now we're down to 32, and of course this number is going down and down and down, and the likelihood of the player that they're watching. Quello che mi ha mandato ce l'ho visto, è quello di Evangelion. Bello quel PC. Gets higher and higher as well, and the excitement level for this feature match specifically is very high too. Perché poi ci giochi a Genshin Impact, è un altro discorso. They're not on top of the pie chart and rather two rogue strategies, but players are ready. So why don't we check it out ourselves? Let's get into the playing action. Dimmi con uno di questi due player di Drago, ti prego. I'm loving the switch in pace. Fire King contro Burley. When we were entering our match, first of all, it sounds really epic, and then of course we got the aggressive almost intro for our top 32 match right here. Fire King versus Pearly. We are finally going to see the Fire King strategy again. We've been talking about it a lot this weekend. It is, as Basti said, a rogue strategy, because really so many people do not know what the cards do. A lot of them have to do with destruction. Absolutely, and on the other hand, we have Giuseppe, who won the die roll with his Pearly strategy, but let me tell you, it's not once again the Pearly Sprite strategy. C'è un Dragon Link in top, sì. It's interesting to see that this Pearly Sprite strategy, oh my god, is actually more successful this weekend than the regular Pearly strategy. So Sleepy. I didn't expect that to be a Memory? Have you tried it? Sì, Memory, come si chiama quell'altra? You know, it gives you a few Perché fa il bianco? I found about the Pearly deck is it's not very explosive at the beginning of the game. Fair. Compared to a lot of other decks, so playing it with the Sprite engine, which is now known to be very explosive, you know, you get one monster and then all of a sudden you have... quella fa beauty, never mind. It does quite a lot, so I can see how they would fit Sono tutte bianche sostanzialmente. Okay, and we go Sleepy Memory, discard Pretty Memory, getting out the Pearl Lily. That, of course, immediately fetches out the My Friend Pearly. Here we go, Giuseppe on his way to go for a big combo. Vabbè, si prende My Friend. I think you missed a little bit that we have 4 Pearlies in the top cut, and two of them TCGs e Religious è a 1. Top 32, we have a higher success rate of Pearly Sprite now. Yeah, I think so. Oh, and now we have Normal Summon Beaver. Con Sprite. That is something that is maybe going to surprise Kevin a little bit. Yeah.
But the thing about if you don't know, if you are not aware of how top cuts are looking at European Championship events, pure gli the top sprite. cut area is a separated area basically where all the players left in the tournament are playing, except the ones of course here in the featured match. And the funny thing and the cool thing is that the person that you are going to face next potentially is playing next to you as well the round before. So Giganti, che effetto giganti, che portiamo oggetto blu. Facciamo blu. Altra blu ulti, ma boh. No, fa farsi il buco blu. For one singular time, and therefore it's probably no surprise here. I was wondering if it was an issue that Giuseppe's prevented himself from summoning anything that's not level 2, but it looks like actually no, it's fine, because even though the Pearly is level 1, the XYZ it summons is level 2. Yeah, indeed. So my friend Pearly, but that means dipende dagli artwork. Se ti piacciono meno. It's interesting to see a Pearly deck that only plays 2 Pearly and 2 Pearlily, because those are like the cards you absolutely are maxing out on, because those are the ones that you play in the regular Pearly deck. But now, with the mixture of Pearly and Sprite, you can afford to just run 2 of them. 30%, 33% di possibilità di aggiungere quella che vuoi. Happy Memory, Sleepy Memory, and Delicious Memory. Of course, we cannot reveal more than one Delicious Memory because this card is limited currently. Let's see whether he still gets it with a 33% chance. What are we picking up here? Well, we don't know. We will see shortly, though, maybe. Also, it's good for Giuseppe that he already has access to Sleepy Memory, because Pearlily can now just transform into E-Pearly Noir, and then we can also, through that, get access to upgrade di Noir, facciamo una trappola. Yeah, it's such a big upgrade having the E-Pearly Noir. Totally. La trappola ci si arriva. This card really opens you up to play the sprites, you know, because you don't have to focus so heavily on your Pearlies. Incassonnata gli è toccato con my friend. To set your Pearly anyways, you don't have to dig through your entire deck the entire time. So it does seem like we picked up the Sleepy Memory there, because that is the next card we activated, so we did not get access to the Delicious Memory there. I think Sleepy Memory seems very happy here. Well, it's not happy, it's sleepy, but you know, it seems like a very good pick. Drawing 2 and then activating Sprettino Pollilo. That's a lot of draws. Yeah, indeed. But I think usually the Pearly strategy plays a lot of non-engine in form of hand interactions like Effect Veilers, Ash Blossoms, Nibiru's, and so on. But now that we have to also fit in the Sprite engine, it's not that much space anymore that you have for that. So the draws in standby phase are not that meaningful anymore compared to the regular Pearly strategy, I want to say. But I mean, at the end of the day, he still found space for triple Ash Blossom and 1 Effect Veiler and triple Nibiru as well. So it's actually not that bad. And he has space. Yeah, but this one, of course, is not that great to draw in the standby phase of your opponent's turn. Actually a very good but point. Look at that. E chi dice provalo su Master Duel non si può. Just summoning out Sprite Sprint, sending that Nimble Angler to the graveyard to get 2 beavers to the field. And this is a really powerful field right now. He can go for IP Masquerena under the Sprite Sprint. Would make the... what's it called? We go for a rank. Mannequin Cat. Mannequin Cat it is, okay. That usually is a card that is kind of coming in game 2 and 3 because you can specifically summon out cards to counter your opponent's deck. Oh, and there's a third Sleepy Memory. I think Giuseppe pesca 6, si potrebbe pescare 6 in standby, That is going to be a lot of draws in the standby phase 6 if you activate the Pearl Leap, and with this you also guarantee that your Noir is going to be unaffected. E il Noir sarà grosso. Wow, we even have a happy on here as well. Yeah, it was pretty, but still it is he's happy and pretty right now, I would say. Red Reboot di top. Ah no, never mind, mannato. That is coming out of all of this. Okay, so that's the first draw. Giuseppe asking, do you want to cut my deck again? But Kevin says, it's fine, you're going to draw 6 cards. Whatever I'm cutting here, you're probably going to draw it anyway, so we don't need to do that. There comes Pearl Leap. So we're transforming the E-Pearly Noir into X-Pearly Noir. And that one is just going to do the same thing again now. Just 3 more cards. And we drew the same amount of cards that Kevin is now starting his turn with, just in his standby phase. Oh, that is absolutely incredible, and the X-Pearly Noir also can shuffle back so many cards. The Sprite Sprint is there as well. Doppia armata in mano. Insomma. Some pretty neat side deck cards for the Mannequin Cat. What is the Mannequin? Look at this tower of a card. This is half a book already. What can the Mannequin Cat summon out? I'm wondering, just maybe summons a Sprite monster. Maybe that's it. Ogre. Ogre in mano. Sprite Red. I can't think of what else
else you do I mean, with it. if you know that you're playing versus Fire King, then this is pretty easy to summon out. No, sono da cazzo diciamo sono rincoglioni. Okay, but that is just going to be a normal summon here for Kevin, and Kevin is going to start things off with the Arvata. Alright, so he is still playing and he's not scooping this up against this absolutely massive field and hand that Giuseppe has right now. So I think that there is maybe a way for the Fire Kings to play through this. Let's see. Non penso ci sia qualche possibilità di giocare attorno a Noir, Rind e mi sa double cross ship set. Is Giuseppe going to respond to that, or will he just let Kevin play for now? If you aren't fussed by the Sanctuary's other effects, you could just let the Un duello abbastanza surreale, ovvero? You could chain the Pearly Noir, and then you'd not have to worry about Kevin having another copy in his hand. But other than that, it seems very minor. That is true, but then you open up your Noir to be affected by card effects, because you only Come finisce sta duelli scappa, ragazzi, sto Fire King devo vederlo. Le carte nuove. The Pearl Leap will return it to the extra deck during your next end phase if it's still on the field. So you can't just sit on this as the sort of strategy that some people like to play. You have to make it the proper way if you want to do that. Yeah, that's true, indeed. So one of the outs that players sometimes have against ex-Pearly Noir is of course the... Peschi 6 Noir Unaffected. Puoi rimettere dentro il mazzo 2, 4 antimateria legione. Only fire. No, not really. There are a couple of others, but... Oh wait, I just... Diciamo quanti materie ci stanno là sotto. Sì, pure lì con Sprite, con un mini engine Sprite, con 3 Beaver, 2 Angler, probabilmente mono blu, mono getto, mono red. That is going to be quite interesting. Cross ship. Which effect is he trying to activate? Is he trying to take it over to Also gioca per carota, maybe. Is he reacting to a possible Fire King Island effect? Because then Fire King Island could also destroy something from the hand. I would think we would just try to attach this as a material to the Mannequin Cat, because that's just safer than taking it over, I would assume. Can you attach it to the Noir? Does it have to attach to a rank 2, or you just have to control a rank 2? I'm pretty sure you have to do that. Yeah, okay. And no, okay. L'idea è che tu non te ne sbatti, perché comunque se protetti l'occhio a rank 2 puoi fare i tuoi exit di rank 2 e vai Noir con la trappola poi. Comunque le spalle pure riscartando scarti Angler e pochi speciali Beaver. Underneath the Mannequin Cat, that would have not happened for sure. Nothing yet destroys XYZ materials. You can destroy things in your deck, your hand. Just if this card is destroyed and sent to the graveyard, so it doesn't really matter from which side of the field that happens. E tutti i player che giocano contro Fire King devono leggere tutte le carte. Io non so neanche che fanno le carte nuove di Fire King. And Rung Bali is interesting because Rung Bali basically is Fire King arrovata a Rung Bali. E non si legge un cazzo. Sprite carrot, but just for Fire Kings, and you have to destroy one card out of your hand, which is perfectly fine for Fire Kings, though. Yeah, very similar effect to the Arvata, but instead. Peccato che non si gioca Garunix all'originale. So, scoop, yeah. And that means Kevin is not going to win this. Giuseppe, with his Pearly Sprite strategy, is taking down game number 1 in impressive fashion, honestly. He actually played around triple tactic talents very well there. He didn't want to activate any monster effects. He went with double cross, and he was just chilling on all of his monster effects, and it was enough already. I love the fact that it plays around talents. He was like, what do you mean you know you played around talents? You activated 6 monster effects already this turn, and you're telling me none of them were in the main phase? Yep, that's true. And it was the same Si basta solo l'arena di Fire King, no, le nuove carte fanno robe spaccate dal mazzo pure. Credo, se non ricordo male. In our discussions about the winning deck for the tournament, what are we thinking? Is it maybe finally time for the deck? I think I mentioned once that it Non si vede Tore. YCS win. It only was part of a 3v3 winning team, but besides that, no wins for Pearly so far. So is it time this weekend? I mean, I think Pearly has its weakness in Game 2 and Game 3. So if there are cards in the side deck, then they hit Pearly pretty hard. You are very reliant on summoning this one-win condition, the ex-Pearly Noir. Of course, there are also other options. We've also seen the Mannequin Cat, which is pretty cool. You have a double cross. I really like the Sprite variant in this format because you can now extend... Ora già a caso ormai, ragazzi, intanto ha fatto 64, signori, But if this Noir gets outed, it is pretty hard to come back.
Yeah, the thing is that Sprite variant of the deck. Vabbè, 7 probabilmente esploso, sono le 4, ancora non scrive. Just XYZ, what's the quick play spell that just puts it back into the extra deck? Encore. Isn't that impressive anymore when you still have Sprite Red and Sprite Sprint there or something? Or Carrot too. Carrot as well, it's just actually totally fine, and I think this might be the solution to all of this. And also, non so come funzionano le carte nuove di farking. People probably were cutting on this card specifically because they were not scared of Pearly anymore. Però dubito che riuscirà a passare sopra Sprint, Double Crosship e Explorer Noir gigante. Maybe some people made the mistake of not respecting it anymore, and Kevin, I'm looking here at his side deck, is not crazily prepared for the Pearly matchup either. One card that kind of is working well against Noir is Skill Drain. The thing is, if you go second versus that, they can just shuffle it away in the end phase, so Skill Drain doesn't seem that scary anymore, to be honest. But now, going first, it's probably going to be a card he's going to bring in, I would assume. Yeah, Skill Drain seems like an immensely powerful card going first against almost anything, with the possible exception of Labyrinth, which plays it themselves. Yeah, one card that is there is evenly matched, also in the side deck of Heaven. So right now, of course, going first, but going second, that could be a solution to the big Pearly or Pearly Sprite fields, because they have to leave X-Pearly Noir on the field, and then if you start playing, at some point maybe you can outgrind them because you have to use all the effects. They might have a carrot though. I think that maybe if you want to go for a gigantic Sprite line, then you don't have to summon the red, you are Nibiru protected, so you might go for a carrot later on to protect your field from Lightning Storm, which has picked up in popularity as well. But the players are ready, as you can already see, so let's go right into game 2. There we go, Kevin now going first, hopefully being able to show us once again what Fire Kings are able to do now with the support of the new structure deck. Oh, and it is going to be interesting to see, because I had a little peek. I think I saw 2 Ash Blossoms. Oh, okay. One usually enough, but I mean, we'll take 2. Oh no, is that... Okay, I think we just clarified to go into the main phase. It looked like a pass for a second, but no, there's Sanctuary. And Sanctuary, of course, is going to activate the Fire King Island from our deck. And once again, that cannot be met with Ash Blossom because we're directly activating it from our deck. What do you think? Do you think this is a good thing to Ash? Because I feel like it's an excellent thing to Ash. Giuseppe agrees. He does, immediately responding with Ash Blossom on the Fire King Island. I mean, that is the Ash Blossom choke point. You can't Ash the Sanctuary, but you could Sì, ma la donna che cazzo ci sta dentro sto coso? Which actually does look like a cool place to take a vacation to. Il titolo si è teletrasportato dal YCS da Bologna a Lecce in un nanosecondo. Immagino. That is the card that now the entire deck is evolving around, and having it hard drawn here definitely helps Kevin immensely. And he's searching out a card that he even included twice in his main deck, and it's Fire King Skyburn, a very, very neat new addition to the deck as well. And I think that this card is just absolutely crazy. How players are not running 20 copies of this is beyond me. You can actually destroy any amount of Fire King monsters on your side of the field. Oh, we are extending this even further. And then you can destroy an equal amount on the side of your opponent's field, and then you can destroy multiple cards with just one card that you set to your side of the field, and you can trigger all of the effects of it. So this is really strong. Yeah, I do agree. I see more and more why you like the card totally. So we are searching for the Diabellstar Witch here, and of course that is going to find its way to the field very shortly too. Just having a quick read of Fire King Skyburn. Maybe Giuseppe heard us saying this card is really good, so you maybe should read it again. I hope he didn't, to be honest. No, absolutely not. No way. Are there any other level 1 fires that you want to summon? Let me check. I think in Kevin's version of the deck, I don't think there is any, because he's not playing the Snake Eye monsters. Oh wow! And therefore, I think it's more and more standard. Non gioca più mini piccione. Cosa c'è il mini piccione? Vabbè, la partita è bella sta. Or maybe free at this point. Non vede se riesce a prendere le carte carte. Play the Snake Eye cards. So here, what? We're just gonna make a rank 1, I reckon. Potentially. Sylvan Princess Sprout. We are going to see very soon. We might as well go for 1 Link Rebo. Ma se devono SP Masquerena. That could also be something. SP Little Knight or SP Little Knight, more likely. SP Masquerena, let's go. All right. No, I'm sorry. That's both of the effects. All right, so we are going to
I cazzi fucking quindi 9 ci stanno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tranne questa che ancora non esce, che deve uscire ancora i nostri G pure. Vabbè. Tu per pure li sei proprio fanatico. Beh, He's trying to have enough monsters on the field, so the Skyburn is an impactful interruption. And yeah, I like that. This might be enough, but we will due see. piccioni in campo. Now it's the turn of Giuseppe, and he has this field to overcome. Non so, messo cazzo di Fire King non convince. Beaver c'ha pure lì in mano. Il mostro livello 1 bianco. Kevin thinking about things. Also, Giuseppe made the decision so quickly, right? He did almost not think about it. And whenever my opponent moves like that, having like the instant reaction, having the instant move of what to do, I'm always assuming that they have no real option but to do that, right? So maybe that is the only card that they can summon here. Maybe that's the only monster they have, the only move they have to start with. And then I'm very likely to interact with it because maybe they don't have anything after. Okay, but now there's the nimble angle. La domanda è se la spalla pure lì in mano. I actually do not think so. Because they're all very small. Everything in play is very small. Oh, I think, wait, Nimble Beaver does it have 200 or 400 attack? So we can run over both of them here. So because you can run over one of them is in defense. Yeah. And yeah, but Nimble Angler is big enough because Nimble Angler is 600, so that would It's 400. It's 600. Oh, Angler, but it was summoned in defense. Oh, C'è tutti in mano. But whatever. That doesn't matter. We're going for rank 2 here anyways. C'è in perma. Deciding on what is. Oh, it's happiness. Okay. Kevin just checking there. Can you really just summon this? Yep. Is that allowed? Totally fine. Early happiness. Non capisco se con la spalla che c'è in mano sia TTT. Giuseppe is just trying to go into the battle phase here and scaring a Zeus, if you ask me. And I think at this point you kind of have to go for the Skyburn already. I mean, your opponent invested the normal summon into it and a valuable resource. Imagine Giuseppe has happy memory now to protect his early happiness. That would be so good. Because it also afterwards could just attach itself to the happiness again. And then this one could attack even multiple times afterwards. That would be the card of all time to have here, honestly. Yeah, the question you want to ask yourself is it not okay to even let this go? But wow, this actually does resolve, threatening a happy memory right here, but there was none. I think in the standby phase, Quindi risolva, aspetta. Okay, so I think Giuseppe is saying, hey, I declared an attack with this. Is happiness not going to trigger? Because this says at the end of the damage step, if this card dies, but I'm pretty sure on attack declaration, the card was activated. Protection dai mostri fattini in Damage calculation at least. Yeah, absolutely. Let me tell you one thing, Skyburn can't activate in damage calculation. That's the thing, yeah, no way. So we can clarify that that's not going to happen. Oh. Okay, look at that. After that, because the Ponix was destroyed, we can trigger the Garunix in hand now. Sacred Fire King Garunix trying to special summon itself out to the field. This is looking rather good for Kevin now. He also has another set card there, and Garunix is a pretty powerful card. Now he might get into his engine a little bit more. The Ponix will return to his hand in the next standby phase. On the Garunix. Oh, that's interesting. And the good thing is erano sul Garunix. Si veniva da special normale, lo special può distruggere la tua deck of esatto. And therefore he had to go for exactly that move, and after that move was stopped, it's back to Kevin. No, normal summon arvata, vabbè, ha vinto Farking questo game. Building up pressure. He wants to put up a lot of damage here this turn, maybe even ending the duel here. I think this is the clear goal for him. Fire King Island is going to be activated now. Ash Blossom once again. We talked about it earlier. We spotted 2 Ash Blossoms in his hand already, and now Kevin has to find a way to win the game this turn if he wants to end it now. But there is. Can you negate Ash with Avatar? That's what I was wondering. Is Avatar maybe limited to just monsters? Oh wait, no, that's Barong. Barong is the negate, and Avatar is not the negate, right? No, Avatar is definitely the negate. Skyburn, by the way, has a very interesting graveyard effect that it protects your monsters from being destroyed, and I'm really not sure. You're right. Rush di Arvata. You're right. I think that's what happened here, yeah.
Okay, so let's keep on going. Kevin grabbing his deck here. Not done with his turn yet, of course. Giuseppe only sitting there with two. Ascio l'ha fatta sul il coso, sulla spalla. That should be Fire King High Avatar Kirin that we are grabbing out there from our deck. And Kirin is incredible for OTK. No, aspetta. Because it can just as a quick effect. Oh, well, in the main phase, okay. Special summon itself by destroying. Cazzo, la spalla. That's true, but I think we saw a very cool strategy yesterday of our Fire King opponent. Sì, sulla Fispel. No, stavo a leggere la continua. Stavo a vedere che faceva. Oh, Circle. Si gioca pure Circle. I mean, that's easily over 8,000 points of damage, and therefore that might be the way there if he gets to the Garunix. Yeah, so he'd need to be able to get 2 level 8s along with the Guarda che sensazione che riesce a OTK-appare, tipo quello che aveva fatto Diegub nel feature match all'inizio. Non parva messa, bisogna l'OTK. Vabbè sì, ma non parla al massimo, cioè non giochi più copie di Circle. Yeah, is there some way to destroy it during the battle phase? There has to be, right? It's all about destroying, so there must be a way to destroy that one as well in the battle phase. But okay, Kevin is going to show us shortly. Let's stop the guessing. Let's see the man in action here. Garunix is being summoned. Now you can destroy something from the deck if you want to. Kirin is also always an option. However, Kirin distrugge. I don't know if it also has to destroy something from. Could destroy something from your side. Yeah, I think it just special summons. It doesn't have to destroy anything. I think you can. Then you can destroy something from your side, yeah. So we could definitely go into a rank 8 if we want to. But this alone is a lot of damage already. Yeah, you're right. Absolutely. And I mean, still there is this avatar sitting, so it's another interaction with your opponent. Oh, okay. Kirin. Destroy the Kirin. And this might. Dovrebbe essere TK. Garunix. The Kirin has to destroy a summon itself, does it? So Kevin's Per non fare che mostro prendendo il graveyard. Sì, dovrebbe essere TK. Giuseppe making sure that he doesn't miss a single bit here. Of course, he may not be in a good position in this game, but he will always have a game free to come back to, and in that one he would be able to start again as he did in Se Kirin può revocare special da mano. Parking monster from your end, da end o cimitero. Yeah, the more you get to peek into your opponent's strategy, the better. That looks like an attack. Or is he calculating maybe? Because this looked like an attack question mark. If I attack, how much damage will I do? Yeah, Kevin now. L'effetto di Kirin, reborn al piccione. Pronix using its effect there. Maybe for a second copy of Skyburn. Yeah, but can you destroy? Can you actually use Skyburn if your opponent has nothing on the field? I think that's actually possible. Oh no, it doesn't. No, it's not. Vabbè, tanto c'ha Circle, c'ha Circle. It worked out very well last time, and now Ha Circle in mano tanto. less cards in hand, so it should be working out another time. A parte i piccioni c'era il cimitero in mano, non so che cosa abbia, Circle e poi non lo so. Non abbiamo visto. Kevin has so much value right now. He's activating the Kirin right here. This is C'è un Kirin in mano. might be destroying the Ponix. Ponix not immediately going Onyx ha letteralmente 500 di attacco. like that. Okay, we value the 500 attack points on the Ah, belli. This is the scoop right here. Kevin with his Fire King strategy equaling the score 1-1. It is only one more game to come. Who is it going to be? The players are picking up their cards, shuffling, and of course immediately grabbing their side deck. C'è un problema. Si sente l'audio doppio, non da me, ma dalla parte di loro. Sente il rimbombo della voce, si sente il rimbombo della voce di Lante. There are some very interesting options he could No, rely on. mio Dio. The question though, Tom, you're already looking there. Is there an option that's really good against Fire King though? I'm not seeing any fire monsters to special summon. It has to summon with the same type or attribute. Yeah, exactly. That's Si vede che sto guardando su Twitch e non su YouTube, eh?
Se non sbaglio aveva TTT al game, al secondo match, al game 2. Oh cazzo. CR3 Sonator. Oh cazzo. CR3 Sonator. E Crici appare. Senti R3 Sonator a fare Crici. Monster summoned to your opponent's field, you can summon one of the same type or attribute from your deck. Yeah, interestingly enough, we see that Giuseppe is also citing Keldo and Mudora, and is there any way we're being... No, stanno a game 2, game 2, scusa, game 3, devono fare dopo. They are already triggering in the graveyard, right, when they are destroyed, so shuffling them back doesn't do anything, correct? Yeah. So probably not the way to go. Those cards are most likely sided in against Telements, which is Troll, ho visto un call by the grave da parte del pure player mentre stava shufflando, se non sbaglio. States that you can destroy something for cost, because then Mudora and Caldo would work against that. If you shuffle something back, Sì, è l'unico feature della top 32 dopo. Then it won't trigger if you shuffle it. So I don't think that this mechanic exists. Yeah, you're right. And now, of course, also some mind games are going on while siding, because both players decide to include Nibiru into their main deck. And now, Kevin, do you keep in Nibiru versus that deck when they are constantly summoning Gigantic Sprite, which is preventing you from even using the Nibiru? Do you just hope that he has an awkward hand and he has to summon 5 times first before he gets into the Gigantic Sprite? And then, of course, the impact would be immense. But what would you say? Do you keep it in or not? I would say no, because I think I saw Giuseppe very deliberately make that Gigantic Sprite, so he summoned one Pearly. Sì, sempre una feature per top, sempre solo una. Non fanno più feature match in singole top. I think he was explicitly playing around Nibiru because the card is very popular this weekend. I've talked to a bunch of players and they were saying, yep, you kind of have to include Nibiru at the moment because there's a lot of decks struggling versus it. Even Labyrinth at this point very often plays into Nibiru, funnily enough, as a trap deck. I think you actually just go for it, because in game 1 we saw a normal summon Beaver, special summon Angler, go into Sprint, special summon out 2 Beavers, and then you already have it. So I think Nibiru can make an impact depending on the hand. And in this scenario, you want to go all in. You want to just in game 3 you have the disadvantage of... Ma il judge sulla destra si muove al rallentatore. Ha chiappato la tab del coso, il blocchettino del telefono a rallenti. E poi Giuseppe, not only with the advantage of going first, but also the home crowd advantage, being an Italian player here, and Kevin has to rely on going second here and maybe resolving one of his impactful Carota, my friend. Le altre tre non si vedono. What's Giuseppe going to do here? I think the hand of Giuseppe is very interesting. It's really sprite heavy. I think I can see sprite blue and sprite carrot as well. Ooh. But we're starting with a my friend Pearly first. 500 life points down the drain. However, you get to add a Pearly spell card, and I think that's just absolutely worth it. Arma ha perso tutti in top 64. Vabbè, ci può stare, dai. Noi abbiamo perso Tore. Mannaggia Tore. C'ha pure lì in mano, c'ha Sprite Starter come spell. Sì, mi sa che deve passare soltanto con Sprite. Non c'ha spell pure lì in mano. Sì, infatti non gli sto dicendo niente a tu. È buono comunque adesso perché non ha reparto pure lì. Passa soltanto per Sprite. Special summon out the Sprite Red first, which is 1200 damage. I think he's got 16 minutes. That should probably do. Yeah, I agree. It should be fine. Does he have enough life points? If he continues playing this way, he played 2 cards so far and he's already taken 1700. Special carota, abbiamo pure blu, special blu. Mamma mia, special blu non è ulti, è secret. Ma vergogna. Trap card as well. We know that he's also on Sprite double cross. So if he goes for Jet here, that would be probably the Sì, in campo il fatto il giro del mondo va sempre. As you were saying, even though he does not have any access to his Pearly cards at the moment, it would be somewhat of a good opening.
Yeah, the Pearly cards are just baits right here to get those hand traps out, and now you can play Sprite as much as you want. But there is one more Pearly card in his hand, and that is Pearl Lily. And as you have already started with my friend Pearly, Pearl Lily doesn't really get you anywhere. Actually, it gets you legit nowhere here. Yeah, well, you can search a Pearl Leap for all the good it's going to do you. Can't even activate the effect of Pearl Lily because there's nothing in the graveyard. Now we're going for Sprite Sprint. Nimble Angler is going to be sent to the graveyard. And then manda Angler, special 2 Beaver. Il problema è che finisce notando con board di Sprite, niente pure lì. Non ha nessuna spell pure lì. Zero totale. Other options he still has left in his extra deck. So let me just have a quick look. For example, he could just go into SP Little Knight. We have not seen him do this just yet, but that seems like a pretty strong play. But he still goes into the Mannequin Cat anyways. Okay. Maybe he's got a surprise for us. I was wondering if you could make a Pearly XYZ and then normal summon the Lily and search the Lily. Guarda che materiale gli chiede. Generici mi sembra. E pure sono generici. I like that as an idea, honestly. You just pick up the deck. Yeah. Totally. You Il mostro di livello 2. I asked you before the round, Tom. Però non hai spell pure lì. Because we È might injure inutile. it again, and you were super confident about it. And I now see why, honestly. I've never played this deck. I've played a lot of Pearly. Okay. Oh, we start with Impermanence on Carrot, and Kevin seems happy. Is there going to be an evenly matched after? Because that would be the card he wants to follow this through with. Oh my, is it going to be there though? Is he playing it? He is playing it, yes. Oh sì, fa Evel, impazzisco. That is correct. Oh, but there is also evenly matched in Kevin's side deck. You are absolutely correct on that one. Negating the carrot is already dangerous. We are hearing dangerous music right here. If we are Giuseppe, this is looking dark. Ah, c'è imperma più Evel lì? I mean, veramente imperma più Evel lì. if you are using Impermanence on Sprite Carrot, there is going to be an impactful spell or trap card coming down. Be it Engine or be it evenly matched. One of the two is very likely to come down here. Okay, now we are thinking, while there are no cards on the field, this might have been the announcement of the battle phase right here. Oh, Kevin. Can he pull it off? Evelly? Evenly matched for an insane impact here in top 32 of YCS Bologna. Is it happening? Giuseppe probably, I mean, he's considering to do something that must almost mean that we are going into the battle phase and he has to do something. Oh, yeah, otherwise, there's no way you do this. There's no way you do this preemptively, honestly. I think we are going into the battle phase. And Giuseppe just wants to secure some kind of follow-up here. Yeah, the one way he has to, he could summon out the Ash of his opponent to get this banished Sprite Sprint. Oh, wow, okay. Oh, okay. What's happening now? We can actually just get that Sprite Red to the hand, and there is the evenly match! The crowd is going wild. Evenly match going to banish almost the entire field of Giuseppe, only leaving him with Mannequin Cat on the field. But it was still a smart move by Giuseppe to recover that Sprite Vabbè, si è fatto un po' di... si è fatto recovery di Red. Mannequin Cat combined with the Sprite Sprint. Yeah, now he can use the Mannequin Cat to special summon out the Sprite Red again, so he has an interruption that is very strong. Fire King Island coming as well for Kevin. Does he have a good monster to destroy with the Fire King Island? Ha giocato bene. There's a Fire King card he can destroy here. Oh, and it is the Ho traffato, che è bello quando traffo inizia a dire ho traffato, mamma mia. Non trovo anche il Soul, faccio tutta la combo sotto le sue interruzioni, arriva Borderland, Savage, ne link con Borderland, Battle, io li Vanquish immune in Battle, e invece di attaccare con Borderland e Link, perché ha 0 di attacco, attacco con Savage, avrei TK'ato, vabbè, traffo. Non fare il traffo. Giuseppe left only with one Sprite Red and one Pearl Lily. Not very much to do next turn. Well, he will get a next turn because evenly matched. Proship hanno double. Caccia target, specialmente entrambi non sono più punta. No, se le guarda tutto sul terreno suo. Like an ultra rare that could almost only Ma... to be honest. That is the wrong Kirin indeed. Also cool Kirin, but not the right one here. But now we're going to trigger the Kirin. Kirin now would allow us to special summon out the Garunix from hand and then destroy the Mannequin Cat. Quello ha fatto sostanzialmente, ha fatto a double crossship per evocare Rush sotto Sprint e ha attivato Sprint per rimbalzarsi coso Red.
They Mi sta just cliccando su got YouTube live, rolling here, mannaggia. destroying the Kirin, getting rid of the mannequin kid, and there is no follow-up from Giuseppe as well. He needs to draw into one of those memory cards. Yep, Giuseppe's world right now kind of on fire, and Kevin Vabbè, sitting there non si sa per like quale motivo gli praying that he FPS vanno di really, pazzero. really Porco ciù, is going mannaggia, strong zio. here, sending Barong now to the graveyard. That should get you some follow-up for the turn after that. Oh, and Nella zona di sprint. was for Kevin. Fra Fire King, se vince Fire King, cioè non il match, se vince Fire King il YCS, mamma mia. Definitely want to pick up some non-engine right here. You maybe want to go for an C'è il 10. Blossom or something on the likes of that. Have we normal summon? Is there maybe a Ponix that you want to pick up? Yeah, I don't think we have normal summon, and therefore Ponix seems like a good choice, and then Ponix just get out Fire King Skyburn again, and that has worked out in the last game, so why not again here? Sì, qua avverto, da Dio, avverto pure Evely, porco zio. Fairly certainly true. Okay, so we have decided on 6 cards that we are banishing, and now let's see what there is. Prosperity not the choice, but okay, we can decide between Avatar and Ponix. Both cards have been revealed there. And there's also a Skyburn, so there's a possibility to skip some steps and just take the Ponix and add the Skyburn to hand. Of course, we want to resolve. Vabbè, Traffo, non traffarti da solo però, Now take his time. He is thinking, are we going to definitely not pick the pot of prosperity? So that one's out of the way. I was like, you are really going to pick the prosperity there, but he just starter più my friend pure lì. 500 di my friend e il danno di starter per red. 1200 di red e 500 di my friend pure lì. Ho preso my friend pure lì, poi si è preso Ash, sfortunatamente. E non aveva spell pure lì sostanzialmente. E cosa ha giocato semplicemente Sprite. Scarso tra parentesi. Che ovviamente non è Sprite normale. Niente Toad. And then it's going to be high value. Oh, and I think we picked up another monster card there for Giuseppe, and Giuseppe is in the need of spell cards, honestly, because he wants some of the quick play spells of the Pearly deck too. Now, after his Sprite engine kind of getting counted play. No, ma è diverso dal... Che noi sul TCG sta pure lì il Baby Noir. We used Ash Blossom on the Barong then, right? Maybe Barong is just the next standby phase rather than your... Vabbè, pure lì li danno per prendere my friend. Fra, se... I only have 2 cards left, and you only have to face 2 more cards, and he even knows now what the other card is. There's only Sprite red left in the hands. I think Kevin is feeling good about this. Giuseppe grabbing the deck, and probably just getting my friend Pearly here. Un po' distrugge my friend pure lì. Che se toglie my friend pure lì probabilmente ha vinto. Non può fare niente. Che pure lì è di livello 1 un po' poca special red. There's no chance that Kevin will let this resolve, right? You pay 500 and then I think we just use the Skyburn there and then basta che distrugge my friend pure lì, è GG. È GG. Ha vinto. Okay, there it is. My friend Pearly. Activation, of course, fine. Kevin Attivazione, distruggi, GG. We are chaining Fire King Skyburn. We are destroying both cards on the side of Giuseppe and both of our own. But our own are going to be replaced soon. And it's going over to Kevin. Once again, 5,800 life points. No, no, come fa a risolvere my friend, Colaz? Come fai? C'è solo Sprite Red in mano. Side right here, but he has the Fire King Island, he has the Ponix, and he has the top decked card, so he can just try to play on right here. He also has the Garunix in the graveyard. Yeah, he just has the ability to normal summon the Ponix. Ma pure adesso, pure se tipo non OTK, Giuseppe sta in super top deck, letteralmente. Perché poi se pesca pure lì, spell pure lì, che deve fare? Fa spell pure lì. Se porta pure lì, prende my friend, deve pregare che non farsi interrompere di nuovo, cosa che non può fare. Ha perso. Non reparti. Non riparte, non può ripartire, è impossibile. Pure se non OTK, ha perso. Literalmente.
Ah, si è appena aggiunto, c'è l'altro spacchino di Farking. Non può fare niente Giuseppe, ha perso. Che c'è solo red in mano, che fai? Preschi gli spell pure lì, ok, scarto pure lì. Prendo my friend pure lì. My friend pure lì lo spacca. E amen. Pure se non ti cappa dopo, hai perso perché con una carta pure non fai niente. Just around for a couple of days, and still Kevin managed to master them already. All right, Kieran now in the graveyard. All'anima. Barong being summoned out. No, ma l'ottica, sì. E per Tore ti favamo, Anima, era in top 64 il nostro Tore, ma ha perso. In top 64. Yeah. Sì, è grande Tore, ragazzi. Tore, dovremmo intervistarlo, Tore, in questi giorni. Yeah, I mean, he's clearly a crowd favorite as well, which is really exciting to see. It's so great to be here in Italy and, you know, seeing the Italian win on stream. Farking in top 16. Let me correct you, he's French, actually. He's from France, yeah. But I mean, still a crowd favorite. Yeah, for fagli il profile di Tore. Oh, cazzo. Oddio, in realtà potrei farlo. Top 64 ha fatto. And therefore, I'm not surprised that the crowd loved that. And I'm convinced on to Skyburn now. We have seen players play. Solo che non fa il pagliaccio e se lo fa da qualcuno. So good, and apparently this deck, if you do not include the circle, has sometimes trouble to win the games in one turn, to deal 8,000 damage to your opponent in one turn. So you might want to go for a more. Poi gli scrivo. Do you like not playing the circle? Honestly, yes. Lo chiamo. I like the consistent approach, the grindy approach. There are a lot of grindy decks right now in the format that you have to play. Proviamo Tartasso. We saw that Labyrinth is super popular. So I honestly just like playing it slow, playing it safe, and we see it's working out like a charm. And still, you're able to summon out a lot of big attack monsters, and therefore you will be ending turns quickly. But keep in mind that Circle of the Fire Kings is not like Sprite Gamma Burst, for example. That is purely a card that you use to OTK. This card is very flexible. You destroy one card on your field and you special summon out another Fire King. So this could also be an extender or help you in the... Forse Farking mi sta facendo ricredere un pelo, giusto un pelo. Però dobbiamo aspettare gennaio, quando arrivano gli Azzurpulli, la carta mancante, quelli di Snake Eyes, si vede. Infatti c'è pure un altro supporto Farking che deve uscire. Voglio vedere cosa dice Dark Profile. Virus di main. Top 32 è finita. Devo far guest card adesso e poi abbiamo la top 32 più avanti. Quando che Princess, sì, che Princess che Marinches è uscito. Sì, era una piccona. Però funziona col Garun X originale. Talked a lot about Fire King now, but let's have the expert have the chance to talk about Fire King and is ready for the interview. No, ma però a me non mi fa impazzire sto Fire King. Right here I have Kevin who's just won that top 32 feature match and it's super exciting to see. You've got something in your hand, show us. There it is, the Fire King. The chicken are back. So happy with it. I start playing this game competitively with Neftis, my ace cards. And now I succeed to put it in top, so in a way, it's the children of Neftis, but I'm happy. So what is it that you like so much about Fire King? Il tappetino dello structure deck originale di Fire King. Mamma mia. Jeff Jones syndrome. Everyone is looking in Japan, saying Fire King is playable there, but think we have to wait 3 months. Now I'm taking the months 2 months before the Populous, and it works a bit. And a lot of people, even the pro players, has to read the card always. L'ho provato bene, ladrimo. Give me the deck in English, Ryan, who helped me during all the game because I'm known to be a very long player. I want to kill you at the last turn of the time with all your life points, but during the tournament I don't have to translate all the cards thanks to him. Altro che Farking deve ringraziare Ash Permanence Level. Vabbè, però ragazzi, sta in top 16. Cazzo devi fare? E devi dire. E gli dici. The card are too new,
so too many people are so expecting stuff from Japan that they are not here anymore. So I'm in a timeline. Cazzo di pubblicità, porco zio. Well, let's talk about the game, because obviously the first one, Giuseppe built up a huge. Perché sono i bidei nei bagni di Bologna, non penso. Non credo neanche ci siano dei bagni a Bologna. I was about thinking to scoop because I don't want to show him too many cards, but Samir says if your opponent give you a weakness, a misplay, you have to see it. So I have to play. I probably did myself a misplay, not chaining my quick play to the trap. Quindi per una volta siamo d'accordo, io e Crice, questo è un miracolo. All my play on this Cazzo è possibile? I was about to lose anyway because the Noir will beat the Island anyway. I was building the deck thinking about Noir because it's really popular in France. I was hesitating pushing one coup di color because you can search it with the Vabbè, snake eye. Crice, ma non esageriamo, porco zio. Decide to don't play any snake eye today. Interesting. Well, it's clearly worked out for you. Look how well this has gone. Your second game, a really good performance display of that. Vabbè, dai, in hotel sì. And then when we get to game 3, that was where things got really exciting. You obviously had to go second. He had a really good opening hand with the sprite stuff, but then you had that huge, evenly matched, and then you just proceeded to go through, take life points. I see the hurt of the cards when I see evenly. Sì, diverto incimar le carte. Unfortunately for him, he saw it too much in the first game. So when I cracked the ash because it was free, I think. And after that, I was just expecting he has only one omni-negatable spell trap. He don't play the frogs. It's not the deck. So I was just overlucky. Da fastidio l'accento francese. Well, here we go. You are now on your way to that top 16 cut. Do you think you could take it all the way with Fire Kings? I'm not sure. I have to do it because a friend want me in his team. Cazzo da fastidio, porco zio. Non si può sentire. Non si può sentire. Kevin, best of luck to you. It's been great chatting to you. Congratulations on your win. Best of luck in the top 16 cut. We might be seeing. Non si può sentire l'accento francese, raga, veramente. Mamma mia. Hopefully very soon. But before that, we're actually going to have Joshua Schmidt teaching Basti exactly how this Fire King deck works. Ma come combo Fire King con Joshua? Welcome back to the live coverage of YCS Bologna 2023. I'm joined by Joshua Schmidt, world champion of Master Duel, but also, of course, a very big enjoyer of the TCG still. And we have another Si parla francese because there's a brand new fresh deck being, or I mean, it's not a fresh deck, but it's got some really, really great support through a structure deck, and it's Fire Kings. So we are going to look at some Fire King combos and also some other stuff you can do with deck. So let's get into the action. Let's look at it. So you already have Fire in your hand, and I think you are going to kind of show us a one-card combo, or just go ahead and take over. The cool thing about this deck, one of the decks that I really enjoyed back in the day, by the way, when it first came out, I think it was like 2012 or something like that. Ages ago. Really cool cards, and the cool thing is that even though you said it's a combo tutorial, the cool thing about this deck is that the name of the game is really like establishing a resource loop. So you're not going to do anything, or you can do some fancy things. We're going to talk about that in a second. But at the core of its identity, the new Fire King deck is like relatively resource heavy, and you're just trying to do a little bit of setting up stuff that you then actually do on your opponent's turn. Like this deck is actually capable of performing XC summons on your opponent's turn and stuff like that now. And so I'm going to show you how you exactly do that, because the two, by far, the two most important cards off of the new continuous spell card and the little Ponyx guy. Level 1 fire. I think we're going to see a little bit more of that in the next couple of months. So, you know, foreshadowing. No, because one of the most important cards that Fire King has always had, and one of the Vabbè ragazzi, potrei, non so, bannare tutti quanti e non si parla più. E guardiamo in silenzio. Of the strategy to this day, because it lets you destroy a Fire King in your hand, add another Fire King from your deck to your hand. Really, really strong. And the new continuous spell actually plays with that, because now you have more ways to get Fire King Island. Previously, you had to like hard draw it. Now, this card lets you activate it from your deck right away. So you actually, that makes it so, which is kind of funny, it makes it so you don't want to draw the Fire King Island necessarily, because this card is like, it's like Fire King Island with some bonus. Fire King It gives you Fire King Island and it does something. Fire King. Right? So basically, this is what you want to establish on your board. The thing activates Fire King Island, and then on your opponent's turn, when your opponent summons a monster, it lets you XC summon with Fire Kings you control. And so
the easiest way to get to these cards is Ponix, and that's the one card combo I'm going to show you to start things off. That's going to explain most of the cards because we're going to go through most of them. Yeah. So Ponix, upon summon, lets you add a Fire King spell trap from your deck to your hand, which you're going to use to add the new continuous. Ok, almeno vedo come funziona al massimo. And if you already have it in your hand, that's no problem. There's other options, other targets you can search. Like you play one of Circles or Skyfire, which are like neat options. But normally, if you just have the Ponix, you always go for the Sanctuary. So the Sanctuary is going to activate the Fire King Island. It activates it right from your deck. It doesn't search it first, which is important. Plays around Droll and exactly. Stuff, right? Like a card like Droll and Lockbird, if you start with exactly this card, is not going to be as powerful. Although, of course, Fire King Island, its effect does search. Vabbè, dice, se uno c'ha l'odio per quella città, amen. Cioè, We're just going to assume no Droll and Lockbird. Per essere We're not going to rispettosi. pair our one card combo against the hand trap. That wouldn't be fair, would it? And then you're going to use Fire King Island, and if you have no other cards, like you would pop the Ponix, send it to the grave, and you would add the new cover card of the structure deck, the High King the High Fire King whole Sacred Fire King the Garunix, the new big Garunix. Yes. And this thing is a very, very, very powerful card that upon like the destruction of one Vabbè, of ragu, the vabbè. Fire Kings, Quello è un altro discorso, quasi. it special summons itself from hand or graveyard and it destroys another. Ragazzi, bannate tutti qua. Tutti, dal primo all'ultimo. Bannate tutti. Mi banno proprio da solo, mi autobanno. Mando un messaggio a Twitch, tipo bannatemi. From your deck. Yeah, exactly. I kept the best for that. So this will C'ho un mega ban di Twitch, bagnano tutta la chat, mi banno proprio da solo, automatico. immediately trigger the Fire King, the Garunix, summon itself and pop a Fire King from your deck. Here, of course, because you're sending from your deck or destroying. Non devi nominarmi Bologna. Dai, non parto, Is vabbè. sending a card that's actually very old, which is Fire King Avatar Barong, which is a card that upon destruction lets you. Se mi banno così stacco, me la da dormire letteralmente, me la butta sul letto e dormo. Mi sveglio domani. Cazzo, sto senti freddo come ieri, porco zio. I was like, that's a very slow effect to have in 2023. But I do actually think in the current iteration of Fire Kings, it is something that you're still going to want to play because of how much this deck can do on your opponent's turn. Fair enough. So if you go for this line and you just have the Ponix and this is all you do, you would actually end the turn here, which it doesn't look very impressive yet. I know. In your opponent's standby phase, you have two things that will happen. Ponix doesn't only search when you summon it, but it also adds itself back from the graveyard when it's destroyed by card effect. In the next standby phase as well? Or Quando però al contempo non la voglio, semplicemente non c'è nulla, ma non c'è niente da nessuna parte sostanzialmente. Se non ci sta qualcosa che ti piace. Io le pare che al paese dove abito io mi piace sto paese. Fa vomitare, non ci sta niente. Stanno letteralmente 1, 2, no, 2, 3 bar, una pizzeria, un tabaccaio, scusatemi, 2 pizzerie, un tabaccaio, no, 2 tabaccai pure, e basta. C'è un cazzo. While it's in your hand, you pop once again any fire. It's very different. One of them says Fire Beast Warrior. The other says specifically Fire King. Ah sì, qua addosso non c'è un cazzo. In your hand or field to special summon itself, right? And Letteralmente. Qua dove non c'è niente. Il vuoto totale. La cosa bella è che prima invece non era così, era pieno di gente, pieno di roba da fare, ma invece non ci sta più niente. Cioè demoliscono un edificio che sta qua, che ha tipo l'86 che sta all'abbandonato, che è enorme. Ci potevano fare qualsiasi cosa. Teatro, cinema, centro commerciale. Qualsiasi cosa ci potevano fare. Ci vanno a fare l'asilo nido. L'asilo nido. E c'avevamo già l'asilo. Fanno a fare l'asilo nido. Quando lo faranno, se lo faranno, c'hanno tipo, non lo so, 10 bambini e basta. Perché qua non ci sta un cazzo di nessuno, sono tutti vecchi. Non penso che gli ottantenni vanno a fare i figli. Sì, i posti per i neonati servono, ma quando ci sono i neonati, non in un paese dove l'80% della popolazione sono over 80 anni, porco zio. Fanno i figli gli ottantenni, mo. Fammi capire.
E poi metà proprio dalla gente che sta qua le manda i figli a pescare a scuola. This is back in our hand. We pop it with the island. We search whatever we want. This comes back from the graveyard, pops another one in the deck. I see what you were saying with the resource game. Exactly. It's just a really relentless resource game. Potevano fare qualsiasi altra cosa che serviva a sto paese, proprio così, l'asilo unito che non serve letteralmente a un cazzo. Letteralmente a niente. No, non è il fa schifo, molte persone non vogliono star qua, non vogliono mandare i figli qua a scuola. Hanno più esperienze normali e insegnamenti migliori alla città che non qua. Cioè, qua fare letteralmente sì, non c'è niente, non ci sta niente. Cioè, prima era sempre pieno di gente, pieno di eventi. Cioè, la gente veniva da fuori, ma non so se il nome del paese mio di Sportare Ensemble, sì, veniva la gente da fuori, non sto scherzando. La puoi cercare pure su internet. Veniva la gente per questi festival che si faceva qua da me, ma si parla di un botto di anni fa, veniva la gente da fuori, da Roma, da tutta Italia, la gente veniva, un botto di gente veniva qua a fare sta cazzo di festa. Le feste, che la festa che si faceva era organizzata da privati, ok? Da privati ed era gestita in una maniera incredibile, quindi quello che facevano era bellissimo. Poi che è successo? Il comune ci ha messo le mani, ok? Ci ha messo le mani il comune. Una volta che i politici mettono le mani addosso a qualcosa, quella cosa finisce. Infatti adesso lo continuano a fare. Ci sta un quarto delle persone che venivano prima. Perché l'hanno tolto in mano dai privati. Se è preso il comune, cioè organizza il comune, fa schifo, ovviamente. Classico proprio. Le feste, la roba feste, le robe così organizzi feste grosse per i paesi devono essere privati, non devono essere in mano ai politici o ai comuni, no, devono essere privati, punto. I really thought were worth talking about, or one more, we've already talked about Barong. Fire King Arvata. Ooh, another older card, right? This one is an older card. I don't think it was in the first wave of Fire King. Molto mi ricordo, una volta c'erano pure così, Aldo Giovanni e Giacomo. Per roba di suoni, cose di cantante, non mi ricordo che cazzo era, uno famoso pure. Poi il comune ovviamente ci ha messo le mani, il comune magna. You just destroy which is even better for the Fire King deck. Exactly, yeah. And so this is basically like any combo that doesn't need your normal summon, like because sfortunatamente qua da me è talmente il vuoto. Capodanno. Sì che Capodanno ovviamente la gente fa l'altra parte, no? Ma veramente cioè la depressione è qua. Capodanno, se io non vado da nessuna parte, se io esco a mezzanotte, ok, fuori dal mio paese, ma forse si è non una ventina di persone in giro, giusto così a fare stronzate, no? Ma se no non c'è nessuno qua, vuoto, deserto, tutto chiuso, tutto deserto, zero. Zero. And they do have an equivalent in the structure deck that does the same for spell and traps. So that's also neat. L'unica cosa, ogni tanto capita che dei ragazzi da fuori affittano una casa qua al centro storico e fanno le robe, fanno i ragazzi ovviamente. E basta. Non c'è niente. Quel Capodanno è vuoto. Keeping it basically around the resource game of Fire Kings. There's two engines, or rather two other pieces of cards. Capodanno del 2000 hanno fatto la roba allucinante con i cosi fuochi d'artificio con la scritta 2000 sulle terre del convento. Capodanno di adesso non fanno un cazzo. We're probably going to see it a lot this weekend on stream in some other decks like Rescue Ace, and that is of course the sinful spoil package. No matter which of the three. Minchia, mi sento vecchio che mi ricordo il Capodanno del 2000, porco zio. We go wanted, we add the Cazzo pane. by discard another card from the hand. We get the original sinful spoils, we get to send the Diabellstar for it, and we get the Ponyx. And here we are, and we haven't even used our normal summon yet, which is the nice thing. So if you pair this up with this, right, you can Oggi era il 2000, ora il 2003. have a way to play through hand traps as well, right? So this is why Che non mi ricordo comunque, ora era il 2000 o ora il 2003, perché non mi ricordo se il 2000 stavo sotto o stavo qua. a copy of Snake Eye Ash.
Sì, perché io qua dove abito io non sono venuto quando sono nato, perché io abitavo da un'altra parte prima. Abitavo sotto a Pescara. Sono venuto qua nel 96, siamo venuti qua, o nel 96 o nel 98. Non sbaglio. La cosa non me la ricordo ovviamente. Era il 98, era il 96. Dovrei chiedere. I want to see this combo because I'm not aware. So It's actually really cool. It's the Nadir Servant Dogmatica package because what I showed you earlier, all of that didn't really. Beh, qua ovviamente adesso guardiamo tutta la combo Fire King con col pacchetto Dogmatica chip che Maximus in realtà è salito, anzi quando sta Maximus è salito a dirotto. Dogmatica Maximus. So what you do with this card is you would activate it and you would send Garura from your extra deck to the graveyard and add a Dogmatica Maximus from your deck to your hand. Cool. At that point, you draw a card from Garura, any card from your deck. Not bad. Never mind, Garura posso turns into any card from your deck, right? Nice. And now the summoning condition for Maximus is you banish one from your graveyard. Che dice? Qua non fanno più un cazzo. Sì, è così in quasi tutte le città di provincia, quello è ovvio. Però il problema che succede è che molte mosse succede pure qua, che vogliono unire i tre comuni. Vogliono unire i tre comuni e che succede che sostanzialmente che qua il paese mio diventa la provincia della provincia sostanzialmente. E già succede adesso che non sono uniti i comuni, ma va a succedere alla fine che il paese dove sto io diventa il dormitorio sostanzialmente, il mondezzaio diventerà. E sfortunatamente si uniscono i tre comuni, non è che dice alla fine non si uniscono, alla fine si uniscono e qua diventano un mondezzaio sostanzialmente. Spostano la roba di merda che sta sotto a Pescara, la spostano qua. Per rendere Pescara a pella, in realtà fa schifo. E spostano il pattume di Pescara qua dove abito io. We have the Maximus body, of course, which could matter at some point. Totally. It is a level 8, so if it sticks around, you can use it for the Fire King. Unfortunately, you can't use it with the Sanctuary because the Sanctuary specifies you have to use Fire Kings you control. I see. Yeah, but if it's a 3000. Sta combo tutorial durerà una vita. But pretty much Top 16 la vediamo l'anno prossimo. Exact same combo as before because we didn't touch our extra deck once on our turn. And we get a free draw. We get the draw from the Garura. We get the other send from this, and it's just more consistency added to the deck. For sure, I really like that. Yeah. So, thank you so much for showcasing what Fire Kings might be able to do this weekend at YCS. Storia Blana, dire Ecclesia e Trap. Maximus penso che era salito invece. Are you expecting it to be in top cut? Ma non sta basso Dogmatica Maximus. Ah no, aspetta, quello coreano, nevermind. 20 centesimi la versione coreana. My bad. La versione dei team del 2021, la Ultra, la prima italiana, yes. What I showed you right now pales in comparison to what this deck can do just like 1 or 2 months. La prima venuta dall'Italia. Non in tedesco, 7 euro. Even if this didn't convince you yet, if this didn't convince you yet, then you just wait until the next core set because then. Mentre la Secret, la Rest of the Duelist, dall'Italia soltanto 2, 15 e 20 euro. Il mio paesino natale la fortuna è che d'estate c'è troppa gente, quindi le robe organizzano bene o male, e anche molte fra qua d'estate è deserto. Letteralmente. C'è letteralmente il deserto. Intanto del gas delle carte, ragazzi. Vado un attimo in bagno, arrivo al volo.
Niente, è occupato. Blackwing Twitch Fabio. Aremi invece si fa bot. Ok, insomma. È molta informazione un pixel verde. Veramente tanta informazione da digerire. Veramente tanta, Naturia. Probabile. Anzi, sai qual è? L'insettino. No, è Jagalop. Ormai. Altro che Natura. Dingi Re Jagalop. Poi basta da noi. Ok, sì, si è capito. Pensavo che io vivo in una città letteralmente conosciuta per... Sì. Vabbè, abbiamo capito che in realtà l'Italia è un paese di merda. Semplice. Siamo in una nazione brutta, sostanzialmente. Cos'è sta roba? Io? Ah, Long Young. Non ci ero arrivato. Hanno fatto vedere un botto di carte de Swarsol. C'è stato Moyen, Taya, Cheng e adesso Long. Mai notato che avesse una coda, letteralmente. Beh, 2 pettorali. Interessante. Nios, a caso? No. Ok, fermo. Ah, danno Vrestral, il punk. Punk era troppo, sì. Quando avessi liberato il bagno arrivo. Carta Subterror, che schifo. Carta Subterror, che schifo. Semplice. Mi pulsate qualcosa tipo de Hero, non so perché. Ah no, è Trishula, nevermind. Aspetta, quale? Quale Trishula? Ok, Trishula normale. No, non è la fusione, è il Synchron. Il Trishula G.
Aspetta, come era? Trishula Dragon of the Ice Barrier? Era Trishula Dragon of the Ice Barrier, sì. Trishula Dragon of the Ice Barrier. Artwork stupendo. Guest the card per altre 35 minuti, per poi guardare altre 5 minuti di pubblicità, per poi forse guardare la top 16. Let's get it. Ah, vediamo se Joshua tipo è passato, voglio vedere quel cazzo di Bissell Synchron. Dun dun. Ok, Joshua ha vinto 2-0 contro Vanquish Soul in top 32. Ah, quello là che è il clown, quello che uso in tier. Può essere per una cimitero. No, non è quello. Sì, no, non è quello. Ah, bella Matteo, top 32 è appena finita, circa 5 minuti fa più o meno. Stiamo aspettando top 16. Tore è uscito in top 64, c'è rimasto Joshua Smith, Pac, non ne ho idea. Ci sono rimasti qualche italiano, se non sbaglio, ancora dentro. Comunque la pubblica di Speed Duel è qualcosa di... non lo so, ma c'è gente che gioca a Speed Duel. Cioè è popolare Speed Duel in real in cartaceo. Veramente è una domanda molto... molto strana da fare. Basta questi cazzo di queste carte, ti prego. Sì, ma... semplicemente noi naturi, i Runic con i Bestial più Quem Cartesi. Se non ricordo male. Sta sul Discord di Joshua la lista comunque. Parli di natura, mi sa che naturiamo il cricket. Oh, parli di natura, porco te ti fanno che ste card naturiamo il cricket. Per rispondere ho solo ho visto solo 6 persone giocare a Speed Duel. Molto interessante. Non hanno fatto vedere una carta Resonator, Christian, mi dispiace, neanche una. Zero proprio. C'è un fotte in cazzo a nessuno. Addio carte Resonator. Può essere... Fire King? Difficile. Borelod no. Una carta ninja. Ormai. Non so quale carta ninja sia. Non so se sia una spell, trappola o un mostro. Allora la fusion. Aspetta, la fusion non... no, nevermind, è Baku del Beast Ninja. Ormai. Non il cane da Tin. Guardate come conosce i ninja. Natura Runix deck sottovalutato su Master 2. È difficile da giocare. Giovanni, è difficile comunque come mazzo, non è facile. To be decided so that we can get in and bring you that feature match, and hopefully it'll be happening very soon. But in the meantime, you can... No, ancora non finisce la top 64, ragazzi, disastro. A little bit of a quiz that's a slightly different one than what we've done before. Firstly, gentlemen, how are we doing? All well, Leo? Oh yeah, I'm amazed by the plays that we have seen so far. We have seen Fire King succeed in the top 30. Io l'unica cosa che vorrei tipo fare qualcos'altro, ma ho paura che mi esplode il PC appena apro qualcosa, maledizione. To contend with all of these top decks, we think, hey, there might be an upset here and there, but 4 Fire Kings in top 64 is absolutely crazy. It is crazy. And Basti, how are you doing? Are you excited by what we're seeing in the top 16 at the moment? Totally crazy. Let me tell you, Joshua Schmidt, Gabriel Nats, so many big names still in. It's going to be a fest. Sapevo che era stato Grish. Vabbè, penna, torna penna. We head towards that grand final here at YCS Bologna. But in the meantime, like I said, it's quiz time. So this is a game where it's essentially what card am I? So I'm going to give a card to one of the two boys here,
Cioè il McDonald's vende letteralmente gli snack di parmigiano reggiano, veramente. I mean, you're the game master, right? You're right, I am. I am the game master, and I say you can only ask up to 10 questions. Okay, if you can't get it in that, you fail. You lose. You lose. All right, all right. Okay, so who wants to go first? Should we roll paper scissors? 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Okay. Rock. It's well. I win. Okay. Paper beats rock. So I'm going to give you these cards now. I know you're both fans of Yu-Gi-Oh! GX. So these are GX era. So I am going to hand a card over to Basti, and you're going to ask him questions. Okay. Basti, here is your monster card. All right, go ahead, Leo. I haven't really thought about a strategy yet. That's good for me, because now I can learn. They are monster cards. Does it have more than 1,500 attack points? Yes, it does. Does it have an effect? Yes, it does. Is it an extra deck monster? Nope. Is it a machine? Yes, it is, yeah. Okay, so because you were hesitant, I don't think it's Cyber Dragon. Maybe I'm tricking you, though. We're playing together, you know that. Are we? Yeah. We're a team? Okay. Yeah, you gotta help him. Yes, it is a machine. Okay. Dimmi, per no. La Duelist Cup la facciamo martedì, Matteo. Sul D15 credo. Non credo che oggi gioco stasera o domani, perché comunque domani devo fare altro. Devo finire pure la roba per le nuove deck profile, devo ancora portare. Però martedì finiamo e poi giochiamo venerdì e sabato il day 2. Lo stage 2, scusami. Solo se non mi cada in mente così a random di giocare stasera e faccio il D-Max stasera, ma non penso. Che non sto giocando Mannadium, quindi. Però non so se giocarla il secondo stage, vorrei giocarlo giusto per portarvi contenuto e vedere a quanti punti riesco ad arrivare in 2 giorni, sostanzialmente. Cominciamo se lo faccio cominciamo presto, cominceremo tipo verso l'1, le 2. E finiamo comunque tardi, sia il venerdì che il sabato. La domenica se la gioco, la giocherò off stream. Ah no, magari c'è nel chill, non... Io so come approcciarlo, le Duelist Cup, con questi eventi. Devi approcciarlo senza pretese, senza incazzarti, perdi, vinci, amen. E vai tranquillo nel chill. E se vai là, devo fare più punti possibili, devo arrivare a 20.000, 30.000, impazzisci e basta. Esperienze l'ho fatte su questi tipologi di eventi. Fortunatamente aggiungerei. Quando ho giocato ad esempio le Kaiba Cup su Duel Links in chill normale, senza pretese, così giusto per passatempo, ho fatto un bel po' di punti e non mi sono incazzato. Aspettando la top 16 devo. Io sto lottando per arrivare al 17, sono un principiante. Con calma ci arrivi, non ti preoccupare. Tanto l'importante è che arrivi al 19, se non sbaglio. Perché se non ricordo male il D-Max dava le gem. Non mi ricordo se dava le gem. Comunque con calma ci arrivi, perché tanto quando inizia il secondo stage le persone giocano il secondo stage, quindi saranno meno persone relativamente, capito, forti nel primo stage. Quindi dovresti riuscire a farlo tranquillo. No, le gemme arrivano al 19, ok. Arriva al livello 19 e sta a posto, fottiti. Arriva al 19 e basta. Oh, se li giochi in modo sano, ok, ma se devi distruggerti la testa non farlo. No, ragazzi, io se la gioco vado nel chill, tranquillo, non con turbante, cerca di far 60k punti, eccetera, perché non esiste. E uno il tempo per farlo non voglio farlo, in primis, perché non ho intenzione di fare 72 ore per giocare a Master Duel, ragazzi, non esiste. Non esiste, assolutamente no. Ma se vai col chill e non pretendi troppo, e non pretendi nulla, giochi tranquillo, fai un po' di punti, ti diverti, ok, faccio contenuto e sono a posto. E dimmi, You also didn't really make me hope when you were saying you're never ever going to get this one. To be fair, I'm not sure you will. If you do, it'll be miraculous. Am I a like monster? nel lab,
Two more and then a guess. So not a machine. Am I a psychic monster? They were introduced with 5Ds. Niente, dopo non ha... Che cosa? Blast 10%, sì, Blast 10%. Mi danno gemme che è l'unico motivo per cui gioco, non sono competitivo, gioco con Kashtira. Ma ti ripeto, con calma ci arrivi al 19, non farti problemi. Anche se potessi cambiare mazzo, Kashtira non è che sia proprio il top del top. Che il top di top dei top e di massi, io domani devo registrare la tier list di Master Duel, ragazzi, perché ho qualche dato alla mano. La Duel Escape è un altro discorso, Duel Escape il format si basa dopo come si gioca, il format si vede. E, diciamo tier list generale di Master Duel. Anche se mi converrebbe più che altro giocare TCG adesso ormai. Saranno mesi che dico sta cosa, porco zio, ancora non la faccio. E non ho la cioè, non ho sbatti di giocare su DB, quello è il problema. Omega non mi fa impazzire. E dopo non c'è sta nessuno. E DB mi fa incazzare. Vabbè, gioca, non dico che devi cambiare per forza mazzo. Però teoricamente ci dovresti riuscire ad arrivare. Prima con un Gischi. Sparo il Gischi Sprite. Vai local, no, in real Colas problemi diversi, non c'ho sbatti. C'ho sbatti. Se non gioca a briscola con i vecchi, quella è una grande cosa, ma non posso perché qua sono troppo forti i vecchi. Perdo. Sì, Matteo, ma gioca quello che vuoi, tanto non farti troppe preoccupazioni, tanto sei su Master Duel, vinci, perdi, sti cazzi. Stai giocando ad esempio un YCS o il mondiale, fottene, gioca per divertirti, se non ti diverti, che cazzo giochi a fare alla fine? Certo uno dice, cioè gioco per vincere, certo, ok, se giochi tipo un YCS, eccetera, nazionale, eccetera, ma se giochi su Master Duel, che cazzo giochi per vincere? Cioè, letteralmente. Giochi per vincere cosa? Che cosa? L'unica cosa è la qualificazione al World Championship e basta. Solo quello. Tutto il resto non serve a niente. Quindi puoi perdere 2 milioni di volte e te ne puoi sbattere altamente. Ancora meglio se ci passi 1 o 2 pomeriggi. Bacon Saver. Bakun Saver. Bandisci a cimitero nell'attacco. Se ci passi un pomeriggio o 2 ancora meglio, perché se giochi tutti i giorni a Master Duel impazzisci. YCS di briscola. Minchia. Era la giocavo Bacon Saver, grandissima carta. Quisol, ma sono stato sfortunato nell'apertura delle bustine. Vanquisol, il pacco c'è ancora se non sbaglio. Ti guarda come sta? No, Anquisol di guarda. No. Il problema è che devi giocare sia il reparto Kashtira se vuoi. Non se vuoi, devi giocare il reparto Kashtira. Kirin, forse. E devi giocare un botto di Entrap, fuoco e terra. E hai Kurikara che QR, c'è il reprint adesso, però. Vanquisol costa un bel po'. Vabbè, ma non batterà mai coso. Mannadium che costa 1200 CP UR. Io non so come cazzo ha fatto con me a fare una cosa del genere. No, non è Kirin, è il Magispecter. Magispecter non è Kirin, è l'Xyz. Magispecter Paladin. Ok, non è Kirin. Cioè Kirin è il cavallo, ok, l'unicorno. Però non è Kirin. Io che devo ancora finire Branded. Allora io devo portare ancora Branded. Vabbè, tier list, ok. Devo portare Branded. Che mazza? Ah, e la Bestial Synchron, più o meno. Una roba del genere, sto cucinando con calma. E che mancavano le liste? Ah, Zodiac, con la roba del Zodiac con i 3 barrage. O Lion. La tier list su Master Duel la faccio, sì, dovrebbe uscire martedì / mercoledì, comunque prima della Duel Escape del secondo stage della Duel Escape, comunque martedì / mercoledì.
domani dovrei registrarlo sostanzialmente. Poi devo vedere un attimo i dati che abbiamo, che ci sono a disposizione dei vari tornei Best of One, un po' anche della Ranked, e far una tier list. Le tier list, però sta tier list non la faccio, la farò un po' diversa. Non vado a fare tier 1, tier 1, tier 1 e mezzo, tier 2, tier 3 rogue, for fun, eccetera. Vado a fare semplicemente meta, ovvero mazzi forti che sono da meta che potete giocare tranquillamente, mazzi buoni che riescono a competere contro il meta, fanno un po' di fatica ma ce la fanno, e mazzi, capito, che stanno sul rogue e basta. Non voglio avere discussioni sul no, quello non è messo in tier 2, deve stare tier 1 e mezzo per un mezzo punto. Ma incazza ste robe, non servono un cazzo di tier list in Master 2. Che è pot of Generosity? Si chiama pot of Generosity questo, mi sa di sì. No, pot of Benevolence. Che cazzo era pot of Generosity? Welcome back. That's enough quizzing and card guessing for now, because it's time Meno male. to get into the top 16 here at YCS Bologna 2023. In front of me, I have Gabriel Netz and Giovanni Intravaya, who are both ready to kick off this round 16 feature match. Gentlemen, we are going to do a high roll. So, if one of you would like to start off the rolls, whomever gets the highest will go first, or decide whether to go first. So that is a 7. Ma perché quello sulla destra e sulla sinistra mi sembra il tizio quello che streama Pokémon? Cosa senza però con la barba. Sì, Tore sta a Lecce, per no. Fatto teletrasporto. E una da vedere con Quem non sono tante alla fine. O fai la puppet lo si vede lo si grind. Sì, sostanzialmente. He was very upset after losing in top 8 on stage there, but this time he brought a different deck and he feels even solo comprende del gioco qui Nadir io. Lo sto provando, ce la voglio fare. La questione secondo me è, stando prendere Fusion a 1, secondo me, poi ovviamente non è necessario, secondo me Nadir Servant è un po' necessario giocarlo. Perché ti apre più line da non morire da Ash su prende Fusion. Perché con Nadir e Maximus ti dai un plus enorme in face. Letteralmente. Poi se ti becchi quell'Ash, Nadir ti setta tutto dopo. Grazie a Nadir. Che Nadir sostanzialmente mandi una. E poi con Maximus mandi 2. E teoricamente mandi tipo Garura, che ti pesca una carta. Banni Garura, giochi Maximus mandi 2, mandi Titanic Lad e Albion. Che vuoi di più? Of course, we cannot disregard Giovanni Intravaya, one of the many Italians still left in competition, who brought the very secondo me devi giocarla per forza. Basically the deck to beat if you just look at the numbers before top card started, and he won the die roll as well, and therefore Rescue Ace controllabile. And he starts off with Kashtira Fenrir here in his Rescue Ace strategy. Yeah, that makes much more sense when I Poteva esserci Tore. Tore ha perso, ragazzi, top 64, però ha fatto top 64, non si può dire niente a Tore. Tore santo. Letteralmente. E Pathfinder? Non mi ricordo i nomi di Rescue Ace, zio. No, è il Drifter. Emergency non c'è su Master 2. Basta Labyrinth. Fra probabilmente o vince Labyrinth o vince Rescue Ace, se dentro abbiamo capito. Però con Nadir e Puppet devi giocare il Link dei Triplicate, perché? Ma direttamente Garura. I think Labyrinth is one of the best decks right now, especially in this tournament, especially
this meta call. People have been dropping a little bit of spell and trap removal. People are, of course, also shifting towards Cosmic Cyclone, which is naturally very strong against the deck. However, you're laughing right now because of the Cosmic Cyclone, but they're maybe not playing those Lightning Storms, those Evenlies. I mean, we've seen all of those Hubby Feather Dusters anymore. And the deck has changed as well. It's not just set for back row anymore. It's a lot of... Giovanni sta con 11 win e 2 pareggi. Tira feature dei 12 round? No. La lista, tanto le liste ragazzi del YCS settimana che arriva le vediamo. Tanto faccio il recap del YCS dopo. Cioè non dopo oggi, quando escono le liste. Ma sai te dove cazzo sta? Sono più tardi da lavoro, ho capito, ma ti hanno schiavizzato che torni alle 6 del pomeriggio. That's a very good comparison. By the way, this would have been an angle for Gabriel to respond. If you have the Arias and Daruma Karma Cannon, I think this is the best position you can use it on, discarding the Arias, activating the Daruma Karma Cannon to just set this Fenrir and of course also the Turbulence. Yeah. Interestingly enough, we saw Giovanni there just setting one of his trap cards, but in his list we see that he's running Contain and Extinguish, so I would personally assume that he drew one of those. Quanto è bello scrivere se ti setta direttamente 4, vabbè entra Rezzoni, solo per te dovrei bannarti ancora, perché ancora non lo faccio, ancora non lo so. Bannate Rezzoni, va bene. Yeah, makes sense to me. Then we are going for a link into IP Masquerena. Of course, SP Little Knight being more popular, but still we see quite a bit of IP Masquerena this weekend, honestly. Polaz felice. I mean, if you use IP Masquerena to go into the SP Little Knight, even if you're starting the game, can get value. La felicità di Colaz venendo il timeout di Rezzonico è qualcosa di incredibile. Sempre la stessa cosa. Poi quando lo faccio però non dirmi niente. Looks like Giovanni may be done with his turn, and Gabriel says in end phase, I want to also start playing on your turn, and we are going to activate one of these so-called andiamo di fornitura con scattiamo Rihanna. Prendiamo Big Well, come si chiama? Quale buone? Gabriel's deck including an awful lot of this, so some of the Labyrinth decks play like a trap deck. You kind of set a bunch of powerful trap cards, skill drain, goes and match, whatever. But in this deck, we're using a lot of acceleration. Get your Labyrinth. Rezzonico ormai è disperato, non sa più che dire, non sa più che fare. Extravaganza. Si deve essere peggio di solo. But those Labyrinth furniture pieces, the Stovey Tubby, the Cooper, they just recycle themselves all the time, so you can really... I think this is the grindiest deck in the format. Yeah, most likely. And then mo pare Sony che dice perché parlate di me. As we know, only at the start of main phase 1, but that's perfectly fine if we can resolve it and get 2 extra cards through it. Fa la traffo, Rezzo, gli va a cucciare traffo per... Feels like a Labyrinth mirror match, but as you were just saying, the back row that the Rescue Ace deck has to offer, isn't that impressive into Labyrinth? Yeah, I'd be really interested to see how Gabriel navigates this. Oh, is that... Okay, look, there's the little brother of Chandelier, that is Stovey Torby, maybe even the big brother, some would argue, because it's the slightly better card, if you ask me. It summons itself back to the field. However, this could trigger Kashtira Fenrir if you summon it back soon, and Kashtira Fenrir would be able to... Ce l'ho un pat di emote, aspetta. Che postazione c'ha? Bunjo si è bloccato... No, ragazzi. However, it also doesn't hurt you to discard it. It's not a valuable l'ha bloccato Twitch. Yeah, that's true. Ma dove cazzo stanno le emote, raga? Back on activating the Labyrinth trap that we set before, because we don't want to have a card face up on the field when we activate all of those effect monsters or monster effects, and therefore we would be able to trigger the Fenrir. So far Gabriel perfectly playing around the Fenrir, and now we set the field spell Labyrinth to our field as well. No, ok, non ho i cosi, il pat. Però Rezzonico come emote. Letteralmente. Trying to target the Rezzonico come emote.
every time you activate a Labyrinth card, then you're going to trigger all of your Labyrinth Ok, cos'è Hollywood? or Stovey-Tobies in the graveyard. Yeah, totally. I like Bro. that. Because In che Gabriel senso? can interact with a lot of his things, but he cannot interact with the set field spell right there, and therefore I like going after it with SP Little Knight, and that is exactly what's going to happen, and that card now gone for the duel. And we're going to special summon back Airlifter because, of course, the Preventer has been linked away into the SP Little Knight, so we're going to be able to special summon out a banished Rescue Ace monster right there. Yeah, and now that Gabriel's field spell is gone, Giovanni decided it's time for his own field spell, and he searched out the Rescue Ace field spell, being Rescue Ace Headquarter. A nice little trap from Gabriel here, summoning the Ariana. If this is negated or attempted to Hollywood 285. Cazzo. that big welcome that he set face down to return it to his hand and summon another Labyrinth from the deck. Yeah, absolutely. Ok, forse arriva 6. Look at that, Giovanni immediately trying to activate the effect of SP Little Knight, kind of forcing his opponent to maybe use the big welcome, but Gabriel is saying I'm fine with this because I am going to resolve the Ariana anyways, right? You could just still get the Rescue Ace ci mancano ancora 2 carte per Master Duel. big problem for him with it. Now, what I think is going to be interesting, Che tra parentesi devo ancora craftarmi gli idranti che sono UR. Oh mio Dio, me ne sono dimenticato. Prego, non uscirà a gennaio. get the Chandelier and Stovey-Toby back and then add the Coup Clock off of their Amor effect di again. Dio. But he decided to just search out the lady. Okay, we set another card. Mandato le mod Prezzi. Ma non c'hai questi di... le estensioni te Colaz delle mod su Twitch? All of Giovanni's interaction is targeting, and the Lady Labyrinth can't be targeted while you control a set, so Gabriel just setting another face down to prevent the lady from ever being targeted. Ooh, but Giovanni is thinking about a response here, and indeed he is going to respond with Alert, apparently. And Alert is going to target the Preventer in the graveyard. I like that here. It's just Ok, letteralmente abbiamo chainlockato la lady. Yeah, true. Very smart there. Branded abbastanza, sì. But just Vabbè, preventing the sì. effect of lady is Che definitely cazzo vuol dire? I find that really interesting because he himself has some normal traps set. So the lady could chain off of those. However, with Big Welcome, the lady is probably going to be taken back to the hand. You're trying to maybe summon out a lovely Labyrinth of the Silver Castle, and then that one would be really fragile if you add back the Lady Labyrinth. Joshua, sì. Contain it or extinguish, or both if you want. Oh, Fenrir. There's so many. Ha vinto la top 32, quindi sta in top 16. Big Welcome Labyrinth is still going to have a huge impact here because we have Chandelier and Stovey-Toby in our graveyard, which both are going to recover and which are both going to come back to the hand there. Oh, look at that! Porta un'altra lady. Play around all of those targeting cards, and therefore it's another Lady Labyrinth coming down there. Looks like Gabriel took what you said into account, Leah. Yeah, I like that a lot because we basically just switched the battle position of the card. Now you have it in attack position. You can, if you want to special summon. Ah, ma c'hanno altre line, Inox, non devi giocarlo per forza. Oh, lick my sage. Accumulating resources here, so he wants this Buonasera. game to be very long. Sento un po' He wants this basso. game to go on for a very certain time. Oh, but he does summon back the Stovey-Toby, which I find interesting. Adesso? because now Ti sento we bene. could use the Fenrir on the Condizione di schermo. Stovey-Toby. But Stovey-Toby is a quick effect, so if the Fenrir Ciao targets Twitch, the ciao Stovey-Toby, YouTube, come sta andando sto circo? But I'm pretty sure we used the Stovey-Toby. E Tore che ha perso in top 64? L'hanno streamato? No. Cioè, ma ti rendi conto se hai Tore in top 64? Ah, Tore può dire, finalmente Pedro non può più fargli le battute, dove è la tua top? Ah, ce l'ha la top. C'è la top al YCS di Bologna, Tore, adesso. Mamma mia. Adesso va a fare un testino con i noti. with the Stovey-Toby. Now I was trying to find the card that he set with Stovey-Toby. But I mean, Chi c'è che conosciamo in top? C'è ancora Joshua. Non so se c'è Park ancora. Dagli anni mi sa che stanno un po' fuori, tranne Giovanni. I guess. Sì, Nox, però l'extra deck ce l'hai strettissimo per i target. Non dovresti giocare Super Poli.
as a result of this attack. Yeah, Preventer was prevented. I'm interested. Did you not just like set the Stovey there? He could have. I mean, yeah, I like it because then you cannot activate the quick effect anymore. No. True. Yeah, it's like, why not? Okay, we set one card. Cosetta oggi l'hai lavorato pesante comunque, fra. Cioè, che ora è attaccato? Almeno butta alle 10. Alle 10? Vabbè, ok, non è mai. Pensavo che attaccato tipo alle 6, alle 7. No, no, alle 10. Massacrante oggi però. Si sente un po' di... Conta che sono appena arrivato, non mi sono neanche cambiato. Ho col grembiule addosso poi. Ma Rezzonico che scrive, ma YCS e Nazio sono due cose diverse? No, Rezzo, guarda, sono la stessa cosa. Sta traffando. Sta traffando, sì, Rezzonico è diventato un traffo. Ma cos'è, Kashtira quello? No, non rescue ace contro Labyrinth. Sta ancora Joshua. Ah? Top 16. Top 16, top 16. Ho fatto già 60 ore di guest card. Ciao il zio. This did not look like a very impressive turn from Gabriel Nets. He just summoned out a big monster with 3000 attack points there, and he now has 3 cards set. But what it does is pressure the opponent. Sì, top 16, top 8, top 4. Oddio, fanno pure terzo e quarto posto? Ah, non fanno anche la finale lo stesso giorno? Sì, sì, sì. Adesso Pedro che ha mandato. No, Rezzo, non ti consento il messaggio e non accetto il fatto. Mi dispiace. Was definitely the effect was used there the second time because Stovey Toby is the only one that can send himself from the field there. And now the question, of course, is non l'accetto. Whether it was the Chandelier that was used in this previous turn or whether it was Stovey Torby. Labyrinth 14% nel top 64, insomma. Non l'ho trovato negli ultimi turni. Lab, adesso Lab contro Rescue, Labyrinth contro... Oddio, era Labyrinth contro... Top 64, era Labyrinth contro cosa? Non mi ricordo la top 64, merda. Five King contro Sprite, pure lì Sprite. La top 64, ragazzi, era Labyrinth contro qualcosa che non mi ricordo che cazzo era. Non lo so, per no. Non ho idea. Lab contro Pompieri, mi sembra di no. Non lo so, dove cazzo lo vedo se il player di Branded sta ancora a giocare o meno. Interessante, si prende altre, anzi facciamo... Ah, va anche questo Lorus, grazie Stefano. Sono 6 minuti di... Nella stanza dello spirito e delle stronzate. Vanquish Olorus. Era contro Labyrinth, mi sembra. Che Vanquish Olorus letteralmente non ha fatto sega. Non sappiamo, ragazzi, non ne abbiamo idea. Letteralmente. Oh, but big welcome Labyrinth is being activated, and now Lovely for the first time is having a lovely time on the field, and of course most likely trying to destroy something. Are we going after something? Dai che dopo Switch YCS hittano male Labyrinth, dai, big welcome a 1. I mean, if Henry takes out the lovely Labyrinth of the Silver Castle. Ma Francesco Horus lo odio, non è neanche forte, lo odio. Ma Horus è un engine, non giochi Horus puro. Poi ci andava 7, faceva pick up a Horus, fra già l'aveva vinto. Nel 7 mi sa che già si è addormentato.
And the lovely, you don't actually have to choose until it resolves. Yeah, that's true. Ok, Chandelier. Welcome Big Welcome a 1, Lady bannata. Vabbè, questo è molto eccessivo. Veramente molto eccessivo. Visto Horus Blue Eyes l'altro giorno a local. Vabbè, a local, ok. Amen. Spam rank 8 sostanzialmente. Spam rank 8. E ci sta onestamente, va bene, semplicemente. Vedi, easy. Se esploderanno libri, easy peasy. Vabbè, Horus poi viene giocato in chiaro adesso con engine per il zombie vampire. Ma sai che secondo me è meglio sempre Horus. È da vedere, aspetta, mi toglie il timeout a reazione che l'ho timeoutato per 346 secondi. Niente, si blocca Twitch, mannaggia quel sì. But it's so complicated because you have to have so many resources in mind all the time. You have to kind of calculate on how long the game is going to go, on how long you want the game to go, because you are kind of dictating the pace of play with a Labyrinth deck, and therefore you always have to have so many factors in mind. Yeah, it's a bit like Del Sonico si è tornato in vita. But we didn't see Kuklok just yet, yeah. Oh, we might actually see Kuklok, and we are getting rid of the lovely labyrinth of. Agevolato però. Gabriel decides it's worth to activate the effect to just destroy the age. No, ma lo conosco Rezzonico, tanto ogni tanto esagero. E però non vuole capire, capito qual è il problema. Poi glielo dovrei spiegare. Probabilmente gli devo fare la spiegazione di come funziona Twitch. È calabrese, secondo me. Quello è il problema, che cazzo puoi fare? Poi tra a favore. Me ne schiessi, ci giuro, io sto mazzo lo detesto, vabbè, insomma, poi te faccio. Che siamo un po' tutti strabici, la community di Yu-Gi-Oh! Italiana, porco zio. Da Roma. Is not only one of the best defensive cards in the game that will immediately get rid of the SP Little Knight, but it also sets all the other monsters face down. However, I think that this turn, Kashtira, Fenrir and Turbulence might be able to just be flipped up again, but we're getting rid of the SP. Oh, SP actually banishes the Kashtira Fenrir. I mean, of course, the SP Little Knight is never going to be sent to the graveyard through Destructive Karma Cannon, when you can just chain it instead. So that was an easy way to avoid it. And I like getting the Fenrir also off the field. You kind of had to. Cazzo è forte SP, porco zio. Senti, quanto reggerai? Che senso? Non hai sonno, tipo sei stanco morto e vuoi dormire. Ma ammazziamo un idrante. Ma va, ho appena aperto la prima birra. La prima birra di quante? In futuro. Boh, in frigo ce n'ho 6. Vediamo. Così. Non so come funziona per Twitch. Posso tenere tipo ubriaco marcio in chat che parli? Finché non dico cose strane, penso di sì. Non penso che ti riesca a controllare se sei ubriaco. Ma va. Ceruzzo sarei. Comunque, mo che tornatore ci sbatterà quella top in faccia a tutti quanti, lo sai? Wow. Vabbè, siete te. Ne fotte un cazzo, quello lo so. Che altro a pedola può sbattere in faccia. Mamma mia, veramente. Già mi immagino Tore e Pedro quando vengono che parlano, madonna, oddio. Allora, in teoria no, ma se una botta sopra, no, vabbè, tanto 7 regge, siamo tranquilli.
Ah, ma poi senti dire, cioè, quanto fossero super alcol. Anche se quando ho staccato ho fatto un paio di bicchierini. Calla. Prezzonico dice Sate sangue russo, figurati se. Dimmi se devo bannare. Yeah, I mean, it's massive there, because if you flipped up the turbulence, then you can't target the hydrant anymore, so then, you know, quite a lot happens there. The hydrant might not have been able to be targeted by the impermanence, you can resolve it. La domanda è, questi sono 25 quasi 20 minuti di game 1. Cioè la cosa mi sta preoccupando. Quante big welcome ha usato Lab? Una o no, due mi sembra. Cioè quante ne ha bannate? Di ban ne sa una sola. Allora altri 20 minuti. No? Vabbè adesso, vedete come si fa. Guarda. Ban. Faccio sperimentare il ban per... La millesima volta. No, stavolta permaban. Gli faccio sperimentare un po' come funziona il permaban. È molto gradito il permaban da molte persone. Ti ammetti. Anche te, Bad, vuoi sperimentare te? Sperimentiamo. And I really like that we're attacking over the Kashtira Fenrir right now and not the SP Little Knight, because Kashtira Fenrir, it looks more threatening to me. I do agree, it does indeed. Li ha messi tutti e due. Sai dove ha preso il perma anche sempre Versonico? Sai dove ha preso il perma? Da chi? Da Trisciola. Ma come cazzo posso veramente si è fatto banare da Trisciola? Perché gli ha scritto please part come primo messaggio. Ma perché? Ma perché? Ma perché, Rezzo? Non ti lasciano nemmeno vedere live, veramente? Pensavo che la live la potessi guardare lo stesso, ma non potevi scrivere. Io mi ricordo che era così. Sì, semplicemente ti bannavano dalla chat sostanzialmente, non potevi scrivere in chat e basta, però la live la vedevi lo stesso. Invece poi hanno cambiato, cioè se ti becchi il ban non puoi guardare nemmeno la live. Mamma mia, inizi a bannare tutti allora. Cioè, inizi a bannare tutti. Quanti follower c'ho su Twitch? Banno 1991 persone. Su Twitch non posso vedere la chat, ora sentivo solo l'audio. Se vuoi crescere non mi sembra una buona tattica. Non è neanche vero, Atos. Però dettagli, dei piccoli dettagli trascurabili. No, ma in realtà lo fa per spingere di più YouTube. No, ma che poi crei dramma, dici, ma perché quello ha bannato 1919 persone? Dici, che cazzo erano? La gente viene, capite? E poi sbanni tu. Diventi Zeb, in pratica. Sì, capito. Che Zeb alla fine si fa l'espect perché ci stanno metà degli spettatori che vogliono essere bannati. Per fare speedrun del ban più veloce. Ah, basta che scrivi una parola in italiano. Però Zeb non sbanna. Vabbè, ho detto. Dopo 25 minuti di primo di game 1. Oh, Torre, c'è Torre, c'è Torre. Oh, c'è Torre, vediamo un pelato. Vediamo un pelato. Ah, sarà andato via, penso. Oh, eccolo, eccolo. No, ragazzo, no, è andato via quello sicuro. A Zeb basta dire ciao e... Aspetta, fa vedere, ci sta Zeb in live? No, confermo, io ho scritto ciao, giusto per la scelta, ho provato e mi ha bannato.
No, non è in live. Ma continua a streamare. Ma continua a streamare esclusivamente The Bad Highlight. Sì. The synchro package into his extra deck and also not the Sì. Cybers package. So he just goes for SP pass all the time apparently, or maybe IP Masquerena, like one of that. But there's no Tanto se hai visto veramente Tore. Sembra una certa parola in lingua diversa dall'inglese. Ma non capisco questa cosa di Zeb, perché ho visto molte persone che hanno fatto il passo da streamare in italiano a streamare in inglese. Però gli puoi scrivere in italiano e ti rispondono in italiano, non è un problema. O viceversa, ad esempio uno streamer che ogni tanto seguivo, quando giocavamo Due Links, penso che te lo ricordi, Mutrapper, è arabo, faceva le live in inglese però, adesso è passato ogni tanto a fare le live in arabo, parlando arabo, però se ti parli in inglese ti risponde, non dice niente. Ah, sai cosa ci sta secondo me? Fai una schedule, no? E fai tipo un giorno live in questa lingua qua, un giorno in inglese. Lunedì francese, martedì italiano, mercoledì inglese, giovedì spagnolo, venerdì group. Oh, sì, ok. Però è tecnico, penso. Additionally, cool cards to bring in versus the Labyrinth strategy, which don't seem amazing initially. Vedi che faccia abbia, c'era uno rasato con la felpa grigia, non so se era Tore, la felpa grigia. Due canali diversi per cosa, scusate? Ah, non puoi far stream da inglese e cambiare lingue, cioè, perché? Oh, magari per gli accordi che poi continui. Non fa nessun accordo. Tanto la monetizzazione di Twitch vale per tutto uguale, per tutti è uguale, cioè non cambia il cazzo. Diabella Star e balla quella Veiler Quarter. Fatto che Zeb ha perso letteralmente tanto pubblico passando dall'inglese e non ci sono più italiani bannandoli. Ma infatti Zeb non so perché l'abbia fatto. Perché fa? Che pelato. Ma adesso lo sai che in realtà nella bomba di Mannadium fare il terzo Synchron 10 non serve un cazzo sostanzialmente. Semplicemente non puoi fare tutta la combo Mannadium perché non ci sono le carte. See in just a second what is he going to take. Maybe there's also Solemn Judgment, and I mean having Fenrir plus Solemn Judgment sometimes could also be enough, let's be real. Okay, so Impulse is there, there's Emergency which would be a way into Engine 2, and the last card was Airlifter there. Okay, so if he wants it, he has it. And indeed he is taking the Airlifter. Yes, he does take the Airlifter. E perché non rimettono Prosperity a 3 poi su Master 2 o qualcosa? Maybe someone that won a tournament with it before, and Giovanni just wants to win this tournament, and so he was like, I need you to sign this card so I can do the same. Was it not you, Basti? Sure, it was me. I see you signing cards all weekend. Protection sostanzialmente. Playing the tournament, so he wasn't asking for autographs this weekend. Okay, it kind of looks like Puck, to be honest. Could be. But let's stop speculating about that one. We are going to see the emergence. Mentre Chang, se te lo distruggono, se te lo provano a distruggere, attivi l'effetto e bandisci. E poi bandisci il tuo. Semplicemente non puoi fare tutta la combo di Mannadium perché non ci stanno le carte. Diciamo che la combo è un po' storta. Yeah, wasn't good enough in game number 1. Let's see how it works out in game 2. He does not side any additional trap cards, so it's just probably going to be the same setup that we also had in the last game. Labyrinth gioca Veiler. Okay. Or maybe he just sets one trap again. Looks like he may have drawn the one trap once more. Maybe he also sided it out though, because it's not that great. Non inizia tutto, però non serve un nuovo, non mi ho detto che non serve. Would rather have more spell cards to gain more additional value, and of course to stop the Lady Labyrinth of the Silver Castle to set spell or trap cards, or rather just trap cards. Definitely just trap cards. Non capisco perché su YouTube stanno a scatti, porco zio. Nothing else by Giovanni. He says this is enough. This will be carrying me to victory here in game number 2. Lo so, Prosperity è straforte, però minchia, settiamo 5, vabbè, non è male.
I'm wondering, you know, who's playing Labyrinth? Madonna. Yeah, I could tell you. Giovanni with a full set of No, ma in realtà, no, in realtà nella combo di adesso un Master Duel, se fai luce e oscurità puoi far Chaos Angel, fai Chaos Angel, se non hai luce e oscurità non fai Chaos Angel. Vabbè, se hai solo luce ci puoi anche pensare. Sì, quello sì. Che tanto l'effetto forte è quello della luce. Cioè tanto distruzione Ma non in mi ricordo di battaglia. preciso, non mi ricordo di preciso la combo, a quel punto di combo dove evoco Chang che cosa avevo in campo, gli attributo. Vado un attimo. Ma di che mazzo stai parlando? Mannaggia. Sì. Cazzo, comunque Labyrinth che si becca 5-7 è top, Putting them straight into the graveyard. Fair, yeah, true. Okay. Already playing again on our opponent's turn, the Lady Labyrinth of the Silver Castle is just being summoned in defense position, and of course it is. Sì, luce oscurità puoi fare Ghost Angel, sei immune destruction. Yeah, because it's in the graveyard. O fai Chang. Insomma, fai quello che ti pare sostanzialmente. Ma Destruction lo spacca Chaos Angel. È immune agli effetti dei mostri. No, è forte Chaos Angel turno 1 se c'è la protection, relativamente parlando. Sì, ma anch'io lo faccio sempre. Poi ovviamente prendendo ciappo e ti becchi. Becchi Lab è un po' giallo. Becchi Lab è molto giallo. Però se c'hai altre sincro in campo, Madonna, mi sa che qua è 1-1. Poi dipende veramente dai matchup, perché se sei tipo contro Dragoling preferirei farla diretto Chang, perché tanto Dragoling bandisce e se mi bandisci ti banno. Il problema è che non puoi saperlo il matchup. Sì, questo. Anche se in realtà con Manali non preferisco di più farlo la combo direttamente che RP2 con Mega e di Spader. Yeah, I mean, just compare how long the last turn of Gabriel Nats in the last game was, you know? Vabbè, le scrisse ragazzi, questo è pure 4 diretto al mazzo. Huge difference just because of that one Ash Blossom. Yeah, I mean it's huge. You get like multiple effects. You get the lady, you get Sì, ma il broschi di... ma di quelle che setto sono 2 quelle con 2 12 minuti, porca zia. Figa, quando sta a giocare il tizio al Labyrinth in top 64, il mazzo era tutto max rarity. Tutto max rarity. Sì, ma adesso non ti avvingere sto cazzo di combo di mannaio, zio. Questo, tanto il mazzo fa pena. Mamma mia. Tanto quando nascono un'altra carta non ci passi perché ho segno di 1-1. You don't have all of those other trap cards to fall back on you. You played Rumor Karma Cannon. I have seen players play around with the Dogmatica Punishment and the Ice Drake. La cosa che mi dava fare, che mi triggerava il tizio di Labyrinth, non giocava da Rumor Karma, mannaggia quel zio. Ma perché ti sto sentendo 2 volte? Che cosa sta succedendo? Ok, ma se non stavo parlando, non stavo neanche parlando. No, mi sono sentito io 2 volte. Cazzo che pinga qua sopra. Cosa d'Armageddon, no? Green, blue. Boss preference, yellow. Di cosa stai parlando allora, Rezzon? Stai parlando a caso? Stai traffando?
Se dovremmo far 7 comunque. Dobbiamo fare una best of 3 tra Rezzonico e Traffo. Ma vincere Il primo, no, non è chi vince o chi perde. Il primo che perde per tempo viene retto come traffone. Sì, ma se tu come si dice? Eleggi? Si dice così? No, non ho capito. Vabbè, se comunque si dice eleggi. Vabbè. Boh, vabbè, comunque Vabbè sì, portiamo nel senso... Cioè, se perde Trappo, come fa Trappo ad essere un Effettivamente non ha molto senso. Jakub alla fine che ha fatto niente, Jakub il punteggio esatto non lo so, comunque è uscito fuori al day one. Cioè veramente raga, paura, coppato, che cazzo. Come stavo dicendo, quando fare Ghost Angel semplicemente ho detto che a meno che non giochi Runic, perché sai sa di cosa parlo, non mi sembra difficile. Sì, di fare Ghost Angel in Mannadium. Oh cazzo, ma c'ho un ragno gigante sul soffitto. Ma che... Niente, la giungla. Che cazzo? Stream al ragno, stream al ragno. È enorme, è Spider-Man. No, aspetta che prende la scopa, lo devo uccidere. Ma vede che salta addosso il ragno. Comunque ho fatto bene a non investire nella Big Well. Calla. But now using Welcome Labyrinth. So he decided to chain that and the lady not at all. I think he chained the lady as well. Okay, ho tolto. Accesses the deck with it. Yeah. I mean, no, this is for Welcome Labyrinth, but I'm pretty sure we're also going to resolve the lady. Yeah, look, we're still in it. So number 3 was the lady and then risolve pure lady. Impermanence sarà un po' niche. And that kind of makes your decision on the lady as well there on what to set. So I do like it by Gabriel there a lot. Poi giocano con i mazzi che porco due costano di più del, non so, del compito del mio odio virus. Considerando che il mio vero primo hobby è la fotografia per Yu-Gi-Oh! Il mio primo hobby non è Yu-Gi-Oh! Qual è il tuo primo hobby? Letteralmente. Il mio primo hobby non è Yu-Gi-Oh! Lo dico palese papato. Il suo primo hobby è una cosa che non si può dire su Twitch. Sarà forse il quinto / sesto hobby. This is the absolute opposite of a break, and I see some Labyrinth fans in the crowd. They're going crazy right here. Il primo hobby è inerente agli anime e in particolare il sesso femminile. Ma va non sto a dire l'età però. Fai sto virus, fai sto cazzo di virus. Vabbè, ma virus non so quanto. Ciao, fulmine tempesta in mano. No, quella è la priorità assoluta nella vita. Dico altri hobby letteralmente. Altri giochi. Il lab comunque è partito bene. Sì, vabbè, è partito benissimo. Sto porendo di soldi, porco zio. Era dietro. L'ha fatto. Doppia fulmine tempesta. L'ha fatto. Perché ogni volta che viene attivato Eradicator tutta la folla applaude, porco zio? Non capisco. Cazzo ne esce? Ma non cazzo mi interessi, sì, compra i bitcoin subito.
He's just checking. Welcome Labyrinth and the Rumor Cannon are the cards he has to deal with. Norman Summon Airlifter using the effect, of course. Comunque le carte che ha danno scarpe, no? I would be thinking no, and therefore the thumbs up is coming. Le magie che ha non No. Allora può giocare, quello è il problema. No, però ricordo, gli ho tolto 2 fulmini tempesta. Che poi da utilizzare per togliere le 7. Vabbè, una era una carta gialla. Sì, siamo in una Latinstorm, le ha tolto. Una carta, le ha tolto. Quanti fanno virus e c'è 5 spell in mano. Che è successo? È successo. L'incapo, se non sbaglio, ha attivato il virus tipo stra super forte. Così. Esattamente, sì, Linkabui aveva fatto tutta la mano. Oddio, era tutta la mano. O tipo quasi tutta la mano. Comunque si era tolto un botto di roba. Immagina se giochi Runic che ti prendi i virus. Capito? No. La che vince ancora. Tanti saluti al YCS, esattamente. Il bello che il YCS la rappresentazione in top cut è alta, molto elevata. Realizzando un video da 18 minuti in 18 parti da 1 minuto. Niente, sono ancora alla quinta parte dopo 3 ore. E la mia GPU sta morendo. Beh, insomma, sono 5 spalle più una spaccata di loveli. Schiera. Quindi ci sono 2 labirinti in top 8. Mi sa di sì. Guarda, Joshua si è perso. Joshua ha vinto top 16. Ha vinto contro Mikanko. Mikanko? Sì. Going second o going first? C'hanno una strategia che fanno, come cazzo si chiama, Acid Golem, e te lo danno di come cazzo si chiama, quella carta che scambia controllo di mostri. Ti danno l'Acid Golem a te e non per poca special. Joshua sta contro Simon che gioca Lab. No, è Joe che gioca Lab. Simon che cazzo giocava? Si muore. Lo vince Joshua, lo vince Joshua. Cosa sta succedendo? So interestingly enough, so Joshua Schmidt versus Simon right now. That's crazy. Then we also have Yoho versus Matteo, I see. A Labyrinth letteralmente lo auto come niente. Linkabui ci sta ancora. Che gioca lui? Non è probabilmente Lab, credo. Oh, Pac è dentro. Pac è ancora dentro. Mio padre. It's such a crazy YCS, so many great names. Andreas Vrelos, of course, a person we have not even talked about just yet. That actually is somewhat of a defending champion here in Italy, because he won YCS Milano in 2019, still competing as well in top 16. With the Orcus Sky Striker deck back then. Joshua vuole prendersi sia il TCG che Master 2, vabbè, ma gioca sempre pure in TCG. Jesse Cotton stavolta non ha fatto niente dal YCS. Branded ancora in gioco, gol, vabbè, per no, magari esplodi quel Branded. The only pure branded deck in top 64 still left in competition. I really think he's a good shot at he has a good shot at winning the tournament too, honestly. Yeah, I mean that's a super cool strategy to take. I really love playing with that deck, so I'll be really excited to see if we get it on the feature. Totally. And I mean, let's not disregard Danilo and Giorgio's there at the end. They're also still left in the tournament, have an equally good shot at making it all the way into the finals. Not that many players anymore in the tournament, so sono eleganti con una cravatta addosso. but one step closer to actually making it to the finals. Now, being a top 8 duelist is Gabriel Nett, so let's hear it from him in the winners interview.
Non mettevo la crono, non mi ricordavo neanche come si allacciavano, non mettevo la vita. Poi mi è venuta come la bicicletta, me l'ho messo, torno al collo, non mi ricordavo. I'm feeling pretty good. I was not really confident coming to this tournament because I didn't practice a lot. C'era la top 32, no, era la top 6. Era la top 16? Sì, mi sa era la top 16. Top 6, top 6. Adesso è top 8. Adesso ci sta la top 8. No, prende il puro. Niente chimera. Senza chimera? Niente chimera. È Petunzo sostanzialmente. No, Petunzo gioca grande chimera. No, ha detto che Monde se all'Europeo va a comprare Despia di qua. È venuto prima Petunzo. Ma guarda che è forte, cioè è forte, però gioca. Il fatto che non perde più da Ash su Brand. Ha combinato che cosa ha combinato Riff? Non ho idea. Ma che pai l'ha portato stavolta. From a big welcome, but because he didn't commit and he ended on the turbulence, I couldn't use the big welcome bounce in the end phase because the turbulence would pop a card. Su Instagram ha postato una storia che fa. Ma c'ha la maglietta della Roma sotto o sbaglio? Mi sa di sì. The worst nightmare of Labyrinth. But then let's talk about Game 3, because Game 3 was really exciting. You obviously had headphones on and were in the game, but you should have seen Leo in that game, especially when that Eradicator hit both of those lightning storms in the hand. He went nuts, the crowd went nuts. It was such an exciting moment. When that happened, did you basically think you had it secured? Yeah, I mean, once I did the turn on, I was pretty safe, I think. Perché sono curioso un attimo, aspetta che muto un attimo la stream, ragazzi, un secondo. Voglio sentire un attimo che cazzo ho fatto Triff. Vabbè, non ho capito. Non ho capito, ho fatto qua, combinato qualcosa tipo di stronzate, non ho capito. Ma io ho capito che non si è svegliato. Tipo. Non lo so, tanto stavo a fare il video con Bologna, tutta la roba distrutta. E mi sa che non si è svegliato, cioè se ho capito bene. Cioè che non si è svegliato per fare il turno. Si è addormentato. Insomma. No, che cosa sta facendo? No, frase, giù, se è un'altra volta che fa vedere le combo io giù me ne vado. Guarda che 20 minuti ancora manca la fine del round. Sono bestiale, non hai capito? Deck combo tutori. Rescue Ace. Sure. So in this opening hand we have one wanted and a random discard. Dice che Rescue Ace su Master Duel farà qualcosa. Sì. Mo esco in supporti. Un mazzo come altri che sotto Max ci perde. No, gioca bene sotto Max. Sì, finisce oggi il YCS, ragazzi. Which will be the Snake Eye. You'll activate it by sending the Diabell Star. This will portiamo idrante. Rescue Ace Hydrant can search you once per turn any Rescue Ace monster from your deck. So you will search for Rescue Ace Airlifter. Since you haven't normal summoned yet, we can normal summon the Airlifter and search for any Rescue Ace spell in our deck, which will be the Emergency. All the Rescue Ace spells don't actually have Rescue Ace in their name, but they're all considered Rescue Ace spells. Ah, quindi Triff proprio non si è svegliato. Capito. Allora ho capito bene. Non si è proprio svegliato. Poteva toppare e non si è svegliato, ha dormito. Sì, vedi, avevo capito bene. Vabbè, so.
Vabbè, chissà che cazzo ha combinato la sera. Heard of. It sets up to 4 spell or traps from your deck immediately. So we'll go ahead and activate it and vabbè, quello che ci va bene sotto, ma se vai su Turbulent ti setti direttamente 4 da mazzi e passi il turno. contain will negate a monster and prevent it from attacking, and if you control the hydrant, it can also not be used Cos'è che facciamo le trappole? Una spacca. extinguish Cioè, will tipo destroy lo the effect monster. spacchino, If tipo you control the Reborn. hydrant, it cannot use its effect for Sì, the ma rest le of the magie turn. fanno So if cagare, magia non let's fa say your niente, opponent cioè le plays on chain, trappole. Quello... they Tipo una nega, l'altra spacca, tipo quel c'è, non ricordo. C'ho sbatti leggi. Gioco io non so leggere. Un gioco contro le spedolini. Vabbè, Treff comunque è grand'uomo, potrà toppare invece dice no, fa ancora, si dorme oggi. Ha un culo da dopo. Cazzo, andavo io con oro speak up, avevo già vinto. Poi perché sull'Instagram dei Treff c'è sempre col sigaro in bocca. We can go ahead and link off the Rescue's Turbulence and Rescue's Hydrant. Mauti, vieni al Lazio, te? Dovrei se domani non... Oddio. Sono in live. Se domani cosa? Sai com'è? Sai che volevo dire, lo sai, no? Ah, ok. Una cosa fredda. Poi domani per l'anno prossimo, fra. Cosa è arrivato mai? Una roba di 0 gradi, tipo. Capito? Ha detto che ha prenotato un volo per Parigi. Che ci sta il Vuoi? Che ci sta a Parigi? Ci sta un altro evento, un altro evento. Non era l'ultimo YCS questo di Bologna di quest'anno? No, ce ne sta ancora una, mi sa. No, mi sa che sia l'ultimo YCS di quest'anno, ragazzi. No, mi sa che ce ne sta un altro. No, è l'ultimo YCS, non sbaglio. Chiedi a internet che puoi ottenere tutte le risposte. Quindi vieni, Mount, a Bologna? Dai che vengo anch'io stanno. Madonna. Ti facciamo tornare alle origini, io Depo. No, non esiste. Non esiste. Ringiovanisci di 20 anni, tipo appena vedi. Sì, rimango là. Vabbè, io abito vicino, puoi venire da me in casa. No, nel senso ci rimango, nel vero senso della parola. Non ci rimango a vivere, Seite. Dici che non è vita quello. Esatto. Where is it? Summon Hydrant again. And now we always have the. Comunque se sei uomo, Monti, fai vedere in live la foto che ha mandato Depo su WhatsApp. Col campale. Non posso, fa il tappettino editore se... Io il tappetino. Sì, non è bello, carino. Niente, Ettore dice prima YCS, prima top, ricordo, soprattutto aver iniziato male X2 e poi non perderne neanche uno. E infatti ragazzi, Tore, primo YCS di Tore, ha toppato. Considerando che non ha neanche minimamente testato, cioè aveva una lista ridicola. Incredibile, veramente incredibile ragazzi. Primo YCS di Tore. Primo YCS. Morale della storia che non che Tore è bravo, ma che chiunque può toppare. Effettivamente. Pure Traff. Vabbè, là abbiamo dei seri dubbi proprio. Osette, cosa ne pensi delle profile che faranno a Tore? Infatti uno se devo pingare Tore in continuazione dopo. E devo dire Tore, vuoi fare la deck profile su YouTube? Oh cazzo, è vero, fateli fare. Oh, deve farla del profile. Anzi, fammi vedere se sta. Ma non penso. Chi l'ha no, registrato? Ma no, mo. Però deve farla, cazzo, sto prima top. Come fai a non fare la deck profile? Let's say if you want to wait for
Anche se top 64, cioè perdere il primo turno della top è quasi peggio che non entrarci, sai. Però vabbè. Vabbè, comunque è cominciato malissimo, ha iniziato X2, porco zio. Cazzi, cioè, penso che la cosa peggiore sia il secondo posto. Sì, perché porco due dopo devi vincere, invece hai perso. Cioè, immagina arrivare in finale e perdere. Cazzo, che brutto. C'è il commentatore, ragazzi, adesso non ne possiamo dire più niente. Sì che possiamo. No, io sul fatto della top. Ma aspetta, quindi Tore è automaticamente più forte di Jesse Cotton? O sbaglio? Perché ha fatto top, perché Jesse non ha toppato e Tore sì, Tore è automaticamente più forte. Che vuol dire? Non funziona così, scusa. No. Allora che senso ha fare risultati? Più risultati hai, più significa che sei bravo. Tore ne ha uno dei risultati. Jesse Cotton ne ha 18 milioni. Se non sbaglio questo è il primo YCS di sta season che non toppa. Perché c'era Tore? Cioè, letteralmente. Ah, so, ho detto che ha perso una, poi dove non si sentiva il mood, nel mood, ha detto dopo ha toppato, boh, non ho capito. Solte cazzate, solte scuse. Hai perso, accettalo e non piangi. Per favore non piangere. E non rimanerci, ma com'era? Più o meno era... Rimanici male, io dico sempre rimanici mali ed esplode. Ma non è così. No. Ma quanto dura sta combo? Combo combo, fa tanta guerra, fra, finché non finisce la top 16 e non prendono il feature match. Dacci sto guest card. Guardiamo ragazzi, Rescue Ace. Oh, vi racconto, intanto tanto c'è un momento noioso, vi racconto un aneddoto oggi che mi è successo al lavoro. Che è successo? Una signora, c'era una signora che penso aveva una sessantina d'anni, comunque era bella in età. Però aveva un fisico, ve lo giuro, che sembrava una ventenne. Cioè la faccia si capiva che era vecchia, però un fisico veramente complimenti. E niente, la signora mi ha chiesto dov'è il bagno, io gli ho indicato gentilmente il bagno e gli ho detto attenta però che quando apri la porta c'è un piccolo rialzo e rischi di inciampare, perché io stesso ci sono inciampato, ho detto rischi di inciamparci. E la signora mi dice ah ok, grazie. Letteralmente 20 secondi dopo senti boom, la signora è caduta. È stato molto divertente la scena, però mi sono trattenuto perché sono professionale. Ora se mancano troppi rap, sì, infatti succederà quello di ieri probabilmente. Più che altro, vedi, allora fattore dei YCS giapponesi va meglio secondo me. I YCS giapponesi che succede? Per fare tutto l'evento in un giorno e per far ragionare più persone possibili fanno il format best of one, senza side, eliminazione diretta, poi vabbè, top eliminazione diretta o double elimination. Che cazzo stai dicendo che è meglio, scusa? Perché dura, nel senso, non per chi gioca, per chi deve aspettare eccetera. A sto punto ti guardi le Challenger Cup, che cazzo. Tutti i YCS giapponesi sono best of one. Madonna. E c'hanno Max C, vero? Sì. Mamma mia, come visto che sono top 6, che sono tipo un botto di gente in top 64, tipo letteralmente per avere la garanzia che toppi non devi perderla neanche una. Sì, le Challenger Cup letteralmente. Perché i 7-1 non ce ne sono tantissimi, la top è tipo top 64 e teoricamente va la percentuale di possibilità che ci sono tipo 125 7-1 e ne passano soltanto
32, 32, 40. Gli altri rimangono inculati. Sì, quelli che perdono nei primi turni, magari in early, quelli non top. Praticamente voi siete giapponesi, perde la prima, te ne vai a fanculo a casa. Sì, è le Challenger Cup letteralmente. Però, cioè, questo torneo il fatto che lì la skill conta poco, perché veramente, cioè tu perdi una Sì, là partita letteralmente va a finire perso perché è per briccato. un HT perdi la partita, cioè che cazzo? Non c'è il prepari side, per fini ti me. capita il matchup sfavorevole contro un matchup brutto. Non influisce né il deck building né, cioè non c'è niente che influenza, è letteralmente il culo l'unica cosa che ti influenza lì. Cioè come ma lo dico senza problemi, io tutte le volte che ho toppato così, no, nelle Challenger Cup, maggior parte delle volte è perché ho vinto le monete, non perché è stato... Poi vabbè, qualche partita l'ho ribaltata così, Ah, pure però io, uguale. la maggior parte delle top le ho fatte perché minchia vincevo la coin e basta. Quando perdevo la coin, tipo quando sto con Sprite, prendevo avevi i match in mano, cioè, Per una carta vincevi letteralmente. quando hai fatto il Ma è 3 allora pure le Tirorus. Oh, questo è Blackwing, è la spell dei Blackwing. La spell continua dei Blackwing. Oh, azzeccata! Ci siamo credere! Vedi che la birra mi sveglia. Minchia, svegliarsi di birra. Madonna, sono un pazzo! Black Feather. No, oddio. Come uno solo? Una sola guest card e cominciamo direttamente la top 8. È un miracolo. Ormai perché c'è l'intervista. Oh, vediamo Joshua adesso. C'è un match. Comunque hanno palesemente tolto il guest card perché ho indovinato. Ho detto cazzo, sei te indovinato, via. Stacca tu. I just need a little bit of luck and play well, then I think it could, yeah. Well, best of luck to you. I'm going to let you go and get ready for your feature match. Best of Vediamo contro chi sta. C'era scritto Contro Lab. Guarda che sta sopra Lab, il matchup è favorevole. Labyrinth contro Bestial Runic. Anche perché la cosa è che Big Welcome no, c'è un matchup un po' niche. Comunque c'è Bestial per clock per le forniture. Capito. E in più il rimbalzo di Big Welcome è maggior parte delle volte è costretto a farlo sul pesco di Fontana, capito? È un modo anche per forzarlo. Ah, una pack è un tappo così. Madonna. Non ti direi cosa gli farei a parte. Oh, per il momento 4 persone in top 8, nessuno italiano. C'è un italiano. E tutti player conosciuti. C'è un italiano, se non mi sbaglio. Letteralmente. Giocoso, là che non so il nome di preciso. Park, Joshua, Dinkabui. 0 italiani ancora. La finale potrebbe essere Pac e Joshua perché sono cioè nella schedula degli scontri sono... possono arrivare in finale comunque. A Pacchium lo farei amico solo per la sponsorship. Solo per avere le sue carte realizzate. E i suoi Rolex, porca zia. Che l'hai visto? C'è un sacco, in ogni video c'è un orologio diverso. Non penso se la passa male Pac economicamente. Ma forse è messo meglio di me poi. A voi. Ah sì, c'è rimasto un italiano in top 16, in top 8. C'è un italiano.
Ah, lui. All'ultimo, l'unico italiano. Sì, sì, lui. Great, but I hope I will still be the last one by the finals. Well, so do we. Yeah, imagine taking home a hometown or a home country YCS championship. That would be very exciting. Best of luck to you in your match. I will lead you off here as well. And now, last but certainly not least. No, quello là di prima non è italiano. A nice cheer there. People are still enjoying this. Now, Gabriel, we spoke mere minutes ago. How are the nerves settling in before the top 8? It's my third top 8. I always lose them, so should be fine. Ha detto Marco, pure il tizio ha detto, sei l'ultimo italiano rimasto. Vabbè, giustamente, siamo a Bologna. Ci sta che c'erano un po' di italiani. Sì, però vedo un italiano sta in top 8. La maggior parte dei player in top 8 sono tutti player conosciuti. Joshua, Pac, l'altro là, come cazzo si chiama, Puoi. Io tiferei per Pac, però visto che giocava Pac. Coso, no, Rescue Inferno noi. Inferno, visto che gioca quello, tipo per Joshua. Che c'ha la lista. Il Joshua sta con un mazzo esotico sostanzialmente rispetto agli altri. Ma che poi non è esotico, è semplicemente che tutti sono abituati a usare gli stessi deck perché uno dice che è forte e allora tutti stanno quello. Sì, semplicemente ha fatto Bestial Synchron, Bestial Runic, Synchron funziona, Walk ha portato quello. I gotta say that you actually got incredibly close because we had 14% of Labyrinth in the top cut and you said 15, so amazing. Sì, insomma è vario. Però vedi, c'hanno mazzi che stanno meglio rispetto agli altri, tipo Rescue Ace, Labyrinth. Però la cosa figa di sti meta qua è che ci sono matchup favorevoli e sfavorevoli. Sì. Joshua? Guarda con che classe ha lanciato il dado. Bam! Cazzo, pezzo il dado. Joshua is going to be going first, so this is very speedy. We're going to hand you back over to the amazing Alberto, Nadir and Marcello, who are going to Guarda take you il through volto this di una top 8 persona che ha vinto il dado e invece il volto di una che l'ha perso. Bestial Synchron e Gym Branded, sì, sostanzialmente. Vabbè, c'hanno i runic dentro. Branded forse sta sopra. E dovrebbe giocare con Monogran Grugnol nell'ex. Isn't it incredible to say that going into this top 8 match, a world championship competitor is the underdog here? You know, I was talking to both of them just before this. You know, they're good friends. They know each other's decks at this point. And Juho was just saying, I hope you break because it's such a bad matchup. So we'll see how this one plays out. And vediamo. Com'è che chiude Joshua? Si fa proprio board. Non lo so, non abbiamo vista l'altra ieri. Full. Vabbè, farà Barone, Dispater, Fontaine, Regain. Dice che lo vedremo un setto Albaz into al balenato. Controllo, no, a parte che cazzo fondi Dispater. È un bistia. No, comunque cazzo vedi, Fallen Albaz su dentro lab. As you mentioned, Marcello, the amount of talent that we have here is just incredible. No, non gioca a Beast. Sort of one of the kind of gioca a 2 regain e basta. Sì. Completamente d'accordo. Yeah, we just have a slight technical issue, but yeah, they have started play here just now. We'll be back there in just a moment. Juho wanted me sort of vabbè, Rezzonico che traffa. Traffonico. No, non hanno cambiato la grafica. Poi porco due lo zoom sul terreno è talmente squadrato che porco zio. Vabbè, è pazzo per il pennone, traffonico. Mamma mia. E Trazzonico lo chiameremo per sempre traffonico?
Che è esploso 6 sfortunatamente. No, sono Rezzonico lo chiameremo per sempre Traffonico. Farfa camicetta alla vista aperta e Marcello con la cravatta. Vabbè, Marcello ha una certa eleganza, fra. Ma quanto è brutta con la cravatta, madonna. È come quei pantaloni da donna, tipo che dalla vita in giù si allargano. Cioè, è bruttissimo. Sei tu il senza pantaloni, ovviamente. It's crazy to consider. There's also tier, so our pick. Yeah. Did you pick Centurion this time around? How's that going for you? Già la cravatta di quella destra è più elegante. Centurion mi sa che non ci sta nessun Centurion in top. Ci sta ah no, che No. I guess you both win. Just lose. Però. That works. Yeah, that's our pick here. Yes, but before I guess jumping into the match, we can show the top 8 bracket real quick while we fix it. So this is what it's looking like. Obviously we saw all of them, but we can also talk a little bit about the... Allora, qua è Joshua, chi vince Joshua, già lo sappiamo. Il grosso problema di questa scena è il vuoto sopra la testa dei caster. Atos, fatti assumere da Konami e rifargli la grafica. Soldi. Esatto. No, Pac ha perso. No, Pac, dove No, che ha cazzo è? perso Pac? Quella top 4, sta in un altro gruppo. Oddio, messaggio vocale datore. Ma come datore? Vedi che possono arrivare in finale Pac e Josh. Tanto. Yeah, I mean, Paca was showing up. He won YCS Brazil this year, and also he came up third place at YCS Richmond. And maybe his first time playing here in Europe. He wins the YCS. Ah, ma poi fanno terzo, quarto e poi la finale. As you see here again, Victor to end the last top 8. But as we mentioned, E niente, Torre torna tardi. Joshua against Joe. Let's go back because they are just starting off. Si va tipo 10 ore di 3. Back to the non è table here. male. Apologies for the slight technical error, but we are now starting off our play here. The first motion taken part is Joshua Schmidt, of course, winning the dice roll here. Perché Joshua la prima attiva subito bestia di Puoi. Si aggiunge il Magnamut. Magnamut. Non è partito male. Se non ha da Saronir significa che la Saronir in mano. Non so quando parte, comunque martedì registro la deck profile di... Come passa? Oh cazzo. Scusa, cosa fa in mano che... Però... ci avrà full beast in mano. Ok, con la Z... È probabile. Magari c'ha duality in mano. Che è gialla. Non so, forse quella 7 è una carta runic. No, non avrebbe attivata carta runic forse. No. Potrebbe essere... No, ma la faccia di Joshua mi pare da uno che c'ha proprio una merda in mano. Non lo so. Quindi che dice che comunque quel labyrinth poteva essere Thor, già sei. Penna, mi mandi una foto dei bicipiti in privato? Cazzo vuol dire? Beh, Labyrinth invece è partito... Sì, Josh è partito male. Joe, là, non riesco a pronunciare il nome del tizio. Però ti dico, per esperienza personale, quella mano brutta di Runic potrebbe essere trasformarsi in una mano assurda col top deck. Sì, comunque c'ha Magnamut, c'ha pure, se non c'ha altri bestiali in mano. E per forza c'ha full beast, però... E che comunque quei bestiali sono vivi. Se c'aveva Beast, comunque poteva trovare il modo di settarsi i regame. Cioè faceva tipo Special Sarnior, Normal sopra Sarnior, settava regame. Ma gli manca il Lubellion, gli manca. No, perché di Sarnior manda l'altro Lubellion. Probabilmente non c'è, scusa, c'è solo Magnamut e si è aggiunto Magnamut e c'è solo Magnamut. Che cazzo vorrei vuoi? capire le altre carte che sono. Vabbè, lo scopriremo comunque.
Comunque Lab è partito bene bene. Lab è partito da I Dio. think this matchup you're going to see a lot of back and forth interaction. There's going to be so much Rezzonico, Runic, non brick. Sì, vai a cagare, Lorenzo, che ieri mi stavo... Dico che stavo facendo ieri, poi mi stavo incazzato di brutto. Could go for the big welcome as well, potentially. Joshua's thinking whether he wants to take this damage or no. He does go for a Bestials. What does he target? Because there is also a chance to play Clock. on that potentially. Let's see. So Juho sort of has to make the decision here. Do I save my Stovey Torby and prevent the Magnemite from coming down, or will I go for the Lovely to get the added sort of bonus? Che bis è rivelato? Magna? Ha tirato Magnamut per banir Duality era. Gate, gli avrà messo per non farci spaccare carte in mano, ha fatto bene. Droisu, tutti i bestiali in mano. Però, boh, non lo so, secondo me era game. No, non aveva senso che pensi CardGame senza... No, non si se c'è Sonorin in mano. Non c'è Fontana, non so. Tutti i beat c'è Palese. E Duality. Infatti dopo secondo me ha Secondo me tra la sbagliato. Druisum, Lubellion e coso, e come si chiama? Un altro Lubellion. Un altro Lubellion. Qua bippa macchina. Due Lubellion, Druisum, Duality, manca l'ultima carta. Vabbè, in end Adda e in più c'ha Pecco. Gli va 3 carte. Però Lab c'ha Big Welcome e altre due. That's a huge turn. Yeah, no, that set 3 cards is massive here. And yeah, Joe just Lui ha gonna la take a battle. read at this duality, and then Joshua is gonna add the dragon. Imagine if he has the Ice Dragon Prison. Yes. Vediamo cosa ha da di Magna. That would literally be a dragon prison at this point. Oh wow, okay, E nell'altro Lubellion. Vuole scoltire. Non lo so. Mi sa che è comunque. Dai, che c'è in mano, che pesca. No, non vedo un top deck forte. E la scartata di Lub ci sta, era giallo. Sicuramente non è, la X non era Lube. È una magia, una magia. Una verde. Big Welcome. Subito? Why? Sì, c'ha 38 bestiali in mano, zio cazzo. Il problema è che se quella magia è una magia runic che ci fai? Dipende. Goes for the furniture here. We're going to go for a Stovey Torby to bounce to the hand and then destroy the Druid's Worm with the Labyrinth. Druid Trigger. Lovely gets to destroy as well. Allora gli spacca una carta in mano. Let's take a look at this knife though. This one is important. 3 cards in hand. It's the middle one. It is un'altra duality. Is that another duality? Oh. Un'altra duality ha pescato. No, non l'ha top deckata, questa era la seconda X. Gioca 3 duality. Che ha beccato pesante. Che l'ha bannata? Scusa, non ho capito. Shuffle a 2 pesca 1. Ah, madonna, ma è fortissimo. Sì, vabbè, col bene. Mono col bene grave. Wow. La set non la conosciamo, vero? Mi sa di no, no. Fatto? Ma il bello è il giocatore di Labetto, prego che brica perché è un matchup sfavorevole. E cazzo, 2 duality, 2 Lubellion e... Please break, quanto si è breccato veramente. Brava. Vabbè, altra strada, vabbè, buongiorno. Culo di merda. Però non sta scoppando, però è lì, ci sta pensando. Manna 3.
Go for 6. It was 6, right? Yeah, Okay, okay. Those are the only one remaining, basically. Literally like 2 cards in your extra deck that you need in this deck. It's basically just Muckraker and the Abbiamo. Chaos Angel. And do you really need them? That's the thing. Yeah. When you Nice little resolve, bonuses. when you resolve true extravagance. Ciao, mi sa che è finita qua. Carta che pure di shuffle. Però c'ha 0 carte in mano adesso. Faccio una. Vabbè, che una persa, 100-100. Non lo so, Sì, però ha perso 100-100. C'ha un'altra duality, vedrei. C'ha shuffle al cimitero. Ti chiederiano, però aspetta, non è perso. Anche Joshua, se non mi sbaglio, gioca anche la duality, quella che non fa fare special, poi quella che di sotterra 3. Potrebbe essere forte. No, quello mica che gioca. No, non gioca pot duality. Non la gioca, scusa. No, cazzo giochi pot duality. Mi sembra di aver... Vabbè. Are you guys gonna like let me live that down? Di welcome. Alright, there's the ball drake here targeting. Si vede, aveva full beast e le 2 duality in mano. Ha perso comunque perché OTK questo. You can just summon from deck with the big welcome anyway. Oh, this is Sì, beh, vedo, si è finita per OTK questo. E fa l'oveli, rimbalza Diana e swinga con l'oveli e Lady. Rimbalzi proprio le cose. Ah, perché non sta così? summoning it back out with the big welcome. Just completely for free. Yeah. And then triggering everything in the grave here. Sta pregando. Boh, non lo so. Ha fatto già la Battleface. Era Lubellion. Ball Drake. And I don't even know what you can possibly top deck in this situation. Try and summon the Ball Drake again. Bring out the Lubellion, something like that. Non c'è più niente al grave. Ha 500 life points, ha una carta in mano e si settore il perno, cioè puoi scoppare. Ironicamente, sai che top deck lo potrebbe un po' clutchare? Regame. Ma neanche, c'hai in perma sotto, non può fare un cazzo. Lo poppa, non fa letteralmente niente. Il penno ha detto tipo 6 volte. A Petù ci sta Branded Despia in top 8, Ha top deckato Lubellion, si è vista. Terzo Lubellion top deckato, che schifo. Partito malissimo. Minchia, il broschi di Labri ha detto spero che breaki, porco tua maledizione ha tirato. Non sapevo che era il best deck, ecco. Fa la bambola voodoo nei pantaloni. E qua è pericolosa la cosa, perché se bricca di nuovo... Se bricca di nuovo ha perso. Oh, c'è un pelato. No. Sai cosa gioca di side? Sì, fate vincere Branded il YCS, così magari vi bannano Branded Fusion, porco zio. Chissà che cazzo gioca di side. Sono curioso contro Lab. Vabbè, tanto poi le mostro le decklist, così vedono tutte le decklist. Domani, dopodomani. Perché io Malti fino a giovedì non lavoro, mi spiego. No, sai, perché non inizi una carriera da streamer professionista? Perché non ho un PC, se avessi un PC... Cioè, credo che sarei un bel personaggio. Puoi streamare anche da Xbox. Lo accendo una volta al mese. Ma se giochi a Master 2. Vedi che ci gioco ogni giorno? No. Non è che sia tipo streamer professionista di Hearthstone. No, quello è Rezzo è più bravo di me. Cioè, in battaglia. Ladder e in arena nessuno mi può toccare, però. Battaglia si sta. Sono nella media. Depo dice Site mio padre. Madonna, Depo. Ma Depo è al lavoro o dove cazzo è? Sta al lavoro. Chiedili a Depo se devo andare al supermercato a prendere una bottiglia per quando torna. Mi sa che sto senza audio.
for sure. But as you can see, it's taking a bit of time. It's not an obvious matchup. I want to say it was ancora tempo che i suoi piani per fare i soldi, ma dobbiamo fare i soldi, ragazzi. Metti tutta assieme, ragazzi, dobbiamo fare milioni. Boh, io non ci sono vicino, però... Però cosa, non ci sei neanche lontanamente vicino ai milioni, sei. Sì, quello è... Però almeno... Anthony ti dice Mado 7, ti spacca una noce tra le chiatte. Madonna, non vedo l'ora. Però il 5-0 guarda che ci siamo, quasi. Oh, prestami di qualcosa, qualcosa. Allora non puoi dire gli ho paccate che siano... Ah, peccato che siano illegali. Vabbè no ragazzi, cose illegali non si fanno, ragazzi. Non le fate, sono cose legali. Basta. Ma che poi a parte te l'ho detto che se ti servono soldi te li presto. Che cazzo? No, ma non mi serve un cazzo. Oh. Ok, è partito, è partito. Ok. Però ha usato il negate per evocare, quindi non so quante altre spelle runiche abbia in mano. Ce n'ha 2. Si okay, niente, Joshua mi sa che non passa. Ma un bait? È un bait, è palesemente un bait. È enorme. Io avrò una... Atos, quello ci sta. Aprire un fotostudio per chi fa OnlyFans. Ah, Joshua è passato così. Yugin Fountain passo. Ciao. Pesca 3. Sì, ma se ne è in face, Vabbè, pesca 3 comunque. Gli ha bannato l'Oveli. Allora. Gli ha bannato l'Oveli. Questa la dedico a Joshua. No, non fare niente di... Ah, ha stappato la bottiglia. Sì, ho stappato la destra. Con l'accendino come professionisti. Display of reading there. But we use the cool clock first, right? Yeah. Perché i veri giocatori di Runic bannano le monocarte forti. Do you not need to control? That's a... No, because otherwise... Let me check. Let's double check the text. You know what I mean? Clock. I think so, but I think you need to control a... Beh, comunque anche se in endphase quel pesco 3 sono o Bistel o altre magie runiche e lui non ha modo di togliere. Ma comunque gli ha tolto l'Oveli dal mazzo. Letteralmente la carta più forte contro di lui. Ed è Huge che gli ha tolto l'Oveli. Poi boh, magari ne gioca 2, ma non penso. No. Non credo, non penso. Dai, giochi, di queste robe si giochi mono e basta. Questo è po'. Attio fornitura. As well as a trap card to discard set from the deck here again. I'm curious what Juho's hand advantages here. He might be complete. I don't think he has any hands. Non ha carte in mano, quindi di spelling non risolve. Actually, that's also vabbè, la fontana triggera comunque. Se c'ha altre carte da pesca, se c'ha altre magie runiche non pesca. Ok, c'ha Bistel in mano, sta guardando il grave. Vabbè, penso che qua si banna clock comunque. No, non ha Bistel. Ce li ha, se no non guardavo il grave. Looks like we're going for a link summon here into relinquish the anima. Perché? And that is a flashing fire. Ah, voleva fare SP e bannare le fontane. Do we have more runics to draw 3 or are we just gonna go for the draw 2? Flash. Vabbè, ma quanto è forte. Quanto è forte, questo è il Joshua che conosco. Bra. Banna 2, fratello. And I think Juho is just down to an Ariana and the relinquished. Cazzo legge. Yeah, this might be a quick one, honestly. It doesn't seem like he's got too... C'ha 0 carte in mano, vero? Discard for Muckraker. Sì, si rimette Ariana in mano con Big Welcome.
once the Ariana to the hand. Per normalarla? Perché non c'è ancora la normal, giusto? Yeah, flashing fire resolves. We're gonna hit a couple of Druso, madonna, Druso e Magna. Monobis li ha tolto lui. Ma cosa gli servono i Beaster poi, scusa, per togliere il livello? Perché cazzo li ha messi? Questi ce l'aveva inside, li ha messi dentro. Tipo, ma quante forte, ragazzi! From the hand, that's the best one. We get to get a search here. Quanto cazzo è forte? Potentially. I think this is Will. Prende distraction, insomma, però... Qua pesca 3. Sì. Yep, there it is. Runic Fountain resolving to draw 3 from the top of the deck here. E mo arrivano i beast. Turn you can draw this many cards. It's absolutely crazy. We haven't even seen the synchro plays yet come out from Josh. Which just goes to show you just how good the Runic. È l'abba stesso, ma Adesso sì. Non lo so, però. Cioè, il massimo che può fare è o far normal Ariane a dare oppure scartare Ariane e settare. Cioè, che è la stessa cosa. It can't be understated just how good that end phase Runic destruction bait was. Gioca carte scoopate. Ma il problema è che Lab va primo. Lab gioca virus, quello è il problema. Esattamente. Però c'è sempre la possibilità di utilizzare i Runic per facere lock alla Lady e non far settare virus. Basta che non la pesca e non lo caccia il turno 1. Allora, probably... Beh, Ash è dentro, sicuro. 1-1 devo sì. No, scusa, come può cantorare Clock che setta virus? Cosa può mettere, scusa, per counterare questi giocatori? Il virus cosa fai? Basta che fai chain di qualsiasi cosa alla Lady, che non sia una trappola. E Lady non può settare. Scusa, se c'ha il tizio che setta, che scarta, setta e fa Clock? Che risposte ha, scusa? Nel suo turno. Non ti sto capendo. Fa il tizio livello 2, quello giallo, quello blu. Scarti, che setti. Ok. Fai Clock, Clock ti permette di attivare quella Big Welcome che setti e basta. Ah, non qualsiasi trappola, solo il trappola labyrinth. No, puoi fare tutto il tipo, tutte le trappole per attivare, ma dico la stoviglia ti porta soltanto Welcome o Big Welcome o la terreno. Ok. Sì, se ti portasse qualsiasi trappola, la labyrinth era già bannato. Sì, poi bello. Non so giocare labyrinth. Immagina se i fornitori ti portavano qualsiasi trappola, fra. E poi la win condition è cosa? È il virus. Qua se risolve il virus ha vinto. Beh, in realtà teoricamente, cioè di shot il reparto Runic. In realtà una giocata forte potrebbe essere anche settare barrier. Però Joshua gioca sia Synchron che la roba Runic, ti passa così Runic dopo. Ma se non fai fusione come li fai Synchron? Gioca Cartesia e Quem. Che sono tuner. Cartesia e tuner. No, Quem è tuner. Tutte e due. Cartesia... entrambi tuner, che cazzo ne fai due tuner? Entrambi tuner. Tu entrambi tuner, Cartesia e Quem. Ha settato antispell o sbaglia? I tuner, Quem pure. Ma ho visto un antispell o sbaglio? Ah no, guarda. No, Big Welcome. Mi sono scordato di Butler che ti fa attivare. È entrata, non c'ha. E Joshua, la sua faccia non sembra molto positiva. Esattamente. Va bene. Abbastanza useless distraction. È stata Big Welcome. 7-1. 7-2. 7-3. Se flippanti Magramut. Che dolore. Magna.
È fatto Vediamo se male. vediamo se c'è qualche addata esotica oppure Poi addata il problema è tipo li flip anti-spell. No, non è un problema secondo me, perché se c'ha Quem addalo bene. Se c'ha Quem o Cartesio non è messo male. Cioè comunque Chaos Angel, Ban, può giocare. Oddio, che sta male di sonno. Anche Barone può fare. Anzi, Barone è proprio fortissimo, perché nega Big e spacca avanti. Da capire se c'ha il Wilt. Da come ha No, giocato ha lasciato in main, non c'è niente. non c'è niente. Cioè virus non ce l'ha. Cosa sono? In perma le set? Non penso. Bruce. Droll. Droll. Porca troia. Forte, cazzo. È forte sto Droll. Forte, grande. Ha passato. Cazzo, è forte sto Droll, Ha passato per caso? No, ok. Lubellion. Qua se a pop lo deve fare. Che ce l'ha. Però qua palesemente l'ha forzato, però è forte comunque. C'ha spalle in mano. Big welcome. Ok. Sta Big abbastanza giallo. Big welcome. Do we need to probably change something in resolution here? Yeah. Bestial or you can chain, Ok, non vuole farsi spaccare carte. Ci sta 7 regain. Oh, I think they're double checking that you can't respond to normal trap cards, right? But double check the text on Lovely here. Non dovrebbe avere risposta. Che risposta c'è? Ok, banna 3. Cos'è bannato? Da Roma e gli altri due non ho visto. Ma perché da Roma? Ma bro, ma perché da Roma? È importante che ha fatto chain della Lady. Special summon from the extra deck, so it's instant fusion and a card and a random banish off the top here, so a ton of value that these things have for you. E qua siamo pari, cioè, Fatto bene. Vabbè, sta sotto troll però. Non è in perma. Quante carte hai in mano? 2? Una. 3, 4, 2. 2. Chash in mano. E non l'ha fatta. Allora, quel regain potrebbe essere un bait per Big Welcome. Slumber. Slumber evoca. Chaos Angel. Third Riddick in the graveyard, but also this is most likely going to try and go for the fountain. Dimensional barrier. Vedi che era forte, te l'ho detto. Sì, ma nel senso, sì, ma nel senso l'ha pescato, zio. Because he was unsure if maybe Josh would have another chainable card. Because he really wants to try resolve this lady here. We know about the Cos'è che ha fatto? Bestial? Ha fatto Druisum per non fa setta Lady. Sì. Now the lovely is negated, and if he used it in the same chain, it wouldn't have still resolved, you know, and so he could not chain. Magna. Quota su di no, adesso. Lovely is negated. Yeah, that's actually a huge point here. Juho probably should have used that in response to. Qua secondo me si schianta. Because then you would have been guaranteed to get your lady. Perché sa che c'ha clock in mano. Ma non c'è niente in campo. In mano c'ha clock. Ma in campo non c'è niente. Link 2 palline. Dimmi che fa palline. SP. Ah, SP ci sta. Drew is Worm can activate now to send the card from the field to the graveyard.
potentially putting the lady back into the grave. Quite annoying Druids, to deal with from chi its targeting poppa? protection, No. but Toglie i sets on poveri. the field here. Josh opts to go for Ci the sta. lovely instead. 7-1 con una Magia Runic che non But there's conosciamo. just one sack card, it seems, from Joshua. E c'ha una carta in mano. Che 100% è un beast. Lockbird, but can you regain return the Magnum anyway? Passa così. Sì. Even if you don't draw, just because of the draw on Lockbird having already previously resolved in this turn. If you're wondering why Josh has not drawn any cards. Allora, una carta in mano è Clock. All important draw. And now we are back to Joe. He has obviously the big welcome, you know, compulsory like effect. But Slumber. Vanno 3. Josh still not SP, having access ci to that sta. runic fountain. That's how you keep your resources up here. So unfortunate that Cazzo, SP con Regain è forte in combo comunque. Sì. we still have not seen a synchro play here. Forte forte. Perché li rimischia il target e li balza. but he's thinking about what to do, yeah. E quindi torna solo SP. No, adesso non faccio introduzione su Discord quando sono in stream. Adesso non capisci. The thing is there is no face down, so yeah. Via Chello, via terreno. Madonna. Terreno mono si gioca, no? Sì. Vediamo se rimischia. Vuole pescare. Sì. Pesca. Ci sta, giusto. Cioè, comunque Ash in mano, giusto? Sì. Potrebbe tirarla qua. Quando sì. È forte, eh? No, in realtà non L'unica ha cosa senso, che fa McCracken poi. Fa McCracken però attiva SP. Però Regain non già C'è la prova triggerato. di cose. Clock. Quest'Ash è forte, ha vinto. Quest'Ash è fortissima. Quest'Ash qua è game. È 0 carte in mano. 0 carte in mano. Cioè. Attiva Big, si prende Ash, passa. La giocata che può fare è Chaos Angel, Banno Regain. Ash, fortissimo. 0 carte in mano. 0 carte in mano. Cazzo, sei forte. 0 carte in mano. Cosa può fare? Nulla. L'unica cosa può far... No, la clock è livello 1. E quello lì cos'è? Livello 8? Lei è livello 8. Ma un cazzo. Qua Joshua sta sopra di brutto. Se riesce a prendere fontane, riesce a pescare. Non ha modo, c'ha SP. Non ha neanche niente da bannare, nemmeno nel suo grave. Ma ha top deckato fontana, guarda. Cioè, non può neanche bittare perché c'è la battle che salta. Skip battle. Ah no, c'ha da bannare. Quello c'ha da bannare. Che cazzo Sì, ma c'è pure skip battle. Vabbè, pesca uno di Regain, pesca fontana ed è fortissimo. Ciao, Renna. Lo sta per fare. Sta per top deccare fontana. Pesca fontana di Regain, impazzisco. Lo sta per fare. È quel top deck di fontana. Tenco secca. Oh! Che cazzo sta vedendo? We're still really hyped, I'm sorry, you know, but there's clearly no value here. The Juno doesn't have any set cards, but still. Per fare Chaos Angel. Poi giocare in cose che sai. There we go, she's here, using it as link fodder. Chi banna qua? Quella è la cosa. Io bannerei, non so se Clock o la Le... forse... Ma Denko cos'è? Luce o Luce. Vai.
SP. Scene SP. Regain l'ha già attivata, vero? Sì. Stanno rimando a Baldrick. Baldrick? Ha paura Pesca di di Regain. Ah, quindi Regain non l'aveva triggerata ancora. No, no. Fortissimo. E mo è a top deck. Che top deck può fare Labyrinth, scusa? Sta messo bene Josh, una frega. Ma adesso. Ha vinto. Ah, no, no, non è che sta bene, ha vinto. Non c'è top deck. Scusa, che top deck può fare? Butler? Ne gioca di più? Yes. SP Little Knight returns here, and now Juho is should return his lady here, no? Oh no, it was shuffled back to Regain. Yeah, of course. Yeah, so SP Little Knight just acting as a. È straforte come SP Little Knight insieme a Regain, porco zio. Yeah, what a ridiculous interaction actually. Absurd. Sì, perché cioè gli fai -1 in campo e +1 a te in mano, letteralmente. Problem. Some resources in the graveyard here. We might have a big welcome in there still. Yeah, there is another one. Vuoi vedere che la set è come si chiama? Quella lì che nega. No, mi sembra che era Slumber. SP quanto ha d'attacco? Oddio, quanti era? 1000 qualcosa? 1600? 1400? 1600. No, meno di 1600. No, c'ha 1600. Non può essere distrutto, non può essere distrutto. Ha misplayato, che pro. Oh! No, no, mi dissolvo. Oh no, that's things are turning from bad to worse here from Juho. First with that trap interaction on that D barrier. Ha misplayato, come cazzo fai? Sì, ha appena misplayato. Sì, comunque c'ha 1600. Great from Juho. This is really unfortunate. Yeah, very unfortunate here from Joe. What do we have left? Che misplay che ha fatto. Like what can we do? Abbandono. C'ha duali risettato. Yeah, this is rough. Sì, ma non puoi fare un display del genere. Attivare Regain. Che bissi al rievochi. Baldrick. Aperto, basta. Normal clock. Ha messo le mani in posizione di scoop. SP. Oppa Regain. Guarda che c'ha il negate. No, no, i duali di quella settata. Juho's is technically a higher rarity, so he's got that going for him. Maybe it vanishes too, I don't know. There goes the Regain Ma now. Regain, vabbè. That's it. Setta la seconda il turno dopo. Ha vinto, probabilmente. Sì, ha vinto, ha vinto. È stato top deck, c'ha SP e basta. Lui c'ha la battle adesso, no? L'ha skippata prima. Sì, ce l'ha. This will be a bunch of damage and only one more top deck for Joe. Non capisco perché non scoopa però. Cosa sta di top deckare? Heavenly? Ma che ci fai dietro? C'ha 2000 life points. Un TK il turno dopo. Cioè, non deve scoopare. Ah, comunque vedi, ha vinto grazie a quell'hash. Perché se quell'hash non entrava, cioè se non c'aveva quell'hash lì, era persa proprio. Duality. Duality.
GG, basta. Gioca a Fable Unicorn, porco zio. E tu ne? Fable Unicorn sostanzialmente se c'hai le stesse carte del tuo avversario, se non ricordo male o nemmeno, tipo non neghi tutto sostanzialmente. È mandatorio o un effetto attivato? No, è mandatorio. Mentre tu e il tuo avversario avete lo stesso numero di carte nella mano, nega tutte le spell, trappole e effetti di mostri attivati dal tuo avversario. Ok. E distruggi quelle spell, trappole e mostri. GG, GG. Però vedi, ha vinto grazie a quell'hash. Sì. A parte che, vabbè, il display di Arianna poteva, però perdeva comunque. Perdeva comunque. Sì, sì, non cambiava niente. Honestly, I think there is so much that both of these duelists can consider, and probably Joe will look back at a lot of the plays. There were a lot of different decisions to make, and I still think Comunque molti dopo cancella il voto. Perché? Vabbè. Perché? Che è successo? Niente. Se non ci hai fatto caso non è successo niente. No, dimmi. No, perché ho misplayato anch'io. Come misplayato? Ho detto una parola che non volevo dire. Dai, che hai detto? Non lo ripeto. Aspetta, muto la live. Vai. Smutato. Vabbè, non fa niente. Metà, dai. Okay. Niente. Non ho misplayato. Me lo spero, Io non ce la faccio più nessun modo di sonno, maledizione. Che era questa top 4? Top 4. Vediamo se anche Pac ha vinto. Comunque bella partita questa. No, questo non è top 4, è top 8 era. Ah, è top 8. Oh, Cristo. Top 8. Guarda, se può consolarti, Mounty, anche se non ho seguito tutta la live insieme a te, però sono stanco anch'io. Non ce la faccio più. No, devi finirlo. Ma che finisco? Come non vuoi finirlo? Non finisco. Non la fai fino alla fine, fino alla finale? No. Ma sei scemo? Che cazzo dici? Devi farlo fino alla finale. E chi devo farlo? Scusa, tanto devo fare il cover se vuoi. Bologna with some serious main character energy going through that duel. Now Josh, però bella sta partita. Voglio arrivare a vedermi la parte di Josh. Mi è piaciuto comunque la giocata di Lubellion con Slumber. È stata la giocata che mi è piaciuta. Perché gli ha forzato il pop dove voleva e aveva l'out al pop. Perché se lo faceva in un altro punto, o se non lo faceva lì, quella Slumber la dovevo usare per altro. Quindi è stata forte quella giocata. Sì, ma ha giocato bene l'ultimo game. Sì. Game 3, vabbè, ha vinto grazie all'hash. Sì, quello sì. È innegabile. Però comunque ha giocato bene. Top 4 e questa è finita la top 8, è finita. Cioè il game della top 8 di Joshua contro il lab player. E niente, l'ultimo lab ha preso il volo. Non sappiamo se TradingCardGame si è vinto Joshua in top 8. Ha perso Joshua. Cazzo, pensa che pure Game 1 ha briccato pesante. So do you want to just let people know what was happening with that interaction? So it was a little bit of a misplay from Juho. Ma SP più Regain, cazzo, ma troppo forte. Piace contro Lab, veramente fa malissimo. Ma contro molti, ma sono solo Lab. Vabbè, chi rischio è ok, è inutile. Però cazzo, fargli -1 e farti +1 a te in mano allo stesso tempo. No. Fortissima sta roba. Obviously there was the big moment with your duality into the unicorn and then
No, ma su Master 2 funziona molto interessante, ragazzi. Non fate copia e incolla della lista. C'è Max C, come Max C cambia totalmente il discorso. In primis del deck building, poi della giocabilità. Poi su Master 2 c'è Fontana 1, le Unique Spell buone sono a 2. Sembrerà una cazzata, ma il fatto di non poterci giocare con gli Ugin Fontana... No, ma più altro sembra una stronzata, ma il problema è anche le spell runic, che solo devi giocarti quelle schifose. Devi giocare Droplet, tutte le carte runic schifose devi giocare alla fine, per raggiungere il minimo indispensabile. Reparto. E io conto che nella lista lì che abbiamo fatto con Rezzo, che poi ci abbiamo un pochino diversa, che io gioco solo Destruction, che sta a 3, quella che nega sta a 2. Joshua, Joy. Comunque gioco solo le spell forti insieme a Clamber e basta. Droplet, Martello, le altre non le gioco neanche. Ragazzi, questo l'abbiamo fatto vedere ieri. Ma infatti è la stessa roba di ieri. Identica cosa. Hanno finito il contenuto. Ma faccio il guess the card. Vabbè, comunque. Settimo un attimo. Ragazzi, quanto mi piacerebbe rimanere fino all'anno prossimo in live. Comunque, è una cosa bene, meglio che va bene, che va bene per me, che siamo in tanti comunque su Twitch. Fortunatamente ce la faccio più. Però, invece di ieri che non c'era nessuno che streamava il YCS, adesso c'è, perché Jakub è tornato a casa e sta streamando il YCS. Quindi noi ci becchiamo martedì, ragazzi. Domani ovviamente pausa completa e registro tier list per Master Duel, mentre martedì torniamo operativi su Master Duel per finire la Duelist Cup. Sempre se non la finisco prima, ma lascio comunque per martedì. E poi sta settimana, ragazzi, andiamo sul grande, perché comunque giocheremo la Duelist Cup e siamo a posto sostanzialmente per contenuto. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per la compagnia di queste 6 ore e le 8 le 9 ore di ieri per il YCS. Vi consiglio di continuare a guardare il YCS, lo guarderò dal telefono sul letto probabilmente, e vedremo se Joshua si aggiudica un'altra vittoria del YCS o comunque chi va a vincere. Detto questo, ragazzi, buon proseguimento di giornata, mi raccomando, siate puntuali poi per martedì per la Duelist Cup di Master 2. Detto questo, ragazzi, buon proseguimento di giornata e ci becchiamo martedì. Adios.